Bene, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, ben arrivati al convegno che chiude la 13ª edizione di Valori Identitari, ma apre nello stesso momento la 14ª edizione. Io do subito la parola, prima di darvi altre indicazioni su questo progetto, alla direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, che ringrazio per essere qui con noi oggi e cui cedo subito la parola per i suoi saluti. Buongiorno a tutti. Io mi scuso se farò un saluto breve e scapperò immediatamente, ma sto facendo esami e ho 50 persone, quindi è un po' un momento complicato. Però appunto tenevo a dare questo breve saluto. Ringrazio Raffaella Bombi che con, devo dire, tenacia ed energia infaticabile prosegue nell'organizzazione di un'attività che ormai ha una sua storia con la S maiuscola, se così si può dire, e che è appunto un ambito di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, dipartimento che, come forse alcuni di voi sanno, ha ottenuto un secondo riconoscimento dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023 e 2027. E proprio la questione della lingua, dell'identità e anche dell'osservazione delle, diciamo così, delle lingue nelle loro anche aspetti di minorità, nei loro aspetti di marginalità, che non è questo il caso, ma un po' proprio l'aspetto delle lingue da tutti i punti di vista che sono studiati da Raffaella Bombi e dal suo gruppo di ricerca, sono parte integrante del progetto del Dipartimento di Eccellenza. Quindi io voglio dare anche un benvenuto agli ospiti che ho visto che provengono da varie istituzioni, sia locali, sia nazionali, sia internazionali. Grazie per essere qui. Proprio la proiezione internazionale è una delle altre dimensioni del nostro Dipartimento, che certo lavora in sinergia con il territorio, ma anche su un piano appunto internazionale. Io vi auguro davvero di poter scambiare, conversare temi, problemi, stimoli per la 15ª edizione a questo punto, che non so se sarò io a inaugurare o ad aprire, chi lo sa, perché il mio mandato scade l'anno prossimo, poi vedremo. E quindi davvero buone 2 giornate che ho visto essere molto intense e vi auguro davvero buon lavoro. Grazie ancora. Bene, grazie alla direttrice del nostro Dipartimento. Adesso possiamo riprendere con i saluti istituzionali. Io innanzitutto vorrei fare dei ringraziamenti. Io vorrei ringraziare prima di tutto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'assessore Pierpaolo Roberti, che sistematicamente è stato presente a tutti i nostri incontri di apertura e di chiusura di questi corsi e di questi convegni. Purtroppo in questi giorni è impegnato su più fronti regionali e non riesce ad essere qui presente neanche online, ma sono in stretto contatto e mi prega di portare i suoi saluti. Un ringraziamento poi va all'Ente Friuli nel Mondo, al suo presidente Loris Basso, che collabora con questo corso, con l'organizzazione di questo corso come Ente Friuli nel Mondo fin dalla sua prima edizione. Il corso è nato da un progetto scientifico, un progetto FIRB ministeriale che era stato ideato da Massimo Vedovelli, che è qui con noi oggi, allora rettore dell'Università per Stranieri di Siena. Quindi è nato un progetto scientifico per studiare lo spazio linguistico delle
nuove generazioni di emigrati italiani nel mondo. L'Università di Udine, la cui unità era guidata da Vincenzo Orioles, ha orientato questo progetto sulla, ovviamente, minoranza friulana nel mondo, e in particolare con il supporto dell'Ente Friuli ci siamo orientati alle minoranze friulane dell'Argentina e del Brasile, dove troviamo ragazzi di quarta o quinta generazione ormai di discendenti di emigrati friulani. Quindi il progetto è andato avanti per un paio d'anni con il finanziamento ministeriale, un progetto tra l'altro d'eccellenza. Poi, terminato il supporto materiale del progetto FIRB, la Regione è intervenuta a sostenere questo progetto, e ovviamente accanto alla Regione abbiamo l'Ente Friuli nel mondo. Questo progetto quindi ha continuato in tutti questi anni. Abbiamo terminato la 13ª edizione e abbiamo superato i 2 anni della pandemia, in cui abbiamo riconvertito questo progetto in altre modalità online. Abbiamo ripreso nel 2022 e stiamo già lavorando insieme a Cristian Canciani, perché è lui l'anima di tutta la progettualità concreta con me e con i miei colleghi. Abbiamo ripreso e stiamo avviando la 14ª edizione di questo corso, che è formativo ad un tempo, ma è un progetto anche scientifico dall'altro, cioè noi siamo linguisti e ci occupiamo di questi temi della lingua italiana e della lingua friulana, un tema che ci interessa molto da vicino. Quindi io adesso mi fermo qui per dare la parola al presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, che ringrazio per essere qui e con il quale continueremo, spero, anche nei prossimi anni. La professoressa Boreana ha parlato già della 15ª edizione, intanto andiamo alla 14ª e poi speriamo. Grazie, dottor Masso. Prego. Grazie, è un piacere sicuramente oggi presenziare l'inaugurazione di questa 14ª edizione, ma di continuare questo stretto rapporto di collaborazione che abbiamo con l'università, e quindi il mio saluto va a tutto il corpo docente dell'università, perché non è una iniziativa solamente della professoressa Bommi, ma veramente Peter Lunga e tutto il corpo docente. Ovviamente saluto anche il sindaco di Udine, l'associazione comunale di Udine, che è uno dei soci fondatori del nostro ente, e ovviamente collabora e finanzia le nostre attività. Quindi, oltre alla Regione, devo sicuramente ringraziare il Comune di Udine e la Fondazione Friuli, che sono fra i soci i più importanti e che ci sostengono le nostre iniziative. E quindi il saluto poi va a tutti i ragazzi che sono collegati a distanza, che hanno frequentato e che frequenteranno questi corsi, del quale noi andiamo molto orgogliosi. Sicuramente questo è uno dei progetti fiore all'occhiello, uno dei progetti che sicuramente viene riproposto di anno in anno sine qua non, perché sicuramente è io potrei dire uno dei più prestigiosi, a cui viene riconosciuto l'attività della nostra università, ma anche l'attività dell'Ente Friuli. Pensare all'Ente Friuli nel mondo non significa soltanto richiamare quei valori identitari che hanno condiviso, richiamato l'immigrazione del secolo scorso, però a distanza di 70 anni, quest'anno noi compiamo 70 anni di fondazione. 1953, 10 anni prima addirittura della costituzione della nostra regione. Bisogna riconoscere a questo ente la capacità di aver preso attivamente coscienza dell'importanza che i legami dei migranti con la terra di origine e la costituzione delle reti etniche vengono ad assumere nell'economia mondiale, soprattutto alle luce dell'evoluzione più recente delle teorie dello sviluppo economico, di questa grandissima globalizzazione a cui ormai siamo tutti coinvolti. È in questa prospettiva che si va attuando un progetto di internazionalizzazione del Friuli, con la valorizzazione delle enormi potenzialità sociali, culturali, scientifiche, politiche ed economiche delle comunità friulane nel mondo, come diceva giustamente la professoressa nell'introduzione. La precisa volontà di raggiungere questo obiettivo si manifesta
finalizzata con la promozione da parte dell'ente di una serie di attività che tramite una diversa organizzazione dei rapporti consenta di essere al centro di una rete mondiale di relazioni altamente proficue ed influenti, forte di importanti convenzioni di collaborazione con istituzioni regionali, enti internazionali, a iniziare ovviamente l'università, che ne è un esempio, e oggi possiamo dire che siamo un braccio operativo del sistema Friuli Venezia Giulia. Molte volte la regione, le istituzioni della regione si rivolgono all'ente Friuli nel mondo per chiedere queste collaborazioni, per far sì che con le nostre conoscenze, con la nostra capacità di continuare a interloquire con i ragazzi di terza, quarta, quinta generazione possiamo creare nuove sinergie. Il corso di perfezionamento, valori identitari e imprenditorialità giunto alla 14ª edizione, organizzato in sinergia con l'Università degli Studi di Udine, coinvolge ogni anno una decina di giovani discendenti di emigrati friulani all'estero in possesso di laurea di primo o secondo livello o di titolo straniero riconosciuto equipollente. Negli anni sono stati accolti a Udine oltre un centinaio di corsisti, facendo capo e aderenti alla grande organizzazione dei Fogolas Furlans dell'ente Friuli nel mondo e provenienti per lo più dal Sud America, diceva la professoressa, ovviamente Argentina, Brasile, Uruguay. Ovviamente saluto a questo punto Mariano Deani, Vesaneda e Carlo Riberio dell'Usurando in Brasile, che poi saranno fra i relatori. L'altra settimana ho avuto il piacere di conoscere la dottoressa Cristina una vostra docente o collaboratrice, ed è stata per 14 anni presidente del nostro Fogolar Furlan di Pechino e ha lasciato Pechino momentaneamente da presidente perché ha vinto un importante concorso al MAIECI e quindi al Ministero per il progetto del prossimo anno che coinvolgerà tutte le amministrazioni comunali della nostra regione per la promozione del fondo del progetto alla ricerca delle radici. Quindi noi come ente chiederemo a giorni, verrò a trovarla, signor Sindaco, per una collaborazione col Comune di Udine ovviamente, ma con l'ANCI, con Promoturismo, con l'Università di Udine, sicuramente con le Camere di Commercio, per partecipare a questo importante bando che ci vedrà protagonisti. Oggi abbiamo questo importante progetto finanziato, come si diceva, dalla sua prima edizione dalla Regione, Servizio Lingue Minoritarie e Regionali all'estero, nell'ambito della programmazione annuale dell'Ente Friuli nel mondo, e si sviluppa grazie a importanti partner operativi quali l'Associazione Piccole e Medie Industrie, l'Associazione Cooperative Friulani, Confcooperative, Confindustria, Accademia della Cucina Italiana, che da sempre hanno dato il supporto e soprattutto hanno ospitato i ragazzi. Come ogni iniziativa formativa dell'ente finanziata con pubblici denari, il corso prevede la frequenza e obbligatoria alle lezioni, ai seminari e ai convegni, agli eventi organizzati dall'Università di Udine e al tirocinio aziendale con esame finale di profitto, a seguito del quale viene rilasciato un titolo. I giovani ammessi ai corsi vengono valutati e selezionati da una apposita commissione, quindi questo progetto non è una vacanza studio, anche se poi sicuramente con i ragazzi andremo a conoscere il territorio, come l'anno scorso abbiamo conosciuto il nostro Frico in uno dei nostri agriturismi, ed è giusto far condividere anche la cultura enogastronomica di questa regione. Sono pertanto organizzati come parte integrante del percorso formativo alcuni itinerari studiati per favorire un contatto col territorio del Friuli con la finalità di riattivare la memoria identitaria e vedere le terre da dove sono partiti i progenitori. In quest'ottica sono quindi organizzate visite culturali sotto la guida dei docenti dell'Università di Udine. Il progetto mira a favorire e consolidare l'impulso identitario. Si tratta quindi di un percorso formativo che può essere definito identitario da una parte, in quanto consente ai partecipanti di acquisire conoscenze linguistiche, socioculturali, geografiche, artistiche che vanno a rinforzare il bagaglio conoscitivo sull'area friulana e in genere italiana, e dall'altra imprenditoriale, in quanto favorisce con immersione nel contesto del territorio attraverso
attraverso esperienze formative da realizzarsi in parte presso l'università e in parte sul campo presso le strutture aziendali, favorendo pertanto l'instaurarsi di reti di connessioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali che operano nel territorio friulano al fine di promuovere nuove occasioni di rapporto e di collaborazione, da un lato a vantaggio della comunità regionale friulana e dei corregionali residenti del mondo, dall'altro per favorire la memoria storica della nostra stessa emigrazione. Solamente con questi corsi continueremo a far conoscere sempre di più una visione diversa di quelli nostri ragazzi della quarta e quinta generazione magari hanno solo sentito raccontare dai loro avi, però venendo in Friuli, trascorrendo all'università, quindi in un settore culturale, economico e finanziario, poi andando anche a visitare, toccare col mano l'imprenditorialità, quando ritorneranno nei loro paesi saranno i veri e propri ambasciatori della nostra terra d'origine. Grazie. Grazie Presidente Basso per questa descrizione dettagliata delle particolarità del nostro percorso formativo, del corso di perfezionamento post laurea, valori identitari e imprenditorialità. Io prima di passare la parola al sindaco di Udine, onorevole Fontanini, vorrei portare i saluti della professoressa Marina Benedetti, che è la presidente della Società Italiana di Glottologia, che mi ha scritto e ha chiesto proprio di portare i suoi saluti in qualità di neoeletta presidente della Società Italiana di Glottologia, la società che si occupa di lingua italiana ma anche di lingue minoritarie, avendo al suo interno un gruppo scientifico dedicato allo studio delle politiche linguistiche e dei diritti linguistici, in particolare dei diritti delle lingue minoritarie. Quindi io ringrazio la Presidente e cedo la parola al signor Sindaco Pietro Fontanini di Udine. Grazie. Grazie professoressa Gonfi. Intanto un saluto in lingue friulane, perché così in Friuli, così in città di Udine, che è capitale del Friuli, e chi è vive una delle minoranze più numerose da Stato italiano. In Italia usiamo il termine minoranza, ma sapete che in Europa non si usa questo termine, si parla di lingue regionali e non di lingue minoritarie. Noi abbiamo un articolo, l'articolo 6 della Costituzione italiana, che parla di minoranze linguistiche, ecco perché è nato questo discorso di minoranza. Però a Udine e in Friuli non siamo minoranza, siamo maggioranza, che siamo molti. Avete letto in questi giorni che i genitori hanno chiesto l'insegnamento del friulano nelle scuole primarie, il 76% delle iscrizioni ha chiesto l'insegnamento, quindi il 76% è stragrande maggioranza. Questo anche per dire che in questo territorio il discorso legato all'identità è ancora molto forte. Noi abbiamo la fortuna, anche con questo convegno oggi, 2 giorni di studio per quanto riguarda proprio le lingue in generale, di riaffermare con forza l'importanza dell'identità. Grazie alla nostra università, che è nata dal popolo friulano, che ha voluto questo istituto, questa istituzione culturale e formativa fondamentale per la sua crescita. E quando dico crescita vuol dire anche aumentare l'identità, non perdere quello che noi siamo. Un popolo antico e presente qui e poi in giro per il mondo, perché abbiamo i Fogolars Furlans che tengono viva il legame con la madre patria, con il Friuli, e con la volontà di conoscere, soprattutto le nuove generazioni, le radici dei loro antenati che hanno lasciato questa terra, che è una terra di povertà, perché purtroppo nella storia il Friuli è stato tenuto, soprattutto negli ultimi secoli, come luogo di frontiera. Quando eravamo sotto il patriarca non eravamo luogo di frontiera, ma eravamo luogo di incontro. Avevamo una posizione strategica per quanto riguarda sia il mondo tedesco che il mondo slavo e svolgevamo un ruolo molto più
interessante e proficuo rispetto poi a quel ruolo che purtroppo abbiamo subito soprattutto negli ultimi secoli. Zona di frontiera, zona di scontri, zona di guerre, prima guerra mondiale con un dramma terribile per quanto riguarda la nostra città anche invasa, poi il dopoguerra con la cortina di ferro, eravamo ai confini, il famoso sistema economico-politico, che era il sistema del socialismo reale, che fino al 1987 ci ha impedito uno sviluppo economico importante. Ecco perché tanti friulani nell'Ottocento e nel Novecento hanno dovuto prendere la valigia e andare in giro per il mondo a trovare lavoro e avere la possibilità di crearsi una posizione economica più favorevole rispetto a restare qui. Oggi le cose sono cambiate radicalmente, abbiamo tanti giovani che escono dal Friuli e vogliono fare un'esperienza e girano il mondo, però il legame con la terra è ancora forte, come per tutti coloro che hanno dovuto lasciare il nostro Friuli. Allora è importante che questi studi, questi incontri, questi approfondimenti siano fatti, va avanti ormai, come avete sentito, da un bel po' di anni, questa esperienza deve continuare perché noi siamo un punto di riferimento nel mondo, perché i friulani sono in tutto il mondo, dall'Australia al Nord America, Sud America, all'Asia, questo nuovo continente che sta accogliendo molti giovani che vanno lì, però quando vanno a Pechino, quando vanno a Shanghai, vogliono mantenere un legame con la nostra piccola patria e formano questi Fogolar Furlans per non dimenticare insomma quello che sono le loro origini, la loro identità. Allora grazie all'università che porta avanti questo lavoro. Le lingue sono una delle ricchezze del mondo, sia l'Italia l'ha riconosciuto con la Costituzione, ma penso che anche la Carta Europea, i diritti dell'uomo sono tutti elementi che fondano dicono cose importanti proprio riferite alle lingue, che è l'espressione di un patrimonio culturale e un patrimonio identitario dei popoli. Quindi anche i friulani sono un popolo e io dico sempre non siamo tanti pochi, non siamo da Cositano, un paesino, qualche gruppetto così sperduto. Sto pensando ai greci della Calabria, no? Che sono una piccola minoranza, ma noi siamo, casa nostra siamo protagonisti, e vogliamo continuare a esserlo. Quindi grazie all'università per questo incontro e soprattutto un saluto da parte del sindaco di Udine a tutti gli ospiti che vengono dalle altre università italiane e da altre parti per questo incontro che, ripeto, è importante per l'identità di tutti, anche di noi friulani. Grazie. Saluto il professor Herman Haller, che vedo essere collegato con noi da New York. Buongiorno Herman, se ci senti, grazie, bene, mi fa molto piacere. Allora, prima di chiudere questa giornata, questi saluti istituzionali e cedere la parola al delegato professor Peterlunger, chiedo un brevissimo saluto da parte di 3 corsisti, 2 collegati online, cioè Carla Ribeiro dal Brasile e Mariano Dean da Avellaneda in Argentina, quindi vi chiedo di aprire un attimo le vostre telecamere per un saluto, ma prima di sentire Carla e Mariano, io chiamo un attimo qui Maria Florensia Colombi Vicini, che è qui con noi, è una sorpresa che ci ha fatto. Maria Florenza ha partecipato al primo corso di valori identitari e imprenditorialità e credo che l'assessore Cigolotto, che è qui in veste di assessore alla cultura e allora era uno degli organizzatori all'interno dell'Ente Friuli nel mondo del corso, ricorderà forse Maria Florenza che oggi è qui con noi. Si parla di turismo di ritorno. Questa è la moglie verso Gemona. Maria Florenza, accomodati, mi ha fatto molto piacere perché noi siamo in contatto con tutti questi ragazzi e casualmente durante uno scambio di mail lei mi ha detto io a gennaio sarò a Udine, torno a Gemona e ci ha fatto questo regalo. Veramente. Grazie. Grazie. Prego, un saluto.
Molto piacere, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio questo invito e in speciale alla professoressa Bombi che ha fatto questo invito per essere in questa cerimonia del nuovo corso Valori Identitari e Imprenditorialità, che veramente è molto bello perché noi abbiamo tutti gli abiti, la cultura e questi valori e la imprenditorialità portata dai nostri antenati del Friuli e lo abbiamo nel DNA. Però questa possibilità che ha dato l'Ente Friuli nel mondo è stata molto buona e molto speciale. Noi siamo arrivati qua e abbiamo potuto prendere tutte cose e vedere la terra dove sono nati i nostri antenati, i nostri nonni, bisnonni. È un'esperienza bellissima. Per questo io ringrazio questo invito e veramente sono molto felice di essere qua, tanto che oggi sono in vacanza perché il Friuli è una cosa che ho nel mio cuore. Grazie a tutti, Mandi. Brava. Grazie. Quando ritorni? E adesso la parola a Carla e a Mariano, ladies first, come si dice in perfetto italiano, la parola a Carla. Grazie di essere qui con noi, a tutti e due. Prego. Buongiorno a tutti. È sempre un piacere poter parlare con la professoressa Raffaella Bombi, con tutti di Udine. Un saluto innanzitutto al presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, un saluto anche a tutti i professori, a tutto il gruppo, a tutto il dipartimento dell'Università di Udine. È sempre un piacere a noi. E specialmente qui parlo in nome del nostro circolo friulano di Santa Catarina anche, perché dopo questa esperienza che abbiamo avuto, mio collega di corso, Fernando Fontanella ed io, che abbiamo avuto nel 2019, la 10ª edizione, credo, e dopo questa opportunità è stato possibile fondare il nostro circolo qui di Santa Catarina. Oggi sono la presidente, la prima presidente, perché infine è il nostro secondo anno, dico, di azione, di attività del nostro circolo, e questo è stato frutto, un risultato dell'esperienza a causa del corso Valori Identitari e Imprenditorialità. È stato un periodo meraviglioso di fare amici, di strettare amicizie, conoscere un po' di più i nostri hermanos, i nostri amici argentini anche, perché era un gruppo con altri 10 argentini, 2 brasiliani, simpaticissimi, e tutti i professori, tutto il corso, un'esperienza veramente meravigliosa, specialmente per me come una traduttrice, come linguista anche. Poter studiare presso un'università come questa, Università di Udine, veramente è stato un piacere. Grazie a tutti. Mandi un saluto anche a Cristian Cancian, che è sempre il ponte tra noi, Brasile, Italia, Udine, qui la nostra regione, al presidente Loris, anche a tutti quanti, Raffaella Bombi, piacere. Mandi a tutti. Speriamo tornare a Udine per mangiare anche il frico un'altra volta. Grazie Carla, un abbraccio da tutti noi. Abbiamo la prima presidente del Fogolar in Brasile, di Santa Maria, e adesso abbiamo il presidente Mariano Dean del Fogolar di Avellaneda, con cui da tempo interloquiamo anche da un punto di vista scientifico, perché Mariano Dean ci ha aiutato anche a svolgere delle ricerche proprio sul friulano, che ha portato avanti tra gli altri Francesco Zuin, che è qui con noi. Prego Mariano. Grazie mille Raffaella. Buondì, ciao a tutti. Prima di tutto voglio salutare e ringraziare ai presenti
al presidente dell'Ente Friuli del Mondo, Loris Vaso, al sindaco della città di Udine, alla grande referente del progetto Valori che è Raffaella Bombi, e al delegato del rettore che è Enrico Pettenburgo, e tutti i collaboratori, i professori che fanno possibile questo progetto. A Cristian, Francesco, sono tante persone che lavorano perché questo progetto può andare avanti. E sempre penso che io sono un fortunato perché nell'anno 2017 ho avuto l'opportunità di vivere questa esperienza meravigliosa di valori. Per me non era un semplice viaggio, era poter ritornare alla terra dei miei trisavoli. Sempre penso, come o dico, che è una maniera di la sangue ritorna. Per me è molto importante. Anche una grande possibilità perché uno può studiare all'Università di Udine, può fare un tirocinio, conoscere i posti nuovi, conoscere la storia di ogni paese, di ogni città, e anche creare relazioni con altre persone che con il tempo uno si fa amicizia, che dopo l'amicizia si trasforma in famiglia. Al giorno di oggi il mio gruppo siamo in contatto continuamente. E ogni volta che facciamo un incontro, Argentina è molto grande, la distanza è molto difficile, ma quando facciamo un incontro una volta, 2 volte all'anno, è come che il tempo non è passato. Rincontrarnos e anche ricordare questa esperienza meravigliosa. Al giorno di oggi mi piace contare questo perché per me ha cambiato la mia vita, ha cambiato la mia maniera di guardare la vita. Al giorno di oggi ricordo il giorno che sono andato al paese del mio Trisavoli, a San Martino del Sacramento. Era 1 luglio, il caldo era forte, i miei occhi erano pieni di emozione. Era un viaggio in treno da Udine a Casarsa, e lì nella stazione di treno mi aspettavano una famiglia che io non conoscevo personalmente, solo conoscevo per cartolina, per lettera, ma era come la mia famiglia, perché grazie a loro io ho potuto camminare le strade, ho potuto conoscere San Martino del Sacramento e poter respirare il profumo. Era come mi sentivo in casa, era un'emozione grande per me. Ho fatto grande lavoro per conseguire questo. E dopo di questa esperienza unica, uno avere un sentimento, un compromesso con un'istituzione, con lo Fogar Furlan, io particolarmente a Avellaneda, ognuno in suo posto e sua città. E questo ti fa lavorare così poter mantenere la tradizione, la costumi, i valori dei nostri nonni che tanto tempo fa hanno lasciato la sua terra, hanno lasciato la sua patria con tanta paura, con tanto emozione, ma paura e anche una speranza, cercando una speranza nuova in una terra desconosciuta come Argentina. Quindi uno lavora così più giovane, può avere anche la possibilità di vivere la stessa esperienza che ho vissuto io. Così ringrazio tanto questo progetto e spero che questo progetto poter avere più edizioni, così più giovani sono fortunati. Grazie mille, sempre vi penso, sempre lo ricordo e spero che presto possiamo fare un incontro tutti insieme, sia in Argentina, sia in Brasile, o sia in Udine, nel Friuli. Grazie mille, muchas gracias. Grande Mariano. Grazie Mariano, grazie Carla. E ora la parola al delegato alla lingua e alla cultura friulana dell'Università degli Studi di Udine, docente al nostro corso di valori identitari e imprenditorialità, professor Enrico Peterlunger. Prego.
Grazie Raffaella, grazie professor Bombi per questo invito. Buongiorno a tutti e benvenuti in Friuli. Questo per gli ospiti che vengono da più lontano e dirò due parole appunto sull'attività anche che l'Università di Udine sviluppa nell'ambito della lingua friulana. Come sapete, il friulano è una lingua molto antica, quasi 1000 anni, però nei tempi recenti è diventata lingua ufficiale di questa regione. Dunque, tutti i documenti ufficiali di questa regione possono essere stilati in friulano e il friulano ha raggiunto la dignità di lingua ufficiale, cosa che, io adesso ho 70 anni quest'anno, quando eravamo ragazzi noi era una cosa praticamente impensabile. Io mi ricordo alla fine degli anni 90 il professor Marzio Strassoldo, all'epoca rettore, mi ha chiesto di andare a fare un intervento in friulano a un convegno nella zona di Latisana. E io mi sono trovato davanti 600-700 persone alle quali ho cominciato a parlare in friulano. E a me stesso sembrava di vivere una cosa incredibile, perché noi da ragazzi eravamo più che abituati, sì, parliamo friulano fra di noi, però insomma, con moderazione a scuola no, perché se no si sbagliavano le doppie, insomma era una cosa, un sentimento di vergogna quasi, o comunque di umiliazione nel parlare friulano. Fatto questo salto dell'uso ufficiale, per me è stata una cosa che mi ha dato un'emozione molto grande. Per cui insomma adesso andiamo avanti a implementare la lingua e anche nell'ambito universitario. Nell'ambito universitario che cosa fa l'università? Naturalmente l'università è stata fondata nel 1977 per contribuire allo sviluppo sociale, culturale, economico di questa terra, del Friuli, e naturalmente in questo è ricompresa sicuramente anche la lingua friulana. E allora ci sono una serie di azioni che l'università attua in questo ambito attraverso un organo, una struttura, un centro interdipartimentale che è il CIRF, Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e Cultura Friulana, che è stato fondato nel 1995, anche questo dal professor Strassoldo, e che tutt'oggi prosegue la sua attività e che io indegnamente dirigo. Però che cosa si fa esattamente in questo ambito? C'è un curriculum nel corso di studi in scienze della formazione primaria per l'insegnamento del friulano e in lingua friulana nella scuola primaria, cioè le scuole elementari e nella scuola materna. Per cui qui si formano gli insegnanti che poi andranno a insegnare nelle scuole. Il friulano adesso viene insegnato nelle scuole, nella scuola materna, nella scuola elementare e primaria di primo grado e secondaria di primo grado, come corsi che integrano diciamo, la didattica. Per cui c'è una formazione degli insegnanti specifica. Poi ci sono dei corsi di friulano per gli studenti dell'Ateneo, ci sono dei corsi di friulano per i dipendenti della pubblica amministrazione, finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno lo scopo di migliorare la conoscenza della lingua friulana da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione, cioè del comune di Udine, dell'università, degli uffici giudiziari, degli uffici sanitari, in modo che l'utente che si avvicina a questi enti possa parlare e usare la lingua friulana, che è questo diritto riconosciuto dalla Costituzione. Poi il CIR fa una serie di attività culturali nell'ambito della musica, degli audiovisivi. Adesso stiamo concludendo la produzione di documentari in lingua friulana che raccontano, per i 10 dipartimenti, gli 8 dipartimenti dell'Ateneo, raccontano con documentari di 20 minuti in lingua friulana le attività di ricerca, soprattutto, che vengono trasmessi dalla RAI regionale nell'ambito dei programmi in lingua friulana. Un'altra cosa importante è che si è arrivati, in tempi recenti, adesso è partita la certificazione della lingua friulana secondo gli standard europei. L'Europa già da diversi decenni, come mi insegnate voi linguisti, ha i diversi livelli di conoscenza delle lingue, A1, A2, C1, B2 e C1, C2. Adesso la lingua friulana ha lo strumento scientifico per fare questa certificazione e è partito un corso per formare i certificatori. Questo corso è arrivato si sta concludendo la prima edizione e questo serve proprio per poi, a cascata,
chi ha intenzione o necessità di certificare la propria conoscenza della lingua friulana verrà certificato in modo ufficiale, cosa che non ha altra diciamo, raggiungimento nello status di lingua a pieno titolo assolutamente molto, molto importante, per cui l'università sta lavorando in questo senso. Poi collaboriamo con l'ARLEF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, collaboriamo con la Società Filologica Furlana, con l'Istituto Ladin Furlan, con l'Ente Friuli del Mondo naturalmente, e anche con la Società Scientifica e Tecnologica Furlane, che è nata 20 anni fa, che pubblica 2 numeri all'anno del Journal Furlans de Sciences, una rivista scientifica che è pubblicata in friulano e in inglese e che viene diffusa e che è diciamo, riconosciuta dal CUN in 2 aree disciplinari. Io faccio anche degli esami della mia materia in friulano agli studenti che lo preferiscono e facciamo anche la proclamazione di laurea in lingua friulana agli studenti che lo desiderano, secondo una formula approvata ormai 20 anni fa dal Senato accademico, per cui facciamo che è una cosa simbolica, però molto interessante. È bello vedere lo studente che chiede la proclamazione in friulano, contento di farlo, ma poi suo papà, suo nonno di 70-80 anni che vengono alla laurea non credono ai loro orecchi. Dico, ma sì, senti, lo proclami per Furlan. È una cosa veramente molto... Per cui, insomma, l'università è parte di questo mondo, parte di questo territorio, di questa terra nostra, il Friuli, ma anche nel rispetto della lingua, della tutela, della ricerca sulla lingua, sta facendo azioni molto, molto, secondo me, molto significative e valide. Vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro per questo molto interessante convegno. Grazie. Bene, abbiamo concluso i saluti istituzionali. Se c'è qualcuno che ha piacere di dire qualcosa, Fabrizio, va bene, grazie a tutti. Allora apriamo i lavori, chiamo al tavolo i primi relatori, Massimo Vedovelli, Giuseppe Brincat e Raffaella Bombi. Con questa prima sessione alla quale partecipano il professor Massimo Vedovelli, il professor Giuseppe Brincat e la dottoressa Raffaella Sgubin. Il professor Massimo Vedovelli non ha bisogno di essere presentato. A me fa molto piacere che abbia accolto anche quest'anno il mio invito insistente a partecipare a questo convegno. Il professor Vedovelli è molto impegnato, ma ha ceduto subito. E lo ringrazio molto perché appunto con Vedovelli abbiamo iniziato quella che il professor Vedovelli aveva presentato come una battaglia nel 2007 a Chieti Pescara, dove Carmela Perta, che l'ho vista prima. Tutto era nato in un convegno SLI, se non sbaglio, a Chieti Pescara. Quando a un certo punto si è aperta in questa aula magna una porta, il professor Vedovelli mi ha fatto questo segno e significava andare in questa saletta dove il professor Vedovelli ci ha presentato questo progetto FIRB sullo spazio linguistico delle generazioni di emigrati italiani nel mondo, lo spazio linguistico di questi giovani, e abbiamo partecipato. Non è stato facile vincere questo progetto e quando nel 2009 lo abbiamo vinto, da qui è iniziata una progettualità che dura fino ad oggi. Massimo Vedovelli ha orientato il progetto di ricerca verso i toscani nel mondo e noi verso i friulani nel mondo. Quindi mi fa molto piacere oggi essere tutti qui con gli ospiti e i colleghi italiani e stranieri e do subito la parola al professor Vedovelli, che chiedo di restare rigorosamente nei tempi. Certo, sì. Per me è davvero un grande onore, un piacere e ho ceduto immediatamente al tuo invito. Questa ormai è diventata un'occasione importante di confronto, di riflessione su tematiche che sono molto diverse anche fra di loro, perché parliamo di economia, di simbolicità, di lingue, di linguaggi, ogni volta, ogni anno con una prospettiva nuova, e questo è veramente un segno di vitalità e qualcosa che arricchisce tutti quanti, noi e me in particolare. Sei stata molto generosa nelle tue parole, in realtà siete stati voi a portare avanti questa impresa
che poi continuare con altri progetti. Adesso abbiamo un PRIN su lingua, cultura e economia italiana nel mondo. L'anno scorso ne abbiamo parlato proprio in questa sala. Oggi sarà polemico. Oggi sarei polemico. Molto. Vabbè. La parte seriosa l'ho lasciata nel testo scritto che tu hai, quella è la parte più pacata, ma oggi voglio essere polemico un po' nei pochissimi minuti che ho a disposizione. Ormai sto per andare in pensione, quindi ormai non ho più freni inibitorici alla buona educazione accademica. Nei convegni scientifici non bisogna essere polemici e poi non bisogna nemmeno parlare di esperienze personali. E invece oggi sarò polemico e partirò da un'esperienza personale. Io non guardo la televisione, salvo una trasmissione che linguisticamente mi sembra eccezionale, da chi l'ha visto, quando il mercoledì sera. È un'arena dove tutte le possibili varietà di italiano, i dialetti, le lingue regionali, l'italiano di contatto, le lingue degli immigrati vengono esibite. Telefonate vengono sottotitolate in italiano, è una trasmissione bellissima. Ecco, io quello del mercoledì sera non me la perdo. Lunedì scorso stavo dopo cena leggendo un bel libro di Cosimo Caputo su Hemsfield. Sento mia moglie, che invece guarda la televisione assiduamente, chiamarmi: corri, c'è qualcosa che ti interessa. E c'era una trasmissione molto seguita, peraltro, quindi da un grandissimo pubblico, che parlava di Italian Sounding. Di nuovo, ne abbiamo parlato l'anno scorso, se qualcuno ricorda. Di nuovo attaccando l'Italian Sounding con una superficialità di analisi, un pasticcio che veramente mi hanno sgomentato. È molto molto deluso. Perché mi chiedo, ma che ci stiamo a fare? Tutti i nostri tentativi di modellizzare quello che accade quando i nostri emigrati all'estero producono prodotti, materiali, lavorano, quando tentano di richiamarsi all'italianità, quando non vogliono interrompere il legame con le radici, quando vogliono ritornare a fare turismo. Ma di che cosa stiamo parlando? Quando vediamo da un lato i grandi progetti, il voto agli immigrati, il tentativo i costi di quella che una volta era la legge 153 per i figli dei nostri emigrati, i corsi di italiano, si chiamavano attività linguistico-culturali, erano i corsi di italiano come lingua 1 di fatto. Progetto importantissimo di turismo delle radici, turismo del ritorno, da un lato. E dall'altro una guerra terrificante portata sul piano politico, sul piano dei mass media, contro l'Italian Sounding. Che cos'è l'Italian Sounding? Non è il falso prodotto italiano, tanto per cominciare. Nessuno di questi prodotti viene venduto in Italia. Se viene venduto in Italia e spacciato come mozzarella autentica campana, è un falso, mettono in gioco i carabinieri, il nastro o chiunque altro. Qui stiamo parlando del reggianito argentino, del parmesan, della pasta panzani di Roland Barthes, stiamo parlando di queste cose. Cioè noi stiamo parlando di prodotti che per il 90% dei casi sono realizzati dai immigrati italiani nel mondo. Allora, da un lato il voto, la retorica del legame con le radici, e dall'altro li combattiamo. Vorremmo che non producessero quei prodotti, vorremmo che non esistesse più il reggianito in Argentina o tutte le altre cose che si abbigliano di tricolore, di idea di naturalità, di parola italiana. L'anno scorso, se ricordate, Scenario è un documento, un altro dei documenti che mi ha scandalizzato. Una ricerca dell'Istituto per il Commercio Estero di New York, patrocinata dal nostro consolato, e fra le proposte di questa ricerca per combattere questo fenomeno dell'Italian Sounding, che andrebbe a toccare con un siluro micidiale l'economia italiana nel mondo, una delle proposte era proibire l'uso dei cognomi italiani ai produttori. Scusate, che ci stiamo a fare? Poi, sempre nello stesso documento, a un certo punto dice sì, però bisogna riconoscere che effettivamente là dove c'è molta produzione di Italian Sounding, poi il prodotto originale italiano si vende di più. Scusate, allora come di fronte a questo caos di attacchi politici, di pseudo giustificazioni economiche che non tengono da nessun punto di vista, questo mettere in parallelo
la retorica dell'emigrazione che non interrompe i rapporti con la madrepatria e nello stesso tempo combattere al punto da proporre che non usino più nemmeno i loro cognomi quando producono, lavorano e producono, vedono come se ne esce. Sarà tentato di... perso il passaggio, il documento qual è? È un documento l'ho citato nella relazione che è stata pubblicata nel vostro volume, è un documento dell'Istituto del Commercio Estero di New York su patrocinio del consolato italiano. È uno dei tanti. Italian Sounding, tu giustamente dici, l'abbiamo inventata noi questa espressione. Cioè, per valorizzare l'originalità del prodotto italiano andiamo a inventarci una espressione pseudo-inglese. E allora vi dico, ma che possiamo fare? Allora, pervicacemente, penso che sia necessario coltivare la speranza lavorando sul piano scientifico. E allora, ecco che tento di ritornare, oltre alla polemica, al di là della polemica, sul piano della pacatezza dell'analisi, ponendomi questo problema. Ma questi prodotti di Italian Sounding, cioè il reggianito argentino, il formaggio belgioioso, oppure l'auricchio, mi dicono, io non mangio formaggio, ma è una ditta italiana che ha anche una filiale per motivi familiari, negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti la ditta un po' importa il formaggio dell'auricchio e un po' se lo produce lì. E ci scrive, prodotto negli Stati Uniti, punto. Costa 4 volte di meno del prodotto importato dall'Italia, questo va anche detto. Penso che il prezzo di certe cose selezioni un po' la clientela del pubblico. Allora io mi chiedo, ma tra questi prodotti di Italian Sound, i prodotti originali italiani, i freni della Brembo, la Brembo è quella casa che sta al chilometro rosso tra Bergamo e Brescia, che fa quei freni che stanno ad esempio sulle automobili di Mercedes, si riconoscono perché sono rossi. Quando vediamo una ganascia di un freno rosso, quella è roba italiana, è vero Made in Italy della meccanica italiana. E poi, non so, i vestiti di Prada, le scarpette del bossetto di Prada, e l'enogastronomia friulana in Argentina o in Brasile. C'è un rapporto fra queste cose? E poi diventa ancora più provocatorio. E fra queste cose e Dante, e Giordano Bruno, e Verdi? Io penso che si possa cercare di trovare delle bussole per navigare questo caos, per cui tutto è cultura e niente è cultura. Quello non si può, dobbiamo combatterlo, per quale motivo dovremmo combatterlo, se non criteri formali che in qualche modo identificano il prodotto rispetto al parametro. Allora, il mio tentativo oggi, velocissimamente, poi ripeto, perché avere la pazienza e la bontà di andare a leggere le cose scritte in modo sicuramente più pacato nel testo. Io vorrei proporvi di rispolverare un vecchio modello di Tullio De Mauro. Io sono d'accordo con Gaetano Beruto quando dice che De Mauro non era un sociolinguista, non lo è mai stato. Era un teorico del linguaggio e della lingua. E in un libricino molto, se non ricordo male, dell'80, guida l'uso delle parole, propone una cosa che ha avuto molto successo soprattutto nel campo della linguistica educativa e dell'educazione linguistica, cioè proprio del modello di spazio linguistico. Ho citato Beruto per dire, guardate che fra il modello dello spazio linguistico e il modello sociolinguistico del repertorio non c'è piena coincidenza, perché De Mauro era attento non a dare conto degli idiomi presenti in un individuo nella collettività, ma aveva, a mio sommesso avviso, l'obiettivo di derivare da un modello teoretico di linguaggio e di lingua una idea di competenza linguistica spendibile in contesto formativo, cioè a scuola. Pensava, guardate, la battaglia di Renavo dagli anni 60 per un'educazione linguistica, rinnovata, eccetera, eccetera. E allora, in quel guida all'uso delle parole, che è un libricino denso, in qualche modo prelude alla mini-semantica di qualche anno dopo, che è molto più impegnativo dal punto di vista teorico, ci propone l'idea di uno spazio linguistico, dicendo, guardate che una buona competenza linguistica comunicativa significa sapersi muovere in uno spazio linguistico, cioè uno spazio di risorse linguistiche. De Mauro fa il tentativo di riportare a coerenza
questo universo di risorse apparentemente caotiche, quali possono essere, diciamo, le risorse che si manifestano negli usi linguistici, reali e potenziali. E allora ecco che propone un modello di spazio linguistico, io l'ho chiamato non euclideo, perché non è tridimensionale, è uno spazio linguistico a più dimensioni. Va avanti sempre in quel libro, fa gli esempi, ramosare come esempio di uso è molto divertente, ma lui, ripeto, ha in mente l'idea di competenza linguistica per seguire nella scuola non come appiattimento su una idea di lingua e di formazione linguistica monolinguistica, ma di capacità di movimento entro un universo di risorse linguistiche che vanno riconosciute e di cui va riconosciuto sostanzialmente la funzione, il senso. Infatti a un certo momento lui scrive una cosa bellissima nei tesi Gischel: l'educazione linguistica e democratica ha una bussola ed è la funzionalità comunicativa, cioè il senso della scelta di usare una certa risorsa linguistica, sia essa una lingua, una varietà linguistica, una lingua regionale, minoritaria e quant'altro. Noi abbiamo ripreso, dico noi, chi vi parla, ma anche con Barbara Turchetta nel 2018, l'idea di uno spazio linguistico globale, cercando di ampliare questo modello che De Mauro applicava alla situazione italiana sostanzialmente. Se andiamo a vedere come lui struttura gli assi dello spazio linguistico, abbiamo, come dire, una traduzione dell'idea di repertorio linguistico in una dimensione pluridimensionale, in una modellizzazione pluridimensionale. Abbiamo cercato di ampliarla alle situazioni fuori dai confini nazionali, cioè in cui hai altri soggetti idiomatici che entrano in gioco, non è più l'italiano, hai l'italiano, le lingue delle comunità, ad esempio immigrate, in contatto con le lingue del luogo e in contatto fra di loro. E quindi abbiamo cercato di dire, ma c'è uno spazio linguistico italiano globale. Ma De Mauro non ha parlato soltanto di spazio linguistico, ha parlato di spazio linguistico e di spazio culturale. E io vorrei semplicemente attirare l'attenzione su questa alta, diciamo, determinazione della spazialità. Da dove prende De Mauro l'idea di uno spazio linguistico e culturale? Ma lo prende innanzitutto secondo me da Wittgenstein. Wittgenstein, tra l'altro, su questa cosa dello spazio si è molto divertito. Oltre a parlare di spazio linguistico, lui si è progettato anche casa a Vienna. C'è la casa della famiglia Wittgenstein che Wittgenstein si è disegnato litigando sistematicamente con i geometri, i muratori, i capimastri e quant'altro, ma insomma questa idea dello spazio, insomma, da Wittgenstein passa a De Mauro in modo fondativo in entrambi. E a me sembra che questa modellizzazione, per cui abbiamo le ordinate, le ascisse, il locale, dal locale al transtopico universale, dai repertori segnici alla fabbrilità, alla intellettualità, e poi dalla informalità alla formalità, sia un modo per far uscire il caos, per uscire dal caos e per riportarlo a un principio di coerenza, un principio di ordine, che consenta ai vari prodotti della simbolicità, perché ogni produzione culturale è una produzione simbolica, non c'è nostra attività che non sia segnicamente determinata. Allora, secondo me questa idea dello spazio culturale è un tentativo di modellizzare l'identità dei vari prodotti e la loro collocazione nello spazio delle risorse simboliche che individui e collettività hanno a disposizione. De Mauro è più tranquillo nella sua elaborazione teorica quando parla di spazio linguistico. Anche le ultime versioni che lui riproducono il primo modello. Invece sullo spazio culturale ne abbiamo almeno due versioni, in cui il punto d'origine degli assi, mentre all'inizio vi colloca i repertori segnici, codici, lingue, in una versione successiva vi colloca la corporeità. Che cos'è questa oscillazione? A mio avviso la cosa si risolve facilmente, sta parlando della non verbalità, della espressività, diciamo, con i codici, con i linguaggi non verbali. Poi c'è un altro tema che io qui pongo con un problema secondo me non risolto. Dunque, l'asse, diciamo la parte più esterna dell'asse sembra quella più alta
dove si collocano i prodotti della intellettualità, giustamente. Ma allora questo che cosa significa? Significa un'opposizione fra i prodotti della fabbricità e prassi e i prodotti della intellettualità? De Mauro non accetta questa logica dialettica di competizione, propone una logica di continuum pluridimensionale. Quindi a me sembra questo modello, che poi lui riproduce distinguendo fra Werner von Humboldt, Nerger e Ergon, fra potenzialità, capacità e prodotto. Mi sembra che la riflessione demoriana su questo aspetto sia stata, soprattutto da coloro che si occupano di linguistica educativa, ad esempio, un po' trascurata. Cioè c'è stata più attenzione alle sue proposte legate all'idea di spazio linguistico e a quelle sul spazio culturale. E allora io pongo semplicemente questo problema. Ma il ragionito, il contatto con gli altri spazi linguistici e culturali, fra lo spazio linguistico e culturale italiano e gli altri spazi linguistici, come fa a essere modellizzato, ad esempio, entro questa rappresentazione? A mio avviso bisogna prendere questa rappresentazione come un punto di partenza. Perché questo spazio, lo spazio linguistico italiano e della italianità, nel momento in cui entra in contatto con gli altri spazi linguistici, crea uno spazio di spazi, che dunque non sono più in esclusione reciproca, in complementarietà, ma sono a volte in intersezione, in sovrapposizione, e possono dar luogo a neoformazioni, a nuovi prodotti, su ognuno di questi elementi, sull'aspetto linguistico, le neoformazioni, gli pseudo-italianismi, e sull'aspetto fabbrino, il reggianito. Mi sembra che la signora sia argentina, non so, siamo stati in Argentina appunto col PRIN un mese fa, cioè non ce la facciamo più a vedere questo reggianito. C'era Messi e Reggianito per strada, non c'era altre cose. Allora, lo spazio culturale demoriano, nel momento in cui lo applichi al contatto tra spazi culturali, necessariamente dà luogo a una specie di universo non equideo di spazi e consente, in questa visione, di riconoscere come fatti positivi anche quelle produzioni che in una visione totalmente slabbrata della politica culturale di diffusione della nostra lingua, della nostra identità e della traduzione mass mediatica di questa politica è soltanto, a mio avviso, retorica. Però è un percorso tutto da costruire. Cioè il reggianito non va demonizzato, va semplicemente collocato all'interno di queste prassi. E allora l'azione che si può fare verso i singoli e le collettività non è dire no, non comprare il reggianito, compra il parmigiano che è più buono, sì, ma mi costa 10 volte tanto, non ce l'ho. Cioè, l'azione che si può fare è un'azione di, come dire, informazione e formazione. L'anno scorso, se ricordi, Barbara Turchetta fece vedere una splendida diapositiva. Lei era andata a New York, da Italy, aveva fotografato una insegna, adesso non ricordo lucidamente, ma c'era scritto non compra questo, ma c'era scritto raccontare, anzi informare, raccontare, formare. Allora questo è il senso della presenza allora dell'italianità nel mondo. Innanzitutto informare che cos'è l'italianità dei prodotti originali, raccontarne la storia, cioè definire dell'identità, non demonizzare gli altri, né tantomeno esaltare acriticamente i nostri prodotti, perché, scusate, in Toscana, io parlo non del Friuli, parlo della Toscana, c'è un buon Brunello e un Brunello un po' meno buono. C'è il Brunello e ci sono dei vinacci che fanno schifo. Voglio dire, non è che semplicemente perché il vino toscano è buono. Fuori di metafora. Dobbiamo sviluppare una educazione culturale anche per poter saper gestire nelle nostre scelte, che sono anche e soprattutto scelte simbolicamente determinate, il rapporto con l'altro, con l'alterità di contatto. Allora ecco che questi prodotti, dal reggianito al parmesano e quant'altro, non sono altro che non sono più oggetti da demonizzare, ma prodotti di contatto culturale, che vanno trattati come tale semplicemente. Quindi, come vedi, dalla polemica sono andato alla pacatezza. Ti ringrazio.
Grazie Massimo Guidovelli, che affronta sempre con grande spirito combattivo queste delicate tematiche. E chiedo alla dottoressa Raffaella Sbubin di venire al tavolo, per cortesia, grazie. E proseguiamo. Ringrazio anche perché sei stato molto puntuale e preciso nei tempi. Grazie Raffaella, prego. E la parola al professor Giuseppe Brincat dell'Università di Malta, professore ordinario di linguistica italiana, socio corrispondente dell'Accademia della Crusca e amico dell'Università di Udine da molto tempo. Il professor Brincat, forse vuoi venire qui in mezzo per spostare, lavorare sulle slide. Il comando sono. Ah, c'è il telecomando, allora se vuoi... Ma vorrei sì, vedere perfetto. praticamente guardo di là. Certo. Dunque il professor Brincat ci parla di 1000 anni di lotte linguistiche a Malta. Le cedo subito la parola e lo ringrazio per essere di nuovo con noi. Un sottotitolo molto lungo. Anche io molto lieto di essere qui, vi ringrazio per l'invito a tutti gli organizzatori e anche perché l'argomento proposto mi è molto a cuore. Ho scritto molto, no, sulla storia linguistica di Malta, che è stata pubblicata proprio grazie all'intervento del CIP dell'Università di Udine. 1000 anni di lotte linguistiche. Il mio punto di partenza ovviamente è la linguistica storica e più precisamente la storia delle lingue. Però io devo guardare la storia delle lingue come anche storia della comunità, perché una lingua non può vivere in una nuvola, deve essere usata e deve essere utile alla comunità. Allora, prima di tutto, voi avete visto già nel titolo, no? 1000 anni di lotta linguistica amata tra arabo, siciliano, italiano, inglese, insomma, normalmente sono lingue abbastanza lontane l'una dall'altra queste, no? Però a Malta infatti si fondono. E il maltese di oggi non è altro che la fusione di quello che hanno dato questi dominatori dal punto di vista linguistico. Vorrei cominciare proprio con dando l'idea di, perché molti italiani, io ho questa sensazione che molti italiani non hanno l'idea quanto è piccola Malta. Prima di tutto, dove è Malta? Malta, vedete, proprio sotto l'estremo lembo della Sicilia. Una volta era lo estremo lembo della Sicilia, ma le acque sono salite circa 10.000 anni fa di 50 metri e allora si è tagliata. Dovete notare anche che Malta è più vicina alla Sicilia che non lo sia Pantelleria e ovviamente ancora di più Linosa e Lampedusa. E poi la popolazione. Guardate un po', Malta è Gozo, 316 km², 520.000 abitanti, più di mezzo milione. Il confronto con la Corsica, 24.000 km², popolazione 340.000, e anche con l'Elba, Malta è poco più grande dell'Elba. Adesso sull'Elba vivono 31.500 persone. Dunque, i vari dominatori, le varie dominazioni a Malta hanno portato anche una certa prosperità, e la prosperità attira. E allora Malta è anche terra di immigrazione, ed è terra di immigrazione oggi più che ieri. Addirittura, guardate un po', gli immigrati nel 2020 sono stati 103.000. Oggi compongono il 20% della popolazione locale, sono nati all'estero. Di questi la maggioranza sono gli italiani. Tutti pensano no, a quelli che sbarcano illegalmente, no, quelli sono pochi, non contano, sono appena 2.000. Gli italiani sono 11.000, quelli che hanno il permesso di lavoro. Poi ci sono tanti anche che fanno la spola tra Sicilia e Malta, siciliani, perché a Malta si arriva dalla Sicilia in barca in un'ora e mezza, in 20 minuti in aereo. Poi abbiamo gli inglesi, 5.000, e
2 anni fa è stata la prima volta che gli italiani hanno superato gli inglesi, perché da sempre ovviamente gli inglesi sono stati la maggioranza, gli inglesi che lavorano a Malta. Poi abbiamo ormai tante badanti, dunque filippini, poi Serbia, India e così via. La storia linguistica. La storia linguistica vede sempre ovviamente un acronetto e un basiletto, la lingua alta, la lingua della dominazione, e la lingua parlata, la lingua silente per così dire, che raramente appariva in antico nei documenti. Così vedrete anche col passaggio del tempo indicato seguendo la riga gialla, che indica anche gli acroletti, arabo classico e arabo parlato, ma filippino che si parlava anche in Sicilia fino ai tempi di Federico II, poi il latino e il siciliano, il periodo di Malta siciliana, lo chiamiamo così, poi il 1530, dove accanto al latino entra l'italiano e sostituisce a poco il siciliano come lingua scritta, lingua di cultura. 1798 arriva Napoleone, ma i maltesi lo sopportano per 2 mesi soltanto, poi 2 anni di assedio, ed entrano gli inglesi che ovviamente vogliono introdurre la propria lingua. I maltesi la combattono, difendono l'italiano, però nel 1934 gli inglesi promuovono il maltese a lingua ufficiale e i maltesi non potevano più difendere la lingua italiana perché la lingua italiana era diventata la lingua del nemico. Poi però nel 1957 arriva la televisione che ristabilisce il contatto con l'Italia e si scopre un'Italia nuova, molto diversa da quella della propaganda bellica. Oggi potete vedere prima di tutto lo scalo della popolazione, 5.000, 7, 20, 94, 242, 320.000, nel 57 questo, 520.000 oggi. Diamo una carrellata molto rapida della preistoria, abbiamo già indicazione di lotte. Infatti la civiltà dei templi, dal Neolitico all'età del bronzo, sicuramente sono venuti dalla Sicilia, hanno mantenuto contatto con la Sicilia, dunque probabilmente parlavano la stessa lingua e anche se sono parlati migliaia di anni, le lingue ovviamente come sappiamo cambiano, però dovevano essere ancora intercomprensibili. Nell'età del bronzo entra una lingua indoeuropea perché arriva una popolazione indoeuropea, però poi poco dopo arrivano i Fenici e allora abbiamo qui 2 lingue diverse, 2 comunità diverse, vincono i Fenici e probabilmente assorbono quelli dell'età del bronzo. Poi arrivano i Romani, ma i Romani non introducono, come hanno fatto dappertutto, non introducono subito l'uso del latino, hanno continuato a usare il greco. C'è un periodo dove abbiamo quelle 2 candelabri, in realtà erano perché avevano anche un piatto sopra. No, lì c'è un'iscrizione bilingue, in fenicio e in greco, dunque attesta che sia il fenicio sia il greco erano le lingue alte, ma ovviamente le iscrizioni non ci dicono qual è la lingua parlata. Poi Malta bizantina, di cui sappiamo veramente poco, per circa 300 anni, e poi 870 l'assedio dei musulmani, che lascia Malta praticamente disabitata, perché erano poco interessati avendo tutta la Sicilia da controllare, da governare e da sfruttare, mentre poi nel 1048 arriva una colonia arabofona e anche qui ci sono dei problemi per quanto riguarda la loro origine, però abbiamo dei segni abbastanza chiari che siano arrivati dalla stessa Sicilia, erano arabofoni di Sicilia. Questo stato, cioè i segni sono la toponomastica che è molto simile, praticamente identica alla toponomastica della Sicilia medievale, e poi anche ormai abbiamo anche la prova del sangue, cioè la genetica ha provato la stessa origine. Le lingue parlate appunto, allora qui vedete che i costruttori dei templi erano molto bravi nell'arte, nella costruzione, templi, disegni anche astratti, anche stilizzati. Poi la tabella, questa lapide in fenicio, poi bizantini,
e poi la conquista normanna. Nella conquista normanna però non hanno introdotto nessuna politica linguistica per cambiare il modo di parlare della gente, ma hanno semplicemente introdotto il latino e col tempo anche il siciliano come lingue scritte. Federico II poi nel 1224 e definitivamente nel 1246 deporta i musulmani e l'arabo perse il suo prestigio, fu abbandonato in Sicilia, ma continuò a parlarsi a Pantelleria fino al 700 e a Malta fino a oggi come base però. Malta siciliana, vedete che hanno lasciato anche delle cappelle tipiche qua e là. Dal 1127 si attesta la presenza di cristiani, dopo le deportazioni e le conversioni, la religione cristiana fiorì, però nel frattempo sono cominciati ad arrivare dei gruppi dal nord e allora abbiamo romanzofoni, normanni, siciliani, angioini, catalani, aragonesi, castigliani, a tutti i livelli sociali. Iniziò questo processo di romanizzazione. Allora il maltese, dialetto di origine magrebina che si parlava anche in Sicilia, perde il contatto con l'arabo classico, sia per motivi dell'amministrazione sia della religione, e allora comincia a assorbire temi sempre, lemmi sempre più romanzi. La cristianizzazione fu rapida, invece la latinizzazione linguistica fu molto lenta. Poi è arrivata anche aiutata dagli ordini religiosi che arrivano tra il 370 e il 1450, i quali benedettini, carmelitani, francescani, eccetera, appartenevano tutti alla provincia siciliana. E questi ovviamente introducevano sicuramente il siciliano parlato, anche se l'evangelizzazione si faceva sempre però in maltese, un maltese sempre più un maltese fatto circolare da altri, da chi parlava siciliano più che altro. Allora qui abbiamo la prima lotta linguistica, quella tra il dialetto arabo e il siciliano, che lo sostituì. Vado avanti un po' più rapidamente perché immagino che il tempo scorre, io ho molti slide. Passo al fatto che il lessico alto che riguarda l'amministrazione, la religione e la cultura è decisamente di origine siciliana, però poi anche il lessico basso, mestieri, artigianato e così via. Cosa resta dell'arabo? Resta ovviamente non nell'ambito della famiglia e del lavoro agricolo. La seconda lotta linguistica tra il siciliano e l'italiano. Qui non si tratta tanto di lotta quanto di assorbimento praticamente pacifico. I cavalieri entrano a Malta, avevano 8 lingue: Francia, Alvernia, Provenza, Aragona, Castiglia e Leone, Italia, Germania e Inghilterra. Gli italiani erano la minoranza, i francesi e gli spagnoli la maggioranza, però dal punto di vista linguistico l'ordine ha accettato l'italiano, che proprio in quei tempi, nel 1525, Bembo aveva appena pubblicato le sue prose, e allora l'italiano si poteva anche studiare dal punto di vista linguistico. Questo ha aiutato molto. Così Malta si trova proprio alle origini della toscanizzazione. È stato il primo praticamente stato in realtà periferico italiano, no? Perché Malta era diventata indipendente con i cavalieri. Però se considerate che il primo stato ad adottare ufficialmente l'italiano è stato Emanuele Filiberto di Savoia nel 1560, noi l'abbiamo anticipato almeno di 30 anni. I cavalieri l'italiano, dunque, scritto e parlato, lingua ufficiale, accanto al latino, non offriò acciaioli, fiorentino ovviamente nel 1567, commissiona la versione italiana dello Statuto dell'Ordine e nell'introduzione scrive: essendo che la maggior parte delle persone dei nostri tempi hanno poca notizia della latina, cioè non la sanno bene, la quale ordinariamente non si usa, cioè non si usa tutti i giorni, e sicché questa nostra, cioè l'italiano, il toscano, non solamente in Italia ma ancora in ogni altra provincia conosciuta,
e si intende, si parla ancora più che ogni altra lingua in cotesta isola di Malta dove è la nostra residenza. Poi il seminario diocesano maltese, la prima scuola veramente organizzata, aveva questa regola: si parlerà sempre in latino, eccetto il giovedì e la domenica, che si potrà fare volgare toscano o maltese. L'italiano dei cavalieri e dei maltesi corti. Malta diventa proprio a tutti gli effetti come qualsiasi altra città italiana che dal punto di vista linguistico nel 600 e nel 700 si scrive tutto in latino o in italiano. E numerosi maltesi pubblicano anche sia a Malta sia in Italia. Il collegio, gran maestri addirittura pubblicano le leggi di Malta in lingua italiana. Insomma, nel Settecento l'italiano è acroletto come in qualsiasi stato d'Italia. Nell'Ottocento resta acroletto malgrado gli sforzi delle autorità britanniche. Dal livello del parlato, ecco, l'italiano parlato dai maltesi nel Settecento, secondo certe testimonianze, era ancora marcato da tratti siciliani, però quello scritto era perfettamente distinguibile da quello che si scriveva allora in Italia. La città nuova, Valletta. La città nuova Valletta richiama, come vedete lassù, nelle 4 cartine di Malta, osservate come dal 530 al 760, al 42 al 56 è cresciuta la zona del porto. La zona del porto è stata anche la meta di quasi tutti gli immigrati. Soldati, marinai, artigiani, muratori. Alcuni si insediano permanentemente e si sposano anche ragazze maltesi e in questo modo hanno contatti continui sia sul lavoro sia in famiglia. La fusione di parole semitiche e romanze, forse in questo momento siete un po' curiosi, no? Beh, allora spiego. Per madre la parola è araba, però padre è siciliano, misserdas. La famiglia, Mara, Rageli, Ben, Bint, Tiflahu, Ocht, Haten, questo è il nucleo più intimo della famiglia, però poi appena si esce fuori, famiglia, papà, mamma, nanno, nanna, zio, zia, cugina, cognato, barba, parrino, parrina, figliozzo. Queste parole sono insostituibili nel maltese. Dunque vedete qui, no? Come la simbiosi fa trovare il posto giusto anche alle parole nuove. I colori fondamentali e le sfumature, i giorni della settimana e i mesi, insomma c'è proprio un connubio tra l'una e l'altra. Poi, ecco, adesso arriviamo alla terza lotta, l'italiano, l'inglese e il maltese. L'Ottocento italiano è trilingue a Malta, l'Ottocento maltese è trilingue. La sopravvivenza del maltese, alcuni si chiedono, ma come mai parlata da così poca gente, in un posto così piccolo, sia rimasto, per esempio questo arabo che prima si parlava in Sicilia e anche in Spagna, dove è completamente dimenticato ormai, ma a Malta è rimasto semplice. Nessun governo impose o favorì una politica linguistica tesa alla sua sostituzione. La scolarizzazione era molto povera, gli analfabeti, i monolingue erano il 90%, dunque soprattutto però la lingua era considerata utile dalla popolazione ed è questo perché è rimasta in vita a Malta. Il primo tentativo di politica linguistica fu quello di Napoleone, che ne avrebbe fatto qualcosa come la Corsica, però dopo 2 mesi i maltesi non si ribellarono, intervennero gli inglesi, i quali ovviamente non si sentivano abbastanza imbarazzati, no? A governare un'isola che apparteneva a loro dal 1814 in poi in lingua italiana. Hanno voluto introdurre l'inglese. Il capitano Alexander Ball però credeva che fosse una città italiana. I believe alla Valletta to be the most tranquil city in Italy. E lo era effettivamente. Perché? Perché la donazione di Carlo V ai Cavalieri prevedeva la restituzione al re di Napoli di Malta. Dunque lui per 14 anni ha governato Malta non nel nome del re d'Inghilterra, ma nel nome del re di Napoli. Però poi subito dopo, no, al governatore scrivono da Londra
I commend the diffusion of the English language among the inhabitants and the adoption of every means of substituting English for the Italian language. E così comincia una vera battaglia. Il governo britannico vuole introdurre l'inglese, reazione locale su due binari, conservazione dell'italiano come croletto, promozione del maltese a lingua. Il risorgimento. 800 esuli italiani diedero nuova vita alla cultura locale, facendo introdurre il romanzo storico a sfondo locale con protagonisti maltesi, introducono il patriottismo, organizzano serate teatrali. L'Inghilterra favorì l'afflusso di esuli a Malta affinché questi denunciassero gli orrori dei borbonici e riuscissero a spegnere nei maltesi ogni eventuale desiderio di fare ritorno alla sovranità della corona d'Inghilterra. Invece personaggi come quelli che vedete qui, Rossetti, Fabrizi, Amari, Ruggero VII, De Sanctis, Francesco Crispi, Luigi Settembrini, nonno di Pirandello, Rossetti, hanno acceso e hanno rinnovato la cultura italiana a Malta, proprio mentre i britannici la stavano combattendo. L'unità faceva paura a Londra e iniziò la battaglia della lingua, che con i partiti politici, rendendosi conto di avere bisogno dell'appoggio del popolo, passano all'uso del maltese nei comizi. Però nel Parlamento i nazionalisti parlano italiano e gli imperialisti parlano in inglese. Pensate un po', per 70 anni. Vedete quanto era veramente sentita questa lotta. Poi, ecco, purtroppo nel 1920 arriva il fascismo, l'italiano diventa lingua del nemico, i primi bombardamenti non aiutano per nulla la causa dell'italiano a Malta e così proprio negli anni 50 insomma l'italiano proprio sta morendo, per così dire. Però nel 56 arriva la televisione italiana e poi arrivano i canali italiani privati, sì che abbiamo avuto un boom enorme della lingua italiana. Diamo un'idea adesso, vediamo un po' com'era la conoscenza della lingua italiana. Forse ce la faccio. Nel 1842 l'11% conosce l'italiano, il 4% sa l'inglese. Passano 50 anni, l'italiano praticamente resta conosciuto da 11, arriva a 13%. Perché? Perché è rimasto lingua dell'amministrazione e della cultura. Invece l'inglese, se guardate nello stesso periodo, passa dal 4 all'8 al 22%, perché era diventato lingua utile, anzi obbligatoria per il lavoro, presso le forze armate, presso il servizio governativo e anche e soprattutto anche per l'emigrazione, perché questo era il periodo dell'emigrazione e naturalmente chi sapeva parlare l'inglese era preferito per andare negli Stati Uniti, nella stessa Inghilterra e in Australia, dove è andata la maggioranza. I censimenti, adesso com'è la situazione dell'italiano adesso a Malta? Beh, la situazione non è male, però osservate un po', 95, 100%, 324.000, al di sopra di 11 anni, parlano maltese il 97%, 97,9% e poi scende all'87,6%. C'è un nuovo censimento del 2021, però non è stato ancora pubblicato. Sono sicuro che qui anche scende l'uso del maltese, ma sapete perché? Perché sono tanti quelli nati all'estero che non sanno né il maltese nemmeno l'inglese. E allora poi anche l'inglese. Come mai l'inglese del 46 è lingua obbligatoria nelle scuole e non arriva al 100%? 75% nel 95, 87%, 88% diciamo nel 2005 e scende un po' anche a causa di questi stranieri. Pensate un po' questi filippini soprattutto, no? Cosa possono sapere del maltese o dell'inglese. E l'italiano passa dal 36% nel 95 al 56,7%, e questo per effetto della televisione che ne ha fatto una lingua utile.
non si studiava per la bella letteratura della lingua italiana o per ascoltare le opere liriche come una volta, no, questa volta c'era la TV, una cosa viva, una cosa di tutti i giorni, una cosa che arrivava nelle case proprio dalla mattina alla sera. Dunque l'italiano è diventato utile ed è conosciuto una leggera flessione al 53% nel 2011. L'italiano oggi, cos'è l'Italia per Malta prima di tutto? Perché ci deve essere una base, no? per la lingua. L'importazione. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea da cui importiamo. Come vedete, il secondo paese UE proprio non c'è confronto. Noi compriamo tanta della vostra roba. Poi, ovviamente, poi l'esportazione, sì, esportiamo un po', però aspettiamo di più verso la Germania. Turismo. L'Italia è la prima destinazione, secondo il Regno Unito. Turismo da fuori a Malta. Gli italiani sono praticamente la metà degli inglesi, ma gli inglesi ovviamente hanno una tradizione molto, molto più lunga. Studenti italiani adesso nelle scuole maltesi, ci sono tante famiglie a Malta. Abbiamo, secondo Sandro Caruana, che tu conosci, abbiamo 1 migliaio di studenti nelle scuole maltesi. Poi italiani nelle scuole estive d'inglese abbiamo quasi 5.000 all'anno. I trasporti, via mare, con Pozzallo Catamarano abbiamo il traghetto fa 2 volte 1 ora e 45 minuti soltanto, Catania 1 al giorno in quasi 5 ore. L'Air Malta vola a Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Fiumicino, Ryanair addirittura 21 aeroporti italiani. E ieri sono venuto fino a Treviso in aereo e era gremito, praticamente pieno. Bari, Bologna, Cagliari, Lamezia, Bergamo, Malpensa, Trapani, Ciampino, Pisa, Pescara, Perugia, Parma, Napoli, Trieste, Torino, Treviso. Collegamenti e la Ryanair ovviamente non ci va se non c'è traffico. Poi cos'è la lingua italiana a Malta? E con questo concludo praticamente la lingua del passato. La lingua italiana a Malta è la lingua del passato. Era dell'amministrazione, della cultura, dell'opera lirica, era diventata dal 57 a oggi la lingua della televisione, per spettatori adulti però l'audience è ancora al 20% prima serata. Per la generazione tablet zero, non guardano nemmeno la televisione, non solo la televisione italiana non guardano, ma nessun altro tipo di televisione. A scuola, la scuola secondaria italiano regge, l'esame statale, massimo 3.800 studenti, è la terza lingua, ovviamente l'inglese e il maltese sono obbligatori, si passa dal 3.300 fino a oggi, dimezzato 1.630, però resta ancora la più forte. Alla media superiore un crollo totale. Prima avevano 463, adesso 130, quest'anno sono appena 60. All'università, ecco, nel 2005 avevamo 70 iscritti al primo anno, 2010 42, poi 10, poi 14, l'anno scorso 8, quest'anno abbiamo attirato soltanto 6 studenti per il corso triennale in italiano. L'Istituto Italiano di Cultura usa sempre più l'inglese. Una volta che andava all'Istituto Italiano o all'ambasciata doveva parlare italiano. Perché? Perché il personale non sapeva l'inglese. Adesso però tutti sanno l'inglese e i maltesi lo trovano ovviamente molto comodo parlare in inglese, anche nell'ambasciata italiana. E quindi vediamo l'Istituto Italiano che ci augura Merry Christmas, Happy New Year, eccetera. E questo a me, che ho cercato di difendere l'italiano da 40 anni, insomma, questa carriera che ho scelto, questo mi fa un po' male, devo dire. Il lessico per quanto riguarda la lingua, le parole arabe sono il 32%, 22% nel concise, che ovviamente è più sincronico. Il siciliano e l'italiano passano dal 48% dello
dovrebbe essere capita. Molti lo capiscono, molti non lo studiano anche perché dicono di capirlo. Dunque, abbiamo qui un'arma a doppia taglia, vero? E poi l'inglese, come vedete, però pochissimo, come accezione nel dizionario, ma parlando si fa moltissimo code switching. Dunque, se sentite parlare maltesi, vi confonderete. Qualche parola araba, qualche parola italiana, 2 o 3 parole inglesi, anche frasi intere. Insomma, la convivenza anglo-maltese, oggi è l'inglese la fonte di arricchimento lessicale. Il bilinguismo statale scolastico, internet, cinema, turismo, migrazione, tutto spinge verso l'inglese. Il parlato fra maltesi, commutazione di codice, però poi c'è anche un altro fenomeno abbastanza curioso. L'adattamento alle forme siciliane e italiane delle parole inglesi. Evaluazioni non è una parola italiana, è l'adattamento di evaluation. Platitudini, platitude. Accomodazioni, accommodation, in senso alberghiero però, non in senso legale. Ritirat, retired, in pensione. Retaliazioni, retaliation, reazione violenta nel calcio per esempio. Relatata, related. Beh, dal punto di vista della traduzione questi sarebbero tutti errori ovviamente, no? Però sono errori comodi, utili e si fanno, perché ormai una volta la lingua la facevano gli scrittori, no? Ormai la fanno i giornalisti, e i giornalisti sono frettolosi e non hanno tempo di prendere le cose con calma. Strumentali, instrumental, poi una brutta parola oggigiorno, però molto indicativa, e si parla tanto del femicide in inglese, del femminicidio in Italia, la parola maltese è femmicidio. Se fosse di derivazione italiana sarebbe stata femminicidio. Invece il fatto che è femmicidio significa che è di origine un adattamento di una parola inglese. Poi abbiamo anche qualche altra novità, insomma, spell per una cosa che in italiano non esiste, che è la pronuncia o la scrittura lettera per lettera, cioè lo spelling. Lo spelling per noi abbiamo adottato anche italianamente spelluto, per una parola spelluta bene o spelluta male. Ve lo raccomando. Grazie. Grazie professor Bringat per questo quadro interessantissimo, soprattutto in quest'ultima parte sulle interferenze linguistiche che tocca un punto importante per i mutamenti linguistici. Io ti ringrazio molto e chiedo adesso se magari la dottoressa Sgubin vuole venire qui per lavorare con le slide. Allora, mi fa molto piacere oggi ospitare a questo convegno la collega e amica, dottoressa Raffaella Sgubin, che è la direttrice del servizio ricerca, musei e archivi storici dell'ERPAC, cioè l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Non è una linguista, ma io proprio per questo ho voluto sentire la voce di Raffaella Sgubin su un tema molto interessante, di cui anch'io in parte per aspetti linguistici mi sono occupata, ed è il tema della moda italiana come volano per la cultura italiana nel mondo. La moda italiana ritornerà più volte dopo, ne parlerò anch'io da un punto di vista linguistico. La moda italiana è un'eccellenza italiana ed è un'eccellenza nel mondo. Raffaella Sgubin ha organizzato una serie di mostre a Gorizia, dove lei ha la sua sede, e ne ricordo alcune. Nel 2004 ha organizzato una mostra Roberto Cappucci, creatività oltre i confini della moda. Nel 2006, e cito soltanto quelle legate a questo ambito, nel 2006 Caleidoscopio Missoni, nel 2009 l'Atelier degli Oscar, i costumi della Sartoria Tirelli per il grande cinema, e infine
pochi anni fa, nel 2018, l'Atelier dei Fiori, gli abiti di Roberto Capucci incontrano le immagini di Massimo Gardone. So, l'ho saputo proprio ieri, che sta lavorando a una nuova mostra che verrà inaugurata il 21 marzo sul tema Italia 50, moda e design, nascita di uno stile. Siamo curiosi di vedere questa nuova mostra organizzata da Raffaella Sgubin e le cedo molto volentieri la parola a Gorizia. Sì, ringrazio. A Gorizia appunto abbiamo un museo raro in Italia, un museo dedicato proprio alla moda e alle arti applicate, ed è appunto in questo ambito che stiamo lavorando a questa mostra Italia 50. C'è con me in sala il mio co-curatore, che è Enrico Minio Capucci, direttore della Fondazione Roberto Capucci. La mostra però diciamo sarà dedicata, noi siamo i curatori della sezione moda, ma appunto c'è una parte dedicata al design che sarà curata da Carla Cerutti. Io diciamo ho colto proprio il destro di questo invito per declinare un po' questa presentazione in modo da legarla proprio al tema a cui sto lavorando, che mi è sembrato diciamo molto interessante e, come dire, se vedete ho un po' invertito il tema che mi è stato assegnato, quindi la moda italiana come volano per la cultura italiana nel mondo, ma anche la cultura italiana come volano per la moda italiana nel mondo. E il caso di cui voglio parlare è uno snodo fondamentale per la storia del costume, però questo è alla base proprio di tutto anche il successivo successo del Made in Italy. Appunto Giovanni Battista Giorgini e la nascita della moda italiana. La storia del costume è giovane come scienza, però ha le sue date cardine e i suoi personaggi fondamentali. Quindi diciamo un po', secondo me, nella storia del costume il 1492 è in realtà il 1951 e adesso vedremo perché e vedremo chi è appunto questo personaggio. Però dobbiamo partire dagli antefatti, perché gli antefatti sono importanti. Dal 600 in poi è la Francia che gode di un primato incontrastato nel campo della moda, questo diciamo è fuori discussione, e anche dopo la seconda guerra mondiale la Francia riprende in mano lo scettro della moda, quindi dopo la cesura della guerra. E la clientela importante a livello mondiale e soprattutto diciamo la clientela americana, quella più benestante, che 2 volte all'anno si reca a Parigi per aggiornarsi, ma diciamo anche per effettuare i propri ordini per i department store. E l'Italia, qual è la situazione dell'Italia? Beh, bisogna dire che nel secondo dopoguerra la maggior parte dei creatori effettivamente per compiacere la propria clientela copia le proposte francesi. Ci sono però anche dei creatori che invece insomma, portano avanti un discorso originale. Concorrere con la Francia però insomma sembra impossibile, proprio sembra impossibile rimontare questo svantaggio competitivo che risale al 600. Ecco, sembra impossibile, però diciamo ci vuole un'idea geniale e ci vuole un personaggio fuori dal comune. E il personaggio fuori dal comune è Giovanni Battista Giorgini. Io l'ho definito businessman e visionario. Non è quindi diciamo il padre della moda italiana non è un creatore di moda, ma è un uomo d'affari. È un uomo d'affari che è toscano, che ha diciamo che commercia artigianato artistico, conosce quindi molto bene le produzioni italiane di eccellenza,
e conosce molto bene il mercato americano perché ci lavora e diciamo conosce quindi anche un po' come dire le debolezze insomma, culturali dell'America, le cose che possono fare colpo, e, insomma conosce la psicologia dei suoi interlocutori e lancia così la sua sfida. E l'idea qual è? L'idea è quella di convincere le case di moda italiane, che però, diciamo, a differenza di quelle francesi, che sono tutte ubicate a Parigi, quindi facilitano la logistica per la clientela americana, quelle italiane invece sono ubicate parte a Roma, parte a Milano, parte a Torino, e quindi diciamo questo è complicato per aprirsi al mercato americano perché i compratori quando si muovono non possono spostarsi da una città all'altra per visitare i singoli saloni che organizzavano le sfilate nelle proprie sale, quindi come se fossero dei salotti. Quindi l'idea è quella di convincere le case di moda italiane a rinunciare alle proprie sfilate individuali e creare a favore di una passerella comune. E naturalmente la località che lui individua è Firenze, perché è la città in cui opera, però come dire, è una città che gli offre anche tutta una serie, diciamo, di opportunità dal punto di vista proprio della narrazione che lui intende creare. Qual è l'idea? L'altra idea è quella di intercettare con la passerella comune i buyer americani in occasione dei loro soggiorni in Europa e proporre un prodotto che è bello, ben fatto ed è anche competitivo, perché la moda francese è anche molto cara. E un'altra, diciamo, delle idee strategiche è quella di presentare insieme all'alta moda anche la moda boutique, che è quella prodotta in, diciamo, non in pezzi unici, ma piccole serie, gli artigianali, ma più facilmente replicabili, e gli accessori. Però diciamo qual è il problema? Diciamo che l'immagine internazionale dell'Italia in quel preciso momento storico è offuscata dal ricordo recente dell'adesione alla dittatura e l'immagine internazionale della criminalità italiana sia in Italia che all'estero. Inoltre c'è anche un altro problema di immagine che il cinema neorealista aveva prodotto naturalmente capolavori assoluti, però aveva veicolato un'immagine dell'Italia che era un'Italia stracciona, un'Italia misera, quindi ecco diciamo che dal punto di vista del glamour dell'immagine la partita non era proprio semplice. E come competere poi con la gloriosa tradizione francese? E insomma, anche perché i francesi poi erano molto abili dal punto di vista della narrazione, appunto parliamo di grandeur, eccetera. Ma allora che cosa si può fare? Beh, allora i francesi si vantano della tradizione che risale al 600, ma allora Giorgini cosa fa? Ma riporta indietro l'orologio della storia e lo riporta al Rinascimento italiano. E il Rinascimento italiano è un mito potentissimo che si basa internazionalmente innanzitutto su almeno 2 secoli di Grand Tour, sulle esposizioni universali e quindi su una fascinazione che ha colpito soprattutto poi gli americani, e sono molti in questo periodo e anche diciamo nei decenni precedenti i magnati americani che avevano orientato sul Rinascimento italiano le proprie collezioni, ma anche proprio l'arredo delle proprie dimore. E adesso così lo dico un po' scherzosamente, ma manda velatamente a dire ai francesi che in fin dei conti quello che sanno in fatto di raffinatezza e di civiltà lo devono a un'italiana, alla regina di Francia, Caterina de' Medici. Ecco, e quindi insomma sul Rinascimento italiano si gioca tutta una coerente partita, molto abile, molto ben condotta.
E non a caso, quando con diciamo, infinite difficoltà riesce in questo progetto di attirare le principali case di moda italiane, quelle che non copiavano i francesi, e quindi qui sono Emilio Schubert, le sorelle Fontana, Simonetta, Fabiani, insomma tutte le case di moda più importanti, aderiscono a questo invito. La prima sfilata si fa a casa sua, e l'invito è, diciamo, vedete, non c'è niente di casuale, è proprio un ritratto famosissimo, opera di Raffaello, stampigliato sull'invito. Ecco, quindi diciamo quello che si proprio vuole veicolare è l'immagine dell'Italia tramite il suo patrimonio culturale. Ecco perché dico che il tema si può ribaltare, perché come dire, tutta questa potenza del patrimonio culturale italiano viene utilizzato proprio per pubblicizzare il prodotto moda che è effettivamente di qualità, però ha bisogno di tutta una narrazione e qui, diciamo, la materia prima assolutamente non manca. I creatori di moda sono assolutamente, diciamo, diffidati dal portare, diciamo, modelli ispirati alla Francia, quindi assolutamente no, ma anche al ballo finale che conclude queste prime sfilate, sono una 3 giorni, che va dal 12 al 14 febbraio del 1951, anche le signore sono invitate a indossare abiti di pura ispirazione italiana. E, diciamo, e questo fa sì che ci sia, diciamo, un grande affare anche a farsi fare degli abiti apposta, magari ispirandosi proprio alla grande pittura rinascimentale, ispirandosi all'arte. Ecco, quindi il connubio moda, arte, cultura è, diciamo, molto stretto. E nel giro di poco tempo poi le sfilate non si terranno più a casa di Giovanni Battista Giorgini, bensì a Palazzo Pitti, nella fastosissima Sala Bianca che qui vediamo in un'immagine. Ma diciamo, a livello di presentazione c'è un altro palazzo che viene utilizzato che è Palazzo Strozzi. Ecco, quindi vi dovete proprio, come dire, immaginare proprio questo uso di tutte queste tessere, insomma veramente vengono calati tutti gli assi. Quindi Palazzo Pitti, Palazzo Strozzi, poi c'è tutta anche una mondanità che gira intorno a questi eventi, a queste sfilate fiorentine, con rievocazioni storiche. Ad esempio viene fatta la rievocazione storica di un matrimonio dei Medici Gonzaga, con i personaggi interpretati da, come dire, veri nobili fiorentini, e quindi vedremo che anche il blasone ha un ruolo importante a livello di questo eccezionale storytelling che Giorgini mette in atto veramente, come dire, prima che di heritage e di storytelling si parlasse fino allo sfinimento, lui lo pratica tutto ciò con grande successo, con grande abilità. Ecco, la scenografia ideale costituita da Firenze, però anche dell'immagine dell'Italia che si promuove, è anche invece molto presente Roma, però ad un'altra altezza storica, soprattutto diciamo l'antichità, Roma antica. Ecco, diciamo che gli asset, quelli che vengono utilizzati, sono soprattutto la Firenze del Rinascimento e Roma antica. E poi, diciamo, su Roma ci sarebbe da aprire anche tutto un altro discorso legato al cinema, da Hollywood sul Tevere, però diciamo noi adesso ci teniamo più strettamente a Giorgini. E dicevamo, in questa sua narrazione anche il blasone dei diversi personaggi viene utilizzato assolutamente allo stesso livello del patrimonio storico. Quindi diciamo come fosse una cupola del Brunelleschi, anche
il titolo, il blasone antico di diversi personaggi. Adesso in questa foto c'è il marchese Emilio Pucci, che insomma è stato un creatore di moda famosissimo, e la Maison esiste tuttora. E appunto, ma non è stato soltanto lui, però appunto in questa fascinazione hanno il loro ruolo questi creatori di moda. Diversi sono nobili loro stessi, ci sono principesse, duchesse, insomma un vasto parterre. Ma saranno utilizzate proprio anche delle modelle di nobili natali per una crociera, la cosiddetta crociera della moda, sempre negli anni 50. Sul transatlantico Cristoforo Colombo verranno imbarcate 8 modelle, appunto anche queste nobilissime, come già dicevo, ciascuna in rappresentanza di un creatore di moda. Ecco, diciamo, tutto questo cosa serve? Serve appunto a veicolare un messaggio di tradizione, di eleganza, di stile, di raffinatezza, che trova le sue fondamenta in un passato che è un passato leggendario e spendibilissimo, proprio su un mercato internazionale. Quello che si vuole anche dichiarare è la tradizione ininterrotta di eccellenza artigiana dal 400 in poi, perché non basta dare l'idea che c'è uno stile ininterrotto, ma anche questa, diciamo, competenza nel saper fare. Allora, su questo poi si è a lungo discusso. È vero, non è vero, questa tradizione artigiana ininterrotta dal 400, c'è stata una cesura o no nel 600? Allora, questo tutto sommato è poco rilevante. È poco rilevante perché come c'è un'espressione friulana che secondo me contiene l'essenza dello storytelling. Se non le vere, le ben contate. Ecco, e la narrazione di Giovanni Battista Giorgini è assolutamente ineccepibile. E da questo punto di vista, poi, come dire, la verità storica effettiva dell'assunto ha un'importanza relativa. Comunque, per inciso, diciamo, è vero che quando Giovanni Battista Giorgini gioca la sua partita, effettivamente può contare su delle competenze artigiane diffuse e competitive che sono assolutamente indiscutibili. Quindi sulla continuità si potrà discutere, però sul tessuto di queste competenze presenti quando lui ha lanciato la sua coraggiosissima scommessa, ecco, questo è assolutamente indiscutibile. E è stato proprio Giorgini quindi a vincere tutta una serie di partite, innanzitutto convincere gli individualisti, perché gli artisti, creatori di moda sono individualisti per definizione, li convince a stare insieme e viene creata questa promozione eccezionale che è un grande successo. Si parte da 6 buyer e poi diventano 300 nel giro di pochissimo tempo. Nell'immagine che vediamo qui è un'immagine di Giovanni Battista Giorgini a Londra con una serie di modelle. Saranno fatte anche tutta una serie di promozioni all'estero, come dicevo, questo transatlantico della moda negli Stati Uniti, ma poi anche nell'America Latina. E quindi diciamo questa è una scommessa vincente
Mi viene però anche da dire che chi di storia ferisce, poi di storia perisce, perché purtroppo questa esperienza fiorentina dura diversi anni, però poi l'individualismo di varie altre città che ritenevano di avere credenziali uguali o maggiori rispetto a Firenze per diventare, in un certo senso, capitale morale della moda italiana, questo individualismo che probabilmente discende proprio da questa tradizione sia delle città-stato medievali e poi delle varie signorie. Ecco, appunto, proprio questo periodo storico che era stato la fortuna della narrazione, ecco, forse, insomma, questa eredità però poi proietta un'ombra negativa, per cui, diciamo, alla fin fine questa esperienza non è che viene dispersa, ma trova altre sedi, appunto, da un lato Roma, dall'altro Milano, però ecco, ci tenevo a raccontare qualcosa di questa esperienza irripetibile e anche di quest'uomo geniale a cui sicuramente il sistema moda italiano deve tantissimo, se non tutto. Ringrazio la dottoressa Sbubin per questo bellissimo quadro sulla moda e appunto sull'anticipazione di queste tecniche di comunicazione che Giorgini aveva sapientemente utilizzato. E quindi grazie per questo tuo intervento su questo tema nuovo per noi. Abbiamo un coffee break che ci attende qui al bar. Però vorrei lasciare lo spazio a una discussione, se ci sono domande da parte del pubblico, se c'è qualche curiosità, anche dai colleghi che sono collegati online. Vedo che c'è Maria Patrizia Bologna, vedo che c'è Davide Astori, se ci sono curiosità. Prego, professor Vedoelli. Vorrei innanzitutto ringraziare la collega e il collega che hanno parlato, avendo davvero delle prospettive di grande interesse. Sulla questione della moda, noi diciamo ormai, con una frase che diventa uno stereotipo, la lingua italiana è la lingua del gusto e del buon gusto. Nel senso che si mangia bene e si vive un'esperienza estetica anche mangiando una zuppa o qualche risata. La cucina italiana era una cucina etnica, oggi è diventata un paradigma, e così penso che sia avvenuto nella moda. Quando andiamo a Firenze con mia moglie a fare qualche passeggiata, è chiaro che la nostra meta è via Tornabuoni, Palazzo Strozzi con le sue mostre, e poi all'ultimo piano c'è l'Istituto di Studi sul Rinascimento, che a mio avviso è meraviglioso. Ma le vetrine di via Tornabuoni sono musei. Max Mara, i suoi manichini sono appoggiati su capitelli bianchi, con la purezza del capitello classico. Cucinelli, prima della pandemia, esponeva i maglioncini e altre cose su pianali dove c'erano torte, pani, come dire, queste sono cose naturali. Oggi espone queste cose in mezzo a libri, scritti da lui con i suoi testi. Allora, c'è un gioco di narrazione in cui i classici meccanismi metodimici, congedi metodici metaforici sono tranquillamente applicati a raccontare, andare, diciamo, nel filone che lei ci ha esposto. E ancora oggi mi sembra un tratto forte dell'identità della moda italiana. Sulla bellissima relazione di Brincat, a me non dispiace, appunto, come ha detto, Spenuto. Nel senso, può diventare addirittura il pretesto dell'analisi comparativa, contrastiva di tipo morfologico. Cioè, anche qui, se è un uso condiviso, sistematico, non è più l'errore del singolo, lo sbaglio, accettatissimo. Allora diventa una risorsa rispetto alla quale occorre dare gli strumenti di tipo metalinguistico. E questo diventa il compito della scuola. Tale per cui tu sai metterti di fronte al Selluto. Io lo presento un po' come una rivincita, insomma, dell'italiano. Esattamente su questo.
Perché è una domanda che vi pongo, perché dal punto di vista quantitativo, l'italiano nel mondo, dopo la crisi degli anni 2008-2009, crisi economica, è in calo drammatico. Ed è in calo drammatico in tutti i paesi in cui è presente la nostra migrazione storica. E la cosa mi colpisce. Salvo in Africa, ma sono numeri veramente secondari, e in Estremo Oriente, in tutti gli altri luoghi del mondo, negli ultimi anni si chiudono dipartimenti, si chiudono cattedre, si chiudono scuole, si chiudono corsi, diminuiscono gli studenti. Cioè io penso che ci sia una perdita di attrazione più sociale o sociosimbolica che storico-linguistico e intellettuale. Ed è una contraddizione, perché tu hai da un lato una lingua sentita come affabile, e questo è il motivo per cui nel mondo la lingua italiana è, dopo l'inglese, la più visibile e quella che più dà luogo a neoformazioni, agli pseudo-X. Però dal punto di vista poi della resa in termini formativi c'è un calo drammatico. Allora, mi date una risposta a questa contraddizione? Ma io la vedo come una questione anche di numeri. Per esempio, va bene, hai detto che l'italiano è una lingua affabile, però affabile a chi? Saranno proprio specialmente, non so, penso ai giapponesi per esempio, no? Ai giapponesi mi sembra, almeno come impressione, che interessi soprattutto a quelli che amano l'opera lirica. Cioè è sempre legata a un concetto fruibile da pochi. Sai, non sono del tutto d'accordo. Camminando per Tokyo, qualche anno fa, prima della pandemia, vedo un ristorante giapponese, insegna barbiere belva in italiano. Cioè, hai veramente questa capacità della nostra lingua di dar luogo a forme più varie di presenza, però fondare appunto tutto sulla tradizione di cultura intellettuale. No? Per esempio, io ho visto, no, in un bar, no, un cartellino, baristas wanted. Allora, però vedi che sono casi isolati. Io ho tentato un'altra ipotesi, un secondo, interpretativa. Io ho l'impressione che i paesi in cui si creino molti italianismi siano quei paesi, però insomma, non posso, devo studiarlo di più, ti chiedo scusa, è un'ipotesi che lancio. Sono paesi in cui, ad esempio, l'insegnamento del latino sia ancora previsto nelle scuole che formano le classi dirigenti. Può essere il caso del Nord America, può essere il caso della Germania, certo poi si intrecciano altre vie di migrazione quotabile. Però la mia impressione è che chi è che crea uno pseudo-italianismo? Chi sa farlo? Chi lo sa fare? Chi ha fatto gli studi? Allora, quella è la musica che feci vedere l'anno scorso di un negozio di scarpe in Germania, Scarpe Diem. Cioè, come dire, la metafora... C'è il dilottimo. Vedete, è la metafora, giustamente. Possiamo pensare che tutti creino del tutto, non è così. C'è un gruppo dirigente che secondo me ha studiato anche latino, che in qualche modo ha gli strumenti per creare lì. Se rivolge all'italiano, allora io la chiamo lingua affabile da questo punto di vista. Poi si diffonde, però c'è sempre un ceto dirigente che è capace di fare questo. Allora, buonasera, inizia la seconda sessione del convegno con 3 relatori, ai quali fin da ora raccomando il rispetto dei tempi per recuperare il tempo non perduto, perché abbiamo ascoltato relazioni di grande suggestione, relazioni che ci hanno aperto scenari e orizzonti, e sono certo che anche Carmela Perta, Delfina Licata e Nicola Pisano ci sapranno proporre stimoli per aprirci al plurilinguismo minoritario e internazionale. La prima relazione ci viene proposta da Carmela Perta, che è docente all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara Chieti, che si occuperà di una varietà molto interessante, il franco-provenzale praticato in Puglia a Faeto e a Celle San Vito, 2 piccole località
che hanno conosciuto una migrazione nel XV secolo dal nord verso sud, è una parlata di grande interesse, inversamente proporzionale alle dimensioni veramente minoritarie. Oggi il sindaco distingueva tra le minoranze numericamente forti come il friulano e altre minoranze apparentemente marginali, ma per noi di interesse non minore. Non mi dilungo nella presentazione di Carmela Perta, che ha già affrontato diversi temi legati alla coesistenza e al contatto di idiomi minoritari con le varietà romanze limitrofe, estraendo anche generalizzazioni importanti, che ha proposto tutta una serie di pubblicazioni che fanno onore al suo impegno, alla sua testimonianza di linguista non solo da tavolino ma anche sul campo. E quindi le cedo subito la parola per questo intervento che affronterà il faetano. Grazie professore Orioles, un grazie ovviamente per l'invito, a Raffaele Bombi e a tutti dell'organizzazione. Non mi dilungo oltre e ringrazio il professore per la presentazione e partirei subito con la mia relazione. Ecco, lo Pesani noti sunt agli anni morentarse, un'indagine sui faetani all'estero, l'ho letto io appunto perché è un estratto da un discorso di un faetano, ossia i paesani nostri sono andati molto lontano e questa si propone appunto come un'indagine preliminare sulla presenza dei faetani appunto all'estero. E dal titolo naturalmente risulta chiaro che l'oggetto di ricerca consiste quindi nell'analisi di aspetti, di dinamiche ed esiti scaturiti da processi migratori che vengono appunto analizzati sulla base delle vicende, come ha detto il professore, migratorie di un gruppo minoritario di antico insediamento parlante faetano, varietà di franco-provenzale della Puglia, che in analogia a numerose isole linguistiche in territorio italiano risulta essere minacciato. Naturalmente la cornice a cui io farò riferimento sarà una cornice di analisi dei processi migratori da un punto di vista secondo un approccio sicuramente interdisciplinare che vede praticamente sia l'antropologia che la sociologia, la geografia e le scienze economiche come Massimo Vedovelli ci ha detto prima e dall'altra parte la linguistica e la sociolinguistica. Naturalmente diversi sono le etichette che sono state di volta in volta adottate per descrivere questo filone di studi. In questa sede io utilizzerò l'etichetta di sociolinguistica della migrazione perché voglio proprio porre l'accento ed enfatizzare il ruolo che i fattori extralinguistici hanno in questi contesti appunto migratori e mi soffermerò appunto su questo. Alcune linee della sociolinguistica della migrazione a cui farò riferimento sono rappresentati appunto dal vissuto migratorio e quindi tutte le implicazioni che scaturiscono da esso, la generazione migratoria, l'ondata migratoria in cui sia l'individuo che gruppi di individui, quindi vedremo in cosa consiste questa differenza in termini di faetano, le caratteristiche di quelli che sono i contesti di partenza e a questi parametri si vanno ad aggiungere altri parametri quali i repertori linguistici, sempre di partenza che di arrivo, le competenze linguistiche e soprattutto, qui sottolineo perché è questo di cui mi occuperò, gli atteggiamenti da parte di questi nei confronti della lingua e della cultura di partenza e al tempo stesso andremo a vedere anche il senso di autocoscienza minoritaria identitaria dei parlanti, in questo caso faetano, all'estero. Qui farò riferimento in questa sede soprattutto alla prima generazione, ossia praticamente
quella generazione formata da individui che in diversi periodi storici e diverse ondate si sono spostati dal proprio luogo di origine verso un altro paese e difatti sicuramente concordando con Turchetta, cioè, sono sicura che una storia linguistica della migrazione, cito appunto Turchetta, della migrazione italiana è tracciabile e plausibile solo per la prima generazione migrata, ovvero soltanto per coloro che effettivamente hanno rappresentato il punto di unione, e sottolineo, tra due realtà linguistiche e culturali, a cui aggiungo naturalmente identitarie, e la citazione poi continua. E quindi ovviamente in linea con Turchetta considero alla fine anche un altro tipo di generazione, che è la generazione zero praticamente, che è formata rispetto al paese di origine, che è formata appunto da individui che si sono spostati nel paese di arrivo, che si sono appunto scolarizzati nel paese di arrivo e che sono socialmente integrati appunto in questo. E naturalmente escludo etichette quali seconda generazione, terza o quarta generazione. Applicherò appunto questa cornice teorica a un gruppo minoritario, come dicevo prima, appunto, a cui potremmo riferirci come gruppo parlante una lingua ereditaria. Etichetta sicuramente molto utilizzata, ma che sinceramente è adeguata, più che adeguata, dal momento che il termine heritage mette in evidenza proprio l'appartenenza, l'accento sull'appartenenza, il legame ad un oggetto, quindi il legame ad una lingua, ad una cultura, ad una identità, e il legame a quelle che sono le radici e a quelle che è appunto la sua trasmissione. Altro aspetto fondamentale sono appunto i parlanti una lingua ereditaria. Perché i parlanti una lingua ereditaria? Perché al di là di quelle che sono le reali competenze della lingua stessa e delle modalità di acquisizione, i parlanti una lingua ereditaria, includendo sia quelli di prima generazione che le generazioni zero, sono quei parlanti che hanno appunto questi legami senza dubbio affettivi, questo sistema di valori, questi sentimenti che li lega ad una cultura ed una identità. E questi, come ho detto più volte, rappresentano appunto il nucleo fondamentale del mio intervento. Quindi anche in questo caso mi focalizzerò su quella che è la proiezione simbolica percepita dai parlanti e senza dubbio anche in questo caso cito Turchetta, ossia che l'effettiva competenza linguistica dei parlanti una lingua migrata non viene a riflettersi sulla proiezione simbolica che la lingua stessa può avere nella valutazione dei suoi parlanti. Quindi al centro di questa prospettiva vi è un legame affettivo, etnico, culturale e ideologico con quella che è la lingua, a prescindere dalla vera, reale competenza linguistica. Adesso andiamo appunto a dare uno sguardo al gruppo parlante franco-provenzale di cui appunto mi occuperò. E in Italia i dialetti franco-provenzali, non so se qui si riesce a vedere, allora sono in rosa. I dialetti franco-provenzali sono diffusi in Valle d'Aosta, in sei valli del Piemonte, in due paesini della Puglia. Questi, pur rappresentando tratti comuni, strutturalmente ogni varietà si differenzia dalle altre al punto che non esiste un'identità etnico-linguistica comune tra le comunità stesse. Inoltre queste varietà differiscono tra loro in termini di vitalità sociolinguistica. Come ho detto più volte, ci concentreremo su una delle due comunità della Puglia, Faeto, dove i parlanti appunto parlano faetano. Faeto rappresenta praticamente il comune più alto della regione Puglia,
866 metri sul livello del mare ed è considerato appunto per questo il tetto della Puglia, con i suoi soli, attenzione, 606 abitanti, questo secondo il censimento del 2021. Ora, Afeito e Celle, che è l'altro comune parlante appunto sempre una varietà di franco-provenzale, la coscienza delle proprie origini e della propria identità linguistica si perde tra leggenda e ipotesi, al punto che faetani, ma anche cellesi, in larga parte si autodefiniscono provenzali piuttosto che appunto parlanti franco-provenzali. Senza dubbio, solo un piccolo accenno, questa confusione è legata alla questione dell'origine dei due paesi, cioè se questa fosse dovuta alla presenza degli angioini oppure ai valdesi, ipotesi più accreditata. Vorrei fare un piccolissimo e brevissimo accenno a quella che è la vitalità odierna del franco-provenzale, a parte appunto l'indagine che rappresenta il punto focale delle indagini sulle varietà di franco-provenzali. Vorrei fare riferimento molto brevemente a un'indagine che ho condotto, è stata una delle prime indagini che ho condotto all'inizio degli anni 2000 appunto sulla varietà faetana. Ci basti pensare, questa indagine era volta a determinare il grado di diffusione del faetano stesso all'interno della popolazione e sulla base della autodichiarazione dei parlanti il 92% dei parlanti appartenenti a tutte le classi di età si dichiaravano parenti attivi di faetano e questo naturalmente ci dà in qualche modo l'idea di quella che può essere stata la vitalità del periodo storico a cui farò riferimento proprio adesso. Quindi il 92% agli inizi degli anni 2000 si dichiarava appunto parlante faetano e solo l'8% tra i parlanti più giovani naturalmente diceva di conoscere il faetano solo passivamente. Ora andiamo a vedere più da vicino ciò che ci interessa, ossia così come Celle San Vito, anche Faeto è stato lo scenario di una profonda immigrazione verso il nord Italia, da una parte, ma anche verso l'Europa e l'America. Si è passati da 3.379 abitanti nel 1861 fino ad arrivare ad un picco nel 1911 in cui si registrano 4.569 residenti, che decresce fino al censimento, come dicevo prima, del 2021, secondo cui a Faeto ci sono 606 residenti. Quindi risulta chiaro da questo grafico che i grandi episodi migratori che ebbero luogo tra la fine dell'Ottocento e gli anni 70 del Novecento hanno causato una profonda contrazione appunto della popolazione. L'immigrazione naturalmente era dovuta alla scarsità di risorse economiche. Infatti l'economia era, ma è tutt'oggi, basata sull'agricoltura. Infatti nel censimento del 1861 il 90% della popolazione si definiva appunto agricoltore. La forte decrescita si è avuta tra il 1951 e il 1971. Nel 1961 si registra il 27,9% in meno di popolazione e nel 1971 addirittura il 40,4% in meno. Durante il periodo di massima immigrazione, i faetani vennero aiutati ma anche guidati dall'esercito della salvezza. Insomma, i faetani, le mie fonti, come ho dimenticato di dire, le mie fonti primariamente sono parenti di faetani emigrati appunto all'estero. I faetani che cosa facevano? Avevano una sorta di riunioni con l'esercito della salvezza che guidava le ondate, queste ondate appunto migratorie. E l'esercito della salvezza li guidò verso la Svizzera per poter trovare appunto una collocazione verso l'estero.
Quindi, oltre all'America, che era la meta principale dei faetani, venne prospettata loro l'ipotesi svizzera. Questa fu accolta positivamente, dando vita a un vero e proprio esodo verso tale paese. Allora, qui potete vedere da questa cartina, quelli che sono le tre zone della Svizzera che ci interessano. Mi soffermerò sulla zona di Berna, che rappresenta la zona che ha avuto più successo dal momento che insiste la comunità faetana più consistente. Ora, la problematica relativa alla presenza di gruppi minoritari all'estero di antico insediamento non è stata trattata molto. Ricordiamo solo gli studi sull'Italo albanese a Filadelfia e gli studi della NACI proprio sul faetano, svolti questi studi in prospettiva variazionista, in cui si prendeva in considerazione soprattutto la baseline, quindi il faetano parlato a Faeto, per poter, facendo appunto una comparazione secondo un approccio variazionista, per poter vedere quelli che sono stati i tratti soprattutto morfosintattici che hanno avuto un cambiamento. In parole povere, non esistono assolutamente fonti che testimonino la presenza dei faetani in Svizzera. Quindi le fonti che io ho utilizzato sono in primis, come dicevo, i residenti a Faeto con parenti in Svizzera, e poi ho utilizzato l'associazionismo di Berna, dove persiste, come dicevo, la più grande comunità del paese. Secondo tali testimonianze, l'esodo ebbe luogo tra il 1950 e il 1955, quindi all'interno della seconda ondata migratoria, appunto secondo la tripartizione di Vedovelli, caratterizzata dalla compresenza del dialetto, in questo caso del faetano, e dell'italiano, in un rapporto che sinceramente non definirei proprio diglottico, dal momento appunto che il faetano era diffuso in tutti gli strati della popolazione. Naturalmente abbiamo i primi rudimenti di scolarizzazione appunto dell'italiano. Quindi l'interesse da parte mia è rivolto verso la generazione 1 per poi dare uno sguardo sulla generazione appunto 0. Ora, giovani faetani che costituivano la quasi totalità dei migranti di prima generazione, erano tutti giovani faetani, la maggior parte dei quali, anche se non distanti dalla maggiorità, in possesso di competenze agricole in campo agricolo e in parte industriali. Infatti diversi di loro hanno trovato collocazione sia nel mondo dell'agricoltura e una piccola percentuale nell'industria. Il gruppo dei faetani, che era una vera e propria comunità riconosciuta come tale per alcune specificità linguistiche e culturali, che da sempre sono state ostentate appunto a Berna, sono stati oggetto di un processo, di integrazione lungo e lento, ma senza dubbio efficace. Ora, la forte volontà da parte di questo gruppo di faetani di tutelare la propria specificità, che sembrava essere una prerogativa di un nutrito gruppo, è stata tale che, dopo aver conquistato la fiducia delle istituzioni elvetiche, ma anche di quelle pugliesi, in seguito ad un iter di circa 5 anni, alla fine del 1984 è stata fondata l'associazione Il Faggio. L'associazione Il Faggio, appunto, il cui nome evoca Faeto, un paese che si trova attorniato appunto da boschi di faggio, è un'associazione che è appunto, come dicevo, fondata alla fine del 1984, che ha come obiettivi, e lo possiamo vedere nello statuto, è abbastanza piccolo, di conseguenza ve lo dico. Gli obiettivi sono questi: 1. Mantenere viva la cultura e le tradizioni dei paesi di origine. 2. Mantenere l'idioma. 3. Essere punto di riferimento per i giovani emigrati affinché si riconoscano ed assumano l'identità dei padri. E infine,
mantenere viva l'autocoscienza minoritaria e identitaria come elemento veicolare dell'associazione stessa. Quindi un'associazione che, come si può vedere, in questo caso do una presentazione dell'associazione stessa, contava all'inizio ben 80 nuclei familiari di feitani residenti in tutta la Svizzera, quindi che in tempi brevi saranno soci appunto dell'associazione stessa. Il costituirsi come entità autonoma e rispettosa delle istituzioni del paese ospite, grazie in particolare all'allora presidente Leonardo Lanave, ha fatto sì che si ottenessero tutti i riconoscimenti da parte delle istituzioni svizzere, da parte dell'ambasciata e da parte della capitanata. Infatti, i legami con il paese di provenienza, che rappresentano uno degli obiettivi principali dell'associazione, sono sempre rimasti vivi, proprio in virtù del fatto che numerosi parenti sono ancora residenti a Farito. Allora, come dicevo, l'accento è stato posto sulla prima generazione e come possiamo vedere appunto da questa foto, sono tutti coetanei. Questa foto non solo raffigura la prima generazione, ma anche i figli, quindi la generazione 0. E praticamente se il vissuto linguistico e il repertorio di partenza e di arrivo della generazione 1 differisce dalla generazione 0, perché vede appunto un arricchimento delle lingue facenti parte del repertorio stesso, da un punto di vista identitario invece la trasmissione intergenerazionale è stata portata avanti grazie ad un'opera che ha visto il passaggio, dopo i 25 anni, ai giovani da parte della generazione 1 e giovani appartenenti alla generazione 0. Quindi, come vediamo qui, questo è il comunicato stampa, secondo cui i padri fondatori dell'associazione trasmettono praticamente e danno il testimone dell'identità e della cultura feitana appunto ai giovani. Il passaggio del testimone quindi rappresenta un punto centrale nella tutela della propria specificità linguistica e culturale. I giovani appartenenti alla generazione 0, in alcuni casi anche con figli, sono del tutto naturalizzati, quindi nati, scolarizzati, inseriti nel paese appunto ospite, ma che sono cresciuti sempre con questo valore identitario. Quindi l'autoconoscenza minoritaria identitaria rappresenta l'elemento simbolico che va a trascinare la lingua. Quindi potrei dire che da queste note scaturiscono due riflessioni. La prima è relativa proprio alla specificità delle heritage language e l'altra riguarda invece la vitalità stessa del feitano come heritage language. Allora, si parla delle heritage languages in termini di attrition, in termini di decadenza non solo linguistica ma anche sociolinguistica, e da queste poche note è possibile vedere che preferirei parlare delle heritage language in termini di arricchimento non solo linguistico del repertorio, ma anche arricchimento identitario, perché qui abbiamo due identità che giocano insieme nello stesso tempo. Per cui preferisco parlare in questi termini appunto delle heritage languages. Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, ossia il feitano come heritage language è vitale in situazioni di diaspora, dovremmo innanzitutto guardare e considerare quella che è la vitalità sociolinguistica. È l'elemento che assicura l'esistenza e appunto la trasmissione intergenerazionale. Nel caso esaminato, la trasmissione intergenerazionale ha avuto luogo e appunto trasmettendo
alla generazione successiva questo senso minoritario, identitario. Oggi a Berna si contano ben 26 nuclei familiari di faetani, tutti con un profondo senso identitario minoritario e legami con la società e la cultura di origine che sono di tipo affettivo. Quindi questi parlanti sono dominati dal desiderio di mantenere e trasmettere la loro lingua e cultura di origine, ma allo stesso tempo di identificarsi con una nuova società. Quindi a questo punto mi sentirei di dare una risposta positiva a questa domanda, ossia se il fetano è vitale in situazioni di diaspora, fatto che a mio avviso apre la strada ad ulteriori e più approfondite indagini appunto in questa direzione. Grazie per l'attenzione. Bene, veramente emerge da questo intervento la possibilità di comparare le situazioni delle minoranze forti, appunto come il friulano, il sardo, altre, con realtà come queste che dimostrano una inaspettata lealtà linguistica. Ecco un altro concetto che potremmo far valere per piccoli gruppi che finiranno con l'essere persino più rappresentati al di fuori della località di origine di quanto non lo siano appunto nella sede originaria. Catene migratorie, ondate migratorie, molto interessante, lo vedremo nella discussione. È ora il turno di Delfina Ligata. Delfina Ligata è la testimone di una realtà, la Fondazione Migrantes, con sede a Roma, alla quale tutti noi linguisti che ci occupiamo dell'italianità, dei valori dell'italiano nel mondo, diamo un'occhiata attenta verso l'autunno, perché è un po' il nostro osservatorio a cui riduttivamente possiamo dire che aspettiamo che diano i numeri. Quindi questo è un po' molto riduttivo considerarla in questo senso. In realtà è un osservatorio che nel tempo ha ampliato notevolmente la sua prospettiva, estendendo il campo anche a tutto l'insieme culturale, sociale, economico, anche religioso dell'emigrazione. Quindi una miniera di dati, ma anche di interpretazioni. E sotto questo aspetto cedo volentieri la parola, desideroso di saperne qualcosa di più sui numeri, ma anche sui contenuti. Grazie. Grazie professor Orioles, grazie alla professoressa Bombi che mi ha invitata, grazie all'università e grazie all'Ente Friuli nel Mondo per questa bellissima iniziativa. Il professor Orioles vuole che io questa sera dia i numeri, spero e mi auguro di non fare questo, ma io mi continuo a domandare perché sono qui, nel senso, quando ho ricevuto questo invito e ho visto anche la presenza così cospicua di linguisti, avendo nella commissione scientifica il professor Vedovelli, la commissione scientifica dei rapporti italiani nel mondo, del quale insomma avete sentito nella bellissima introduzione che mi ha fatto il professor Orioles, sono coordinatrice e curatrice, e ancora di più, ecco, il mio interrogativo mi ha accompagnato fino, devo dire, all'arrivo qui a Udine questa mattina. E in realtà la proposta anche del titolo della relazione che la professoressa Bombi mi ha dato, il valore strategico dei rapporti italiani nel mondo, e mi ha anche detto, Delfina, se vuole lo può cambiare, adesso ci diamo del tu perché siamo entrate in una confidenza diversa, e io non l'ho voluto cambiare perché mi sono chiesta come poteva una professoressa insomma del calibro della professoressa Bombi, della quale insomma ho letto un bel po' e della quale conoscevo questa attività di questo progetto da ben 14 anni, come poteva, perché descrivevo, parlava del rapporto italiani nel mondo e del valore strategico, quindi mi sono interrogata su questo valore strategico. E per parlarne dobbiamo, ecco, innanzitutto dire che cos'è la Fondazione Migrantes, all'interno della quale nasce il rapporto italiani nel mondo. La Fondazione Migrantes è un organismo della Conferenza Episcopale Italiana, costituito dall'87, ma eredita una storia dell'impegno della Chiesa a favore dei nostri migranti italiani, ma oggi la Fondazione Migrante si occupa a tutto tondo del fenomeno della mobilità.
Quindi in realtà ci occupiamo di emigrati italiani, di immigrati in Italia, richiedenti asilo e rifugiati, il popolo di Rom, Sinti e camminanti, di circensi e lunaparchisti, quindi lo spettacolo viaggiante, quindi il mondo della complessità della mobilità umana. E all'interno della Fondazione Migrantes uno degli ambiti, non è solo questo, è quello della ricerca, dello studio, dell'informazione e della formazione sugli ambiti della mobilità. All'interno delle ricerche e dello studio, quindi declinati per tutti gli ambiti di cui vi ho parlato prima, c'è appunto quello sulla mobilità italiana. E all'interno, ecco, della crescita, del cammino che questa fondazione ha fatto, che la Chiesa ha fatto, che la Chiesa italiana ha fatto per la mobilità italiana, nel lontano 2006 è stato chiesto di realizzare un sussidio, uno strumento che potesse, ecco, ricordare a noi italiani la nostra storia migratoria, per poter parlare, per poter accogliere meglio il fenomeno del quale avevamo nel lontano 2006 più a che fare, ovvero il fenomeno inverso, quello dell'arrivo di persone di nazionalità diverse all'interno del nostro territorio. Quel lontano 2006, un volume che doveva nascere e morire in quel appunto anno, che doveva essere uno strumento utilizzato, ecco, come scopo, come strumento di sensibilizzazione, in realtà ha visto una data di nascita che è continuata nel tempo, e noi siamo in procinto di riunirci per realizzare la 17ª edizione. E che significa questo? Significa che nel frattempo c'è stata una trasformazione di quella che doveva essere una edizione, di quello che doveva essere uno strumento editoriale, una trasformazione che lo ha portato ad essere un vero e proprio progetto culturale. E in 17 anni, attraverso diciamo, le diverse edizioni che abbiamo realizzato, si può un po' studiare quella che è la trasformazione, la storia in realtà del nostro paese e del nostro popolo, e la trasformazione che c'è stata riguardo al tema della mobilità. Cioè, rileggendo le edizioni abbiamo a che fare con una costruzione di quella che è il cambiamento del fenomeno della mobilità rispetto a quello che abbiamo vissuto come paese nell'ambito europeo, nell'ambito internazionale, e a quello che abbiamo vissuto come popolo. Prima la collega Carmela parlava di diaspora. Ecco, questo è un termine che ricorreva spesso nel lontano 2006, quando noi i ricercatori ci siamo approcciati, ecco, al tema. Quello che veniva spesso, ecco, a noi vicino era un ricordo, comunque un'interpretazione della mobilità come qualcosa che avesse a che fare con la storia, quindi foto in bianco e nero, quindi elementi, ecco, di un passato migratorio che però non davano riscontro a quello che poi abbiamo ritrovato nei dati di quell'anno, ovvero che di emigrazione italiana bisognava parlare nell'oggi, bisognava parlare in termini moderni, alle foto bisognava dare colore e soprattutto descrivere una mobilità della quale pochi conoscevano, e invece i numeri, tra l'altro abbiamo fatto delle proiezioni demografiche e ci raccontavano che al contrario il futuro sarebbe stato un futuro di crescita, e così è stato. Ecco perché poi abbiamo realizzato un progetto culturale, perché vedete, dal 2006 al 2022, ultima edizione, il fenomeno della mobilità italiana è cresciuto dell'87%, eravamo a poco più di 3 milioni, ci ritroviamo a poco più di 5,8 milioni come comunità di iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi la comunità ufficiale di presenza di italiani e di italiane fuori dei confini nazionali. Quindi che cos'è la mobilità italiana oggi? Vi ho dato alcuni numeri, ma è fondamentale capire che questo discorso, questo continuo e costante dibattito fra storia e presenza e presente è qualcosa che deve accompagnare sempre il nostro studio sulla mobilità italiana, al punto tale che la storia continua ad essere una delle, degli elementi fondamentali nei vari studi che conduciamo nell'anno.
e diciamo nella crescita, nel cammino di questo progetto culturale abbiamo inaugurato un metodo di lavoro, un metodo che è fatto di una redazione numerosa. Ogni anno abbiamo una media di, solo lo scorso anno siamo stati 50, solitamente siamo 70-80 autori annualmente che ci occupiamo della realizzazione dell'annualità, appunto con me come capo coordinatrice di questa redazione, che ha 3 caratteristiche fondamentalmente: l'ottica bidirezionale, che dall'Italia guarda all'estero e che dall'estero guarda all'Italia. Non potrebbe essere altrimenti, perché non possiamo studiare o parlare o descrivere il fenomeno della mobilità stando comodamente seduti nelle nostre scrivanie italiane. Abbiamo necessariamente bisogno dell'occhio che dall'estero guarda all'Italia, e quindi la transnazionalità, ecco il discorso della diaspora che tornava prima, che è un elemento unico che caratterizza il nostro paese. Vedete, non c'è paese industrializzato che ha subito la più grande diaspora paragonabile a quella dell'Italia. Dall'Italia si è partiti da diversi secoli, in milioni e milioni i nostri connazionali e le nostre connazionali sono andati all'estero, si è partiti da tutti i luoghi, da tutti i territori dell'Italia, e oggi in questo momento, tramite i dati ufficiali dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, non c'è luogo nel mondo in cui un italiano o un'italiana non dimori diciamo in pianta stabile. Quindi la transnazionalità, questo elemento della ricchezza sia per quanto riguarda le destinazioni sia per quanto concerne i luoghi di partenza. Il terzo elemento è la multidisciplinarietà, che poi si riverbera sulla ricchezza e la varietà degli autori e coautori che annualmente abbiamo. In 17 anni abbiamo scritto più di 8.000 pagine di volume, circa 600 saggi di argomento diverso, tutti riconducibili appunto al fenomeno della mobilità italiana. È una redazione che negli anni ha riunito circa 800 studiosi e studiose del mondo, tutti coordinati appunto da una commissione scientifica della quale abbiamo qui in sala il professor Vedovelli, che ringrazio insieme a tutti gli altri facenti parte appunto della commissione scientifica per il loro costante impegno di coadiuvare il nostro lavoro. E quindi questo metodo è oggi il metodo che è fondamentale per accostarsi non soltanto allo studio del fenomeno della mobilità italiana, ma io dico accostarsi al fenomeno della mobilità tout court. Non possiamo assolutamente avere una prospettiva unica, solo storica, solo sociologica. Io sono sociologa, solo linguistica, solo economica. Le prospettive di studio devono essere appunto multidisciplinari, proprio per dare evidenza della ricchezza che il tema della mobilità italiana ha. Una ricchezza che però deve partire da una base, e la base obiettiva per eccellenza è quella dei dati. E allora il dato che cosa ci dice? Il dato ci parla di una comunità, come vi dicevo, di poco più di 5,8 milioni di residenti totali, i quali sono originari soprattutto delle regioni meridionali e sono soprattutto dislocati, ecco, nelle comunità principali sono l'Argentina, la Germania, quindi la varietà, ecco, di cui vi parlavo prima. Però è fondamentale studiare anche quello che succede nei vari anni, ecco, nell'anno quanti ne partono e chi sono quelli che partono. Qui c'è un problema, perché effettivamente ancora, diciamo, permettetemi con un po' di ironia, nonostante il lavoro che noi conduciamo da 17 anni, ancora la narrativa che accompagna il fenomeno della mobilità non dà riscontro a quella che è la realtà dei fatti. E perché dico questo? Lo dico perché quando poi noi usciamo in autunno con i dati, il più delle volte vengono accompagnate con delle narrazioni che non corrispondono a quella che è la realtà delle cose.
E qual è la realtà? La realtà è che il fenomeno, per esempio, della mobilità italiana è il fenomeno che ancora oggi è predominante per quanto riguarda il nostro paese, al punto tale che a livello, ecco, delle uscite, delle partenze negli ultimi anni, nonostante la pandemia, continuiamo ad avere delle crescite importanti che hanno subito un decremento nell'ultimo anno, ma con dei cambiamenti sostanziali. Ecco, noi negli anni passati abbiamo profilato veramente variegati profili di italiani e di italiane che si spostano, quando invece si parla solamente, per esempio, degli altamente qualificati. Noi abbiamo avuto nel tempo ondate migratorie che hanno caratterizzato la migrazione previdenziale, quella degli anziani. Le famiglie si sono spostate con minori molto piccoli, poi famiglie con invece adolescenti. Negli ultimi anni, con la pandemia e nonostante appunto i decrementi, abbiamo visto invece delle caratteristiche completamente differenti che noi abbiamo definito strategie di contenimento di rischi, ovvero che a partire nell'ultimo anno soprattutto sono stati giovani e giovani adulti uomini, quindi non abbiamo avuto più una parità di genere che invece abbiamo riscontrato fino al periodo prepandemico, il che significa che le famiglie sono rimaste a casa, il che significa che abbiamo avuto un rallentamento molto importante, molto imponente dei minori da una parte e degli anziani dall'altra, e giovani che si sono iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in un numero, diciamo, ridotto di circa il 23% rispetto agli altri anni, il che però non ha significato una mobilità ridotta, perché vedete, quando una persona si iscrive all'AIRE, il primo elemento che vi viene annullato è il sistema sanitario nazionale. Allora, in un periodo di pandemia, già l'iscrizione all'AIRE, che non è contemplata come prioritaria nonostante l'obbligo di legge, è qualcosa che si rimanda nel tempo, probabilmente dei nostri studi, ecco, qualitativi che accompagnano gli studi quantitativi, non ci si è iscritti proprio perché la fragilità del momento, la incertezza del progetto migratorio ha fatto, diciamo, prevalere la non iscrizione sulle iscrizioni. Quindi noi abbiamo per la prima volta dal 2016 un numero di circa 84.000 iscrizioni, quando abbiamo sempre superato le 100.000 nell'anno per solo espatrio, perché le motivazioni sono tante e diverse, e abbiamo di queste strategie di contenimento dei rischi la riduzione del raggio di destinazione. Oltre il 78% sono andati in Europa. Ecco, quella varietà di profili ritorna, perché ne abbiamo enucleati 186 di destinazioni differenti, ma oltre il 78% sono andati in Europa. Tutto questo, ecco, è fondamentale capirlo a livello nazionale, ma è fondamentale nell'ottica di quella ricchezza di cui vi parlavo prima, calarci noi ricercatori e chi si occupa della mobilità dal macro al micro, cioè è fondamentale andare poi a vedere, contestualizzare appunto a livello regionale e locale quello che accade sui territori. Quindi mi fa piacere effettivamente poi sedermi qui questo pomeriggio, perché abbiamo parlato di Faeto prima, ma poi parleremo di Sardo, quindi di Sardegna, perché è fondamentale la ricaduta territoriale. Ecco, andare a vedere quanto impatta poi la mobilità sui territori di partenza è qualcosa di importante da vedere in un'ottica storica, appunto come è stato fatto nella relazione precedente, e andare a vedere, io l'ho fatto perché mi ha incuriosito, che Faeto e Celle sono tra i primi, ecco, comuni ancora oggi per incidenza di popolazione residente all'estero rispetto alla popolazione rimasta in questi comuni. Abbiamo addirittura Faeto il 121%, Celle siamo al 102%, quindi questa storia raccontata prima dalla professoressa si riverbera nei dati odierni in quella che è la situazione appunto della mobilità oggi di questi due paesi. E quindi calandoci nel territorio, dico che il Friuli Venezia Giulia, e qui c'è un amico che mi accompagna, per me è maestro, ecco, Luigi Papais, che lo conosco ormai da 20 anni e mi accompagna anche nell'interpretazione dei dati regionali.
e questa è l'altra ricchezza, ecco, del rapporto italiani nel mondo e della redazione, avere a che fare con le persone che conoscono i territori e che ci aiutano nell'interpretazione che altrimenti non riusciremmo a fare. Ecco, la comunità, la collettività di iscritti ufficiali, sono circa 200.000, i primi 3 paesi, Argentina, Francia, Svizzera, nell'ultimo anno 2.000 sono partiti per la sola motivazione sparo, quindi questa riduzione, queste strategie di contenimento di rischi di cui vi ho parlato a livello nazionale sono state messe in pratica a livello regionale e il Friuli non è stato assolutamente da meno. E questa coesistenza e questa importanza della coesistenza della lettura che ha a che fare con la storia e col presente ritorna attraverso il lavoro, questo bisogna dirlo, per esempio dell'Ente Friuli nel mondo, che non dimentica la memoria, e l'abbiamo visto anche dai saluti istituzionali, dall'intervento di saluto del sindaco di questa città, ma è fondamentale anche la rilettura nella chiave dell'oggi, quindi ancora di più è importante il progetto che si sta realizzando e che si sta portando avanti e che spero insomma di essere invitata per la 20ª edizione del vostro progetto. Quindi è importante la rete, è importante dare riscontro a quella che è il perdurare di determinate tradizioni, non soltanto tra i figli, diciamo, di cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma anche degli italo-discendenti, degli italo-friulani, discendenti appunto di originari della regione. E allora a questo punto chiudo, perché mi sa che il tempo è passato velocemente. Qual è il valore strategico? Allora, innanzitutto ricercare, studiare e descrivere un fenomeno in modo che lo si conosca davvero. Appunto vi dicevo prima, la narrazione è sbagliata, si parla del problema immigrazione in Italia, quando in realtà l'immigrazione è un fenomeno, come posso dire, fermo rispetto all'immigrazione, che in realtà, vi dicevo, è cresciuta dell'87% in questi ultimi anni. E così come la percezione che si ha di una cosa di cui ci parlava prima il professor Vedovelli, l'italianità, quanto è il peso della nostra cultura e della nostra italianità e di quanto è importante la nostra lingua nel mondo, è la 4ª lingua più studiata. E poi invece il professor Vedovelli ci testimonia della chiusura dei corsi, dei dipartimenti, quanto è importante studiare, testimoniare e informare sulla verità. Il secondo elemento è proporre una nuova modalità di studio e di ricerca della mobilità italiana nell'ambito della mobilità umana, che guardi costantemente alla storia e all'attualità e alle molteplici generazioni in mobilità oggi. Cioè la mobilità previdenziale o l'esistenza e la coesistenza di prime generazioni, di seconde, terze e quarte generazioni è un qualcosa di studiare nell'oggi, non andare a prendere quello che è stato. Oggi coesistono, l'intergenerazionalità della mobilità italiana è qualcosa che diventa fondamentale per capire chi siamo noi oggi, a seconda dell'età anagrafica alla quale apparteniamo. E poi proporre un nuovo linguaggio per descrivere il fenomeno. E voi lo avete sentito, io parlo di mobilità al posto di emigrazione, e parlo nei miei scritti di talenti e non mai di cervelli in fuga, perché appunto il cervello è come dare dignità solo a chi parte e ritenere stupido chi resta. Invece si parla, io preferisco parlare di talenti in entrambi i casi, sia chi ha l'ardire di rischiare di andare, sia chi ha l'ardire di rischiare di restare. E parlo di talenti in mobilità e non di expat, ecco perché forse erede del professor Vedovelli utilizziamo la nostra bella lingua e cerchiamo appunto di utilizzarla sempre al meglio, ma avendo cura di valorizzare gli attori italiani in mobilità e lo spazio linguistico globale in cui si muovono. E forse è questo quello che alla fine della relazione di Vedovelli, ecco, mi ci rivedo io, ed è anche la chiusura che vorrei fare con voi questa sera: informare, raccontare e scegliere appunto le parole giuste per dire le cose. Grazie. Grazie per questa penetrante analisi sul tema della mobilità. Tra l'altro appunto c'è il rapporto parallelo della Fondazione Migrantes sugli
sull'immigrazione, non solo quello sugli italiani del mondo, che nel loro insieme danno proprio questa fotografia dello spazio linguistico globale. E ora è il momento di Simone Pisano, citato prima del Licata come specialista di linguistica sarda. In realtà poi si apre a una visione del plurilinguismo in senso europeo e internazionale. Ha curato recentemente una importante raccolta intrecci di parole in cui ha messo insieme modelli diversi di pianificazione del plurilinguismo, ed è poi ritornato sul sardo in una seconda monografia che riapplica il sardo, quindi con lo sguardo da fuori dell'Europa e del mondo ritorna sulle dinamiche del sardo. Questo intreccio tra interno ed esterno aiuta a creare modelli esplicativi convincenti. Grazie Pisano. Grazie a voi, grazie per questa occasione, grazie per questo invito che è particolarmente gradito. Sono tra maestri e credo anche amici. Siamo l'ultima volta che sono venuto a Udine, ero con un altro amico che non c'è più, lo vorrei così salutare idealmente, Fiorenzo Toso, e quindi insomma c'è anche un po' di emozione in questa mia relazione in questo momento. Io oggi vi presento un primo lavoro che abbiamo fatto, che si basa su una raccolta di dati che è stata fatta tra il 2008 e il 2010, e che sono una serie di interviste di cui vi parlerò nel dettaglio, fatte a sardi residenti nella penisola e sardi residenti in Francia. Diciamo, noi abbiamo utilizzato i dati raccolti attraverso un progetto regionale e attraverso la rete delle associazioni sarde sia in Italia che in Francia. C'era l'idea di proseguire questo lavoro poi purtroppo si è interrotto, ma diciamo il materiale è tanto, per cui una prima parte è stata trascritta e abbiamo iniziato così un lavoro soprattutto eminentemente linguistico su questi dati. Siccome però oggi si parla di migrazione, io ho pensato che fosse necessaria così una piccola introduzione sul fenomeno dell'emigrazione della Sardegna. Il fenomeno migratorio della Sardegna è un fenomeno, diciamo, parzialmente diverso anche rispetto alle regioni del sud Italia, diciamo, alle quali la Sardegna può essere paragonata soprattutto per motivi di reddito e, se volete, di una certa arretratezza soprattutto economica negli anni tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ma anche poi nella seconda ondata migratoria tra gli anni 50 e gli anni 70. La Sardegna è una terra povera di uomini, è una regione abbastanza estesa ma abbastanza poco popolata, e diciamo il fenomeno migratorio, qui vedete i dati, non li sto a discutere, se no insomma poi mi mancherebbe il tempo. Il fenomeno migratorio dalla Sardegna non si è completamente esaurito, nel senso che per esempio tra il 2018 e il 2019 la costante decrescita delle nascite, il calo delle nascite e la ripresa dell'emigrazione porta ogni anno alla perdita di all'incirca 10.000 abitanti. Insomma, quindi è un dato abbastanza interessante. L'emigrazione giovanile soprattutto sta riprendendo, è costante. Diciamo, ci sono i motivi per cui si lasciano la Sardegna, sono vari, soprattutto diciamo anche i giovani vanno fuori per studiare, quindi però anche poi per realizzazione professionale, per trovare insomma anche sbocchi professionali più qualificati rispetto a quelli che si troverebbero in Sardegna. Questa
Queste due cartine ci mostrano sostanzialmente la situazione. Ecco, nella prima vedete diciamo le regioni, i comuni più soggetti al fenomeno dello spopolamento, che sono quelli in rosso, dove la decrescita è drammatica, e come vedete le zone più densamente popolate sono quelle intorno alle due grandi città, anche se Cagliari ha avuto una perdita di abitanti negli ultimi anni, e sostanzialmente la Sardegna diventa un po' il buco con il mare intorno, cioè le zone interne sono sostanzialmente spopolate, sempre più soggette allo spopolamento, e solo alcuni centri abitati, Sassari, Cagliari, un po' Nuoro, ma anche Nuoro insomma non se la passa benissimo. Per quanto riguarda il fenomeno, le principali ondate migratorie, diciamo tra il 1876 e il 1925 emigrano dalla Sardegna 123.000 sardi, 123.000 persone. Le mete sono soprattutto europee. Ecco, un elemento che caratterizza l'emigrazione sarda è sempre stata, hanno sempre preferito mete europee che non mete extraeuropee. I primi anni, gli ultimi 25 anni del XIX secolo, non si ha il fenomeno migratorio. Il fenomeno migratorio è abbastanza limitato rispetto a quelle delle altre regioni d'Italia. C'è questo dato interessante: tra il 1876 e il 1886 su 10.000 persone migrano solo 1,5, mentre nel resto della penisola si hanno 47 individui a ogni 10.000 persone. L'emigrazione diventa un fenomeno di massa solamente nella prima metà del XX secolo, e c'è fin da subito una grande volontà dei sardi di riunirsi tra di loro. Pensate, nel 1914 c'è il primo congresso regionale sardo a Roma, dove i sardi, diciamo i notabili sardi del continente, si riuniscono e propongono delle ricette per la promozione per diciamo l'economia della Sardegna, per far progredire eccetera. Dal censimento del 1921 risulta una forte presenza di sardi soprattutto in Liguria, in Toscana e nel Lazio. I dati, diciamo, più interessanti sono quelli che vanno tra il 51 e il 71, su una popolazione che era all'epoca tra 1.200.000 e 1.400.000 abitanti, partono 400.000 persone tra il 1951 e il 1971. Le mete preferite, poi allora anche qui, perché questi dati si basano, come avete appena sentito, soprattutto sul numero degli iscritti all'AIRE. In realtà poi però non sempre il dato insomma può essere interpretato in maniera diversa. Altre studiose, Nereide Rudas, pensava insomma che in realtà il numero fosse sottostimato, cioè si parla fino a 600.000 persone che hanno lasciato in quegli anni la Sardegna. La grande maggioranza dei sardi si dirige soprattutto verso l'Italia, cioè l'emigrazione è diretta soprattutto verso l'Italia. Le altre mete sono soprattutto la Francia e la Germania, anche il Belgio, meno i paesi extraeuropei, Stati Uniti, Argentina, Canada e Australia. Ci sono, diciamo, la regione proprio in quegli anni istituisce il fondo sociale della regione sarda. Il fondo sociale, insieme diciamo, finanzia i circoli diffusi in tutto il mondo e le associazioni di tutela, che invece sono ancora associazioni in Sardegna, che hanno l'obiettivo, diciamo, di lavorare in supporto agli immigrati. Ci sono addirittura 3 leggi regionali che regolano il mondo dell'emigrazione, perché diciamo di volta in volta si tentava di aggiornare anche per gli sviluppi che l'associazionismo aveva fuori dalla Sardegna, per cui i circoli si strutturano come entità non solo più di accoglienza, ma anche come
enti di cultura in qualche modo, per cui ci sono tutta una serie di leggi a partire dal 65, l'ultima è del 91, 3 leggi regionali. Quella del 91 appare ormai vecchia, quindi si parla di fare un'ulteriore legge per gestire l'attività di promozione, che oggi è soprattutto di promozione, ma insomma anche di assistenza per i sardi che sono fuori dalla Sardegna. Negli anni 90 comincia vengo un po', insomma, quello che ci interessa in questa sede. Negli anni 90 comincia un'attività anche di consapevolezza nei confronti della lingua, cioè ci si rende conto che diciamo, la lingua è uno strumento imprescindibile per quanto riguarda la cultura sarda anche al di fuori dell'isola, e c'è un'azione di sostegno anche alle diciamo, battaglie per il riconoscimento della minoranza linguistica anche da parte degli emigrati, diciamo soprattutto da parte della Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, ma anche fuori dall'Italia, e ci sono diciamo delle attività che vanno in questo senso. La FASI, la Federazione delle Associazioni dei Circoli Sardi in Italia, per esempio, è stata, diciamo, ha dato un contributo molto forte per la prima legge regionale su lingua e cultura sarda, che è del 97. La Federazione dei Sardi in Italia, sono 75 circoli, diciamo da Roma in su, ha scelto recentemente anche una denominazione bilingue. Diciamo, l'attività nei confronti della lingua sarda, anche di tutela della lingua e di trasmissione intergenerazionale, si è avuta a partire dai primi anni 2000, quando appunto c'è stato un primo progetto proprio rivolto ai bambini in età scolare, che si è svolto contemporaneamente in Italia e nel Belgio. Nel 2011 c'è stata la prima, il quinto congresso della Federazione delle Associazioni Sarde, è stato tradotto, le tesi sono state tradotte interamente in sardo. E per quanto riguarda l'acquisition planning, si vede, ci sono stati addirittura 2 corsi di lingua organizzati per i sardi fuori dalla Sardegna. La cosa che colpisce è che tramite l'e-learning, diciamo, l'attenzione nei confronti di questi corsi è venuta anche dai non sardi, cioè ci sono brasiliani, ungheresi, eccetera, che avevano interesse a conoscere qualcosa del sardo. L'ultimo progetto che è stato fatto durante la pandemia, 24 ore di lezione, diciamo 24 ore di lezione videoregistrate più 16 di formazione a distanza, in presenza, in sincronica. Diciamo, in questo progetto c'era anche l'attenzione alle minoranze interne, per cui non solamente sardo, ma anche gallurese, anche tabarchino, anche le altre lingue di minoranza. Diciamo, nonostante queste iniziative, diciamo, un conteggio effettivo del numero dei parlanti al di fuori della Sardegna non c'è ancora, non c'è. Diciamo, ci sono delle inchieste che si potrebbero fare, delle stime, no? Sì, delle stime, però diciamo qualcosa emerge e diciamo è una realtà molto differenziata a seconda delle località che si prendono in considerazione. Dicevo prima degli emigrati verso l'Italia continentale, c'è per esempio qualcuno mi sgrida quando dico Italia continentale, insomma, la penisola, diciamo la cosa interessante è che per esempio tra il
scusate me lo sono scritto per non dire stupidate, tra il 55 e il 69 si sono stimati 5.000 sardi nella provincia di Siena. La cosa interessante è che queste persone sono andate a riempire un vuoto delle campagne toscane con la fine dell'Istituto della Mezzadria e si sono portate dietro anche 100.000 capi di bestiame, quindi 5.000 persone con 100.000 capi di bestiame, e in questi casi, proprio perché li ho rivelati personalmente, c'è una forte trasmissione della lingua a livello intergenerazionale, cioè i figli dei sardi che sono nella provincia di Siena, in generale in tutto il centro Italia, spesso legati alle attività tradizionali, spesso hanno tramandato la lingua alle seconde e terze generazioni, o alle generazioni zero. E adesso parlo invece di quello che noi abbiamo fatto sulla base di un progetto che aveva fatto appunto la Federazione delle Associazioni Sarde tra il 2008 e il 2010, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Sarde in Francia. Diciamo, qui era un progetto finanziato sostanzialmente di tipo conoscitivo. L'idea era quella di trovare parlanti nativi, non solamente di sardo ma anche delle varietà alloglotte, e sono state fatte 210 interviste audio-video con il procedimento, diciamo, del colloquio semidirettivo. Da queste interviste noi abbiamo sostanzialmente estratto 2 corpora, uno che riguarda la realtà francese e uno che riguarda la realtà italiana. Diciamo, c'erano tipologie di informatori abbastanza standardizzate, gli uomini, cioè i membri delle associazioni, ovviamente essendo un progetto fatto all'interno delle associazioni, c'era in un certo qual modo l'idea di dare delle indicazioni che riguardavano la storia delle associazioni, per cui i parametri erano questi. Uomini o donne, la divisione uomini o donne non è sessista come mi ha detto un revisore anonimo, ma in realtà si basa sul fatto che la maggior parte delle persone che erano partite negli anni 70, 50, 70 venivano da una realtà in cui le attività tradizionali erano molto differenziate sulla base del criterio sesso, quindi questo tipo di scelta non è stata fatta ovviamente per una scelta, diciamo, ideologica, ma semplicemente prendeva atto di quello che c'era. Quindi donne e poi anche i giovani. Diciamo, i giovani erano particolarmente interessanti perché, per quanto non ben rappresentati, c'erano comunque dei giovani di seconda e terza generazione che hanno appreso la lingua in contesto migratorio. Vado avanti, come vi dicevo, sono state trascritte il 15% delle interviste, quindi molto poche purtroppo, però il corpus è abbastanza ampio. Diciamo, abbiamo selezionato quindi il 15% delle interviste sulla base appunto di originalità, per vedere anche i fenomeni di contatto, fortunatamente trascrivendo, per esempio, così a livello abbastanza dozzinale, però già indicativo, sono stati già notati dei fenomeni di contatto. Per esempio le parole in italiano erano scritte in corsivo e quindi c'è stato questo tipo di attenzione. L'indagine che invece abbiamo fatto e che ho potuto fare solamente perché ho potuto usufruire della competenza di Valentina Piunno, di 2 colleghi, Valentina Piunno e Vittorio Ganfi, l'abbiamo fatta con il software Sketch Engine o Sketch Engine. Io dico Engine, ma qualcuno mi corregge perché dice no, dicono tutti Sketch Engine, probabilmente perché è considerata una sola parola, insomma, quindi è quello lì. Insomma, questo software è particolarmente interessante perché consente appunto di isolare delle parole,
consente di vedere bene diciamo, le singole parole e la loro ricorrenza, è interessante anche se ci sono ovviamente, il software fornisce anche le parole e ci dà diciamo, una notazione di tipo morfosintattico, quindi anche quello è interessante. Il problema di questo software è che ovviamente non è implementato il vocabolario del sardo, quindi noi l'abbiamo fatto utilizzando il vocabolario dell'italiano. Ovviamente certe cose non funzionano, per esempio sa, articolo determinativo singolare femminile è notato come forma verbale, ovviamente non è una forma verbale, ci sono problemi di questo tipo. I fenomeni che abbiamo analizzato sono fenomeni linguistici interni, le conseguenze del contatto linguistico, i fenomeni sociolinguistici più generici e poi diciamo abbiamo cercato di isolare quei valori ideologici sulla necessità del mantenimento della cultura sarda fuori dalla Sardegna. Vado un po' avanti più veloce. Allora, per quanto riguarda le strategie analitiche, perché diciamo il corpus ci consente di individuare una caratteristica che riguarda la morfologia del sardo. Il sardo si caratterizza come ha una tendenza forte all'analiticità e quindi diciamo questo tipo di fenomeno viene fuori dallo studio che abbiamo fatto con questo software. Per esempio qui Mastro del Muru è in realtà il muratore, oppure queste frasi preposizionali a bello sarebbe a bello, in realtà vuol dire lentamente. Diciamo ci sono l'utilizzo dei verbi sintagmatici, alcune preposizioni complesse, per esempio in pizzu a sarebbe in alto a, sopra, quindi sopra. Oppure strutture analitiche complesse con l'avverbio foras, per esempio in forarde, a forarde, eccetera. E poi anche alcune espressioni idiomatiche, unità grammaticalizzate, assummancu, credo che si dica anche in friulano al manc, no? Sì. Almeno, e quindi cose di questo tipo. Poi emergono, per esempio, anche queste formazioni che sono tipiche del sardo, questi nomi leggeri, usati come quantificatori, per cui diciamo un nome che ha perso diciamo valore lessicale, ma viene usato come quantificatore. Una pariga sarebbe un paio di esami, in realtà il paio sardo vuol dire insomma più di 2, però insomma poi è un numero non ben definito. Un montone un sacco di, uno buccone, un casino, eccetera, eccetera, però anche una piscedda, una somma delle tribù, eccetera. Poi le strutture analitiche che riguardano invece certi tempi verbali del sardo, per esempio il condizionale è una struttura, è un costrutto predeterminato, si forma con forme dell'imperfetto del verbo dovere soggette a erosione e il verbo lessicale. Qui vabbè, ho analizzato la forma che ci interessava, qui era di attessere, cioè sarebbe sostanzialmente, letteralmente doveva essere. Lo stesso il futuro che invece si fa con il verbo avere, con le forme flesse del verbo avere al presente indicativo più il verbo lessicale. Fenomeni di contatto, code mixing, vedete anche qui strategie analitiche, strutture che non ci sono in sardo, che vengono rese appunto a portata di mano, oppure appunto funzione avverbiale per forza, oppure per quanto riguarda la forma tale e quale come nell'italiano. Verbi lo stesso leggeri, dare una mano, fare amicizia o un occhio di riguardo, eccetera. E poi i markers discorsivi che emergono molto spesso sia in italiano che in francese, voilà, oppure però purtroppo me in nome denaro siamo stati accolti bene, ma io qui dico siamo stati accolti bene, e poi bon, eccetera. E poi gli avverbi in mente che non sono effettivamente ereditari del sardo.
Per quanto riguarda i fenomeni sociolinguistici, anche qui abbiamo l'utilizzo di un lessico tecnico che spesso, diciamo, non è direttamente a portata di mano nel parlante, diciamo, che ha conosciuto certi aspetti solamente in territorio, in emigrazione. A parte dinosauro e fossile, che probabilmente è un lessico che manca al sardo in generale. Poi pronto soccorso, fuori sede, parità dei diritti, oppure anche occultismi. Qui, nonostante il DOM, cito sempre a babbo mio, a mio babbo, però cito ovviamente una parola del lessico alto dell'italiano. E vado avanti, vado anzi a concludere. I valori ideologici emergono altrettanto bene con questo studio. Qui appunto c'è il valore di sentirsi a casa, ma anche diciamo, il sentimento di sentirsi a casa anche in contesto migratorio, ma anche, diciamo, i valori che si conservano bene all'interno delle associazioni. L'esempio 45, insomma, dice, ci fa sentire un pezzo di Sardegna, così ci possiamo sentire a casa. Cosa si può fare ancora? Diciamo, allora, lo studio dei corpora ci dà delle indicazioni che sono utili, diciamo, per lo studio delle lingue in generale. Quindi, diciamo, un corpus ben implementato ci porta delle informazioni interessanti a livello linguistico in generale. Gli studi di sociolinguistica e di linguistica del contatto, ovviamente, in questo tipo di dato, diciamo, elicitato in emigrazione, è particolarmente interessante. L'idea è quella di continuare a fare le trascrizioni, eventualmente individuare anche corpora differenti a seconda delle tipologie degli informatori, e soprattutto implementare il sistema di un dizionario che consenta appunto di fare delle indagini, diciamo, di marcare meglio anche le strutture morfosintattiche che troviamo all'interno del corpus. Grazie. Grazie a Simone Pisano per questa importante narrazione che, sotto il duplice aspetto sia della progettualità in termini di sarditudine nel continente, ecco, io faccio mia questa bella immagine, ma anche con la pertinenza linguistica. Questa è l'efficacia della sua sintesi che apprezziamo. Ricordo che nel 2010, quando nacque il nostro progetto FIRB, Fiorenzo Toso, che hai opportunamente ricordato e di cui parleremo più diffusamente domani, a cui io mi rivolsi, non possiamo tentare di trovare parallelismi, alleanze con le altre regioni, e mi suggerì: chiama Simone Pisano, ti darà delle idee. Fin dal 2010 iniziamo questo nostro dialogo a distanza, consapevoli dei limiti istituzionali con cui ci imbattevamo, e però sempre vedo che ora ci riuniamo e continuiamo con le nostre aspettative di migliorare. Ringrazio ancora un dettaglio per Delfina Di Carra, che ha reso disponibile il rapporto Italiani del Mondo per i nostri convegnisti, e quindi non solo ce ne ha parlato, ma ce l'ho anche fisicamente portato. Ecco, io direi che siamo in ritardo sulla tabella di marcia di oltre 20 minuti, quindi la discussione dovrà essere stringata e limitata al minimo, però non possiamo bloccarla del tutto, quindi un paio di domande sono benvenute. Se non ci sono, non drammatizziamo. Con tutti insieme. Cosa dici, Raffaele? Facciamo un intervallo oppure passiamo? Simone Pisano, molto bello quell'accenno che hai fatto sull'utilizzo dell'e-learning per la diffusione della lingua. Noi siamo partiti con valori identitari facendo una prima parte del corso completamente online. Poi, ragioni di budget, ovviamente hanno costretto a stringere un po' i tempi. Io però sono una sostenitrice del buon e-learning, lo sottolineo, il buon e-learning. Secondo me queste cose dovrebbero essere implementate per poter agganciare nel mondo comunità in diaspora. No? Noi
abbiamo, non vorrei neanche dirlo, un PRIN proprio su questi temi. Conosco. Chiunque mette un punto che siamo ancora in attesa. Ecco, comunque io trovo che questo sia un tema veramente importante per l'italiano nel mondo e insomma, se da voi su questi temi siete maestri, ma è un tema... Quello che stupisce è che appunto ci sia un'attenzione soprattutto tramite questa, cioè c'è un nucleo di studenti che non hanno niente a che fare con la Sardegna, che sono in Brasile, che hanno una voglia matta di fare corsi di sardo e di imparare il sardo. Quindi mi dicono, a proposito di quello che si diceva sull'italiano, io ho fatto una domanda per fare un periodo Erasmus a Friburgo, mi è stato detto guarda però se vieni è meglio se ci parli del sardo che se ci parli perché potresti fare delle lezioni su diciamo gli italiani regionali, però noi preferiamo che tu, perché effettivamente di questi temi noi abbiamo richiesta. E poi sì, l'e-learning fatta bene, noi in quel caso lì, c'ero anch'io un po' di mezzo, abbiamo chiesto a un professionista di farci delle riprese ben fatte, di fare delle cose ben fatte, insomma, poi c'è stato un montaggio, insomma, quindi queste lezioni effettivamente sono state fatte insomma, cercando di dare un buon prodotto. Se si dà un buon prodotto, forse c'è anche un ritorno, questo senz'altro. E poi sì, il contatto con le comunità diasporiche, come le vogliamo chiamare, è importante. Per esempio, le federazioni dei circoli dei sardi in Argentina, la Federazione dei Circoli dei Sardi in Argentina sente molto questo bisogno perché effettivamente loro hanno le seconde e terze generazioni. Lì è interessante, penso, un argomento che piacerebbe a Massimo Vedovelli, perché lì è incredibile anche la denominazione dei circoli, come si chiamano i circoli, è interessante, no? Lì, per esempio, spesso quando il nome è in spagnolo c'è il richiamo all'italianità, per cui associazione Sardegna, Italia, oppure associazione degli italiani, però con un nome, che ne so, i Sardi di Rosario, ecco, una cosa così. Lì è interessante. Poi invece c'è un'altra tendenza che è quella del nome sardo, invece, no? Del nome che spesso è esclusivamente sardo di queste. Oppure a Barcellona, per esempio, c'è un circolo che ha una doppia denominazione che è solamente in catalano e in sardo. Ecco, questo è indicativo. Va bene. Possono esserci anche domande in differita domani e quindi forse possiamo passare alla sessione successiva. Possiamo cominciare con l'ultima sessione per oggi. La prima relazione è quella del professor Haller, che parlerà per un'autodidattica popolare verso il bilinguismo con i manuali di conversazione italiano-inglese per gli emigranti italiani. Allora, sì, mi avvicino il microfono. Bene, sì. Voce. Sì, si sente adesso? Meglio? Perfetto, ok. Va bene, allora, professore Herman Haller, City University di New York, professore emerito, si occupa di linguistica italiana, di dialettologia, di filologia romanza, di italiano nelle comunità emigrate all'estero. Gli cedo molto volentieri la parola. Grazie. Bene, grazie, può cominciare. Grazie a lei per aver accettato l'invito. Benissimo. Ringrazio la professoressa Bombi per l'invito a partecipare a questo convegno sull'italiano nel mondo. Mi sentite? Sì, sì, sì. Sì. Anzi, il friulano e il Friuli nel mondo, e ringrazio gli organizzatori per questa iniziativa. Mi fa molto piacere essere con voi e anche da lontano in occasione di questo incontro. E ho seguito con molto interesse le relazioni di questa mattina.
Negli ultimi anni mi sono occupato di alcuni aspetti storici che riguardano l'emigrazione italiana nel periodo del grande esodo, dall'880 al 920, studiando le guide per gli emigranti diretti nelle Americhe. E tali guide, e qui la seconda slide, tali guide venivano scritte da privati di varie levature e da enti di governo per offrire informazioni dettagliate sulla geografia, il clima, la società, il governo, le occasioni di lavoro, i diritti e i doveri nei vari paesi destinatari, il modo di comportarsi a bordo delle navi transatlantiche nel paese adottivo. Le guide richiamavano anche ai doveri verso il paese lasciato, ai legami con le famiglie, al mantenimento delle pratiche religiose e all'amor patrio. L'interesse per questi documenti indiretti sulla condizione umana nell'emigrazione era soprattutto storico-linguistico. Chi erano gli emigranti, i veri destinatari dei testi nei decenni post-unitari, segnati dalla grande trasformazione dalla dialettofonia di massa alla diffusione dell'italiano, e quale era la competenza linguistica degli emigranti in un periodo in cui i tassi dell'analfabetismo cominciavano a ridursi gradualmente, ma in modo diverso secondo l'origine regionale e sociale. La lingua delle guide riflette una coscienza linguistica disomogenea di autori che usavano un italiano colloquiale, spesso dialogato, talvolta formale e burocratico. Nel caso degli scarni libretti di avvertenze del governo un italiano molto lineare. Per gli emigranti, soprattutto quelli alfabetizzati e più colti, le guide erano atte a rafforzare l'italiano comune che questi dovevano condividere nel loro viaggio verso il mondo nuovo, come parte dell'italianizzazione in corso in Italia e dell'emigrazione come scuola dell'italianizzazione ricordata da Tullio De Mauro magistralmente nella sua storia linguistica. Ciò che non si trova nelle guide, salvo rare eccezioni, sono capitoli sull'educazione linguistica delle lingue dei paesi destinatari, l'inglese, lo spagnolo, il portoghese. A sopperire tale carenza venivano pubblicati, slide 3, la prossima, venivano pubblicati fin dall'inizio della grande emigrazione manuali con diversi formati per l'apprendimento senza maestro della lingua straniera, soprattutto per gli Stati Uniti, testi con un formato tascabile pubblicati per lo più in Italia da case editrici come Vietti di Milano, e perciò utili forse anche per gli emigranti friulani diretti negli Stati Uniti, accanto a testi più corposi, le cosiddette grammatiche popolari, pubblicate soprattutto all'estero. Basandoci su un campione ristretto di testi, e qui la prossima slide, ci siamo proposti una prima ricognizione di manuali di conversazione italiano-inglesi senza maestro, diretti specificamente agli emigranti italiani, almeno secondo i titoli, testi pubblicati soprattutto in Italia tra tardo Ottocento e primo Novecento, che ho reperito nelle biblioteche di Firenze, New York e San Francisco. L'obiettivo è la descrizione e il confronto della struttura e dei contenuti dei manuali, del metodo glottodidattico adottato per un primo apprendimento autodidattico popolare. Un po' come le guide, i manuali sembrano destinati a emigranti con diversi livelli di scolarizzazione e di competenza linguistica, illustrano l'impegno degli autori e l'impegno degli emigranti per un'acquisizione iniziale dell'inglese nel contesto dell'emergente plurilinguismo di chi aveva come lingua materna per lo più uno dei tanti dialetti della penisola. Considerando le difficoltà della graduale diffusione della lingua nazionale attraverso la società nei decenni post-unitari, l'apprendimento di una lingua straniera doveva costituire una sfida notevole.
Chi in quegli anni aveva accesso all'istruzione formale di una lingua straniera era confrontato con un metodo grammaticale traduttivo derivato dalla didattica delle lingue classiche e centrato sullo studio delle regole della grammatica, del lessico, attraverso la traduzione dalla lingua straniera, con un'enfasi sull'uso scritto corretto studiato a partire da testi letterari. La memorizzazione di regole grammaticali veniva accompagnata progressivamente dall'attenzione alla pronuncia e grafia e dalla traduzione di frasi semplici e complesse. I manuali di conversazione esaminati sembrano ispirati a questa metodologia, in quanto offrono testi italiani orali trascritti con la traduzione inglese seguita dalla pronuncia figurata. Si incoraggia l'imitazione di frasi comuni e l'arricchimento lessicale tramite un approccio comparativo che risale al behaviorismo adottato anche nella didattica grammaticale normativa antidialettale dell'italiano lingua 1 di quel periodo. Per l'emigrante i manuali erano utili per un primo apprendimento autonomo dell'inglese alla vigilia della partenza e nel paese destinatario. Un po' come i cellulari di oggi, i libretti tascabili si potevano portare in giro, usare dovunque, durante una pausa di lavoro a casa da soli. Secondo gli studiosi dell'educazione linguistica, il successo dell'apprendente di una lingua straniera è legato a fattori interni, all'età, l'attitudine, sensibilità grammaticale, motivazione, autostima e così via, a fattori esterni come l'ambiente in cui si studia, la volontà di integrazione. Ovviamente la motivazione era per gli emigranti tra i fattori più importanti. Infatti, come aneddoto, ho un collega che mi ha anche dato un libretto costruito da un emigrante, proprio dei libretti didattici, autodidattici, appunto molto semplici. Le nostre riflessioni sui manuali di conversazione sono basate su 5 testi che ho fatto vedere nella slide precedente, cioè appunto, magari torniamo un attimo alla slide precedente, appunto Bassetti, Caputo, Vian, Manni e poi questo Vademecum anonimo. Sono testi pubblicati nelle grandi città della migrazione, Napoli, New York, e nella media hanno una 70ina di pagine. Vengono introdotti da brevissime note sulla pronuncia, considerato ovviamente il principale ostacolo, seguono 2 parti maggiori, i frasari e i vocabolari, con pagine divise in 3 colonne, a sinistra la frase italiana e poi a destra la traduzione inglese e poi la pronuncia figurata. La prossima slide, appunto. Dunque un attimo i frasari confrontano gli apprendenti in medias res, dando per scontata la conoscenza dell'italiano e omettendo ovviamente, come tutte le guide, qualsiasi riferimento ai dialetti stigmatizzati e alla situazione linguistica. Composti da 12 fino a 40 sottocapitoli, con una media di 420 frasi, offrono domande, affermazioni, negazioni, brevi dialoghi o monologhi, con formule di saluto, scambi sull'alloccio, l'affitto, la colazione, il mangiare e bere, la spesa al mercato, la posta, il telegrafo, la partenza in treno, la visita medica e così via. E le conversazioni si riferiscono a contesti del paese d'origine, in quanto si parla spesso della trattoria, del bar, del tabaccaio, ma anche a quelli newyorkesi locali. Nella prossima slide, se possiamo, ecco qui, si parla appunto subito della
Bassetti, questo libretto molto semplice e breve, si parla della Canal Street, Bowery e insomma degli ambienti dove abitavano gli emigranti, e Nassau e Central Park e così via, la batteria, Battery Park. L'italiano dei testi è un italiano standard comune, con qua e là un dialettismo, per esempio napoletano su Pigno in Caputo, una presa di liquore, un bicchierino, un regionalismo. L'inglese, anche l'inglese è standard colloquiale, tendenzialmente anglo-americano. Nelle traduzioni si nota qua e là un calco nell'ordine delle parole, nel lessico. Per esempio biancheria da letto diventa bedclothes, ovviamente invece di sheets. Giornali italiani, Some News Italian e via dicendo. È troppo, is too much, insomma senza il pronome e via dicendo, insomma appunto con competenza relativa degli autori. Prossima slide. Riguardo i vocabolari, ovviamente il vocabolario e la nomenclatura comprendono da 140 a 1000 parole o espressioni italiane tradotte in inglese e trascritte nella pronuncia figurata, occupando praticamente metà di questi testi. Dunque il tesoro dell'emigrante, per esempio, di Caputo, scivola da pagine conversazionali a elenchi di lessici, come si vede qui, please show me a hat, e poi gli aggettivi e via dicendo. Qui ci sono molti esempi che non aggiungo, che lascerò, e anche la discussione di alcuni di questi testi, appunto, magari li lascio per gli atti. E la prossima slide, sulla pronuncia figurata. Nei frasari e dizionari si aggiunge questa pronuncia figurata all'italiana, la trascrizione fonetica delle parole e frasi inglesi con suoni italiani, uno degli aspetti più interessanti dei manuali. Le proposte figurate sono disomogenee da un manuale all'altro, insomma usano segni diacritici molto diversi, mirati ovviamente a un'articolazione anglofona vicina alla realtà parlata, spesso approssimativa, anche fantasiosa, con variazioni a seconda della preparazione, sensibilità linguistica e creatività degli autori. E qui si vede per esempio in Manni a volte anche un eccesso di accenti e what line is this, e naturalmente appunto per esempio si omettono le fricative alveolari, insomma, no? Che praticamente incoraggiano una pronuncia spesso un po' ibrida dell'inglese. Gli accenti tonici non sono sempre chiari e poi non sono sempre spiegate questi appunto diversi segni diacritici usati. Mentre nel tesoro dell'emigrante, per esempio di Caputo, è omessa un'introduzione ai criteri di trascrizione della pronuncia figurata, il Vademecum, prossima slide, pubblicato da Bietti di Milano, con il suo successo di vendita, vi dedica soltanto mezza pagina. Si tratta dell'unico fra i manuali esaminati sprovvista della colonna intermedia della trascrizione inglese, con il passaggio diretto dal testo italiano alla pronuncia figurata si privilegia ovviamente l'oralità esclusiva.
Ecco, accanto ai manuali, prossima slide, accanto ai manuali di conversazione esistono le cosiddette grammatiche, in virgolette, italiano-inglesi senza maestro, dirette agli italiani negli Stati Uniti. E qui ho lasciato appunto un tipico indice anche per illustrare che si tratta di volumi veramente corposi, per esempio l'ultima grammatica anche con titoli iperbolici, l'ultima grammatica italiana e inglese di Zanolini, la nuovissima grammatica accelerata di De Gaudenzi, la grammatica enciclopedica nota di Pecorini e poi anche la più grande e completa grammatica italiana e inglese di Ciccia. E da un rapido iniziale, molti di questi autori non erano insegnanti necessariamente o linguisti, ma a volte anche commercianti. Da un rapido iniziale confronto di queste grammatiche emerge una struttura sostanzialmente simile, ma irata a un salvo per Pecorini, che è più sofisticata, mirata a un apprendimento più ambizioso rispetto ai manuali descritti. A differenza di questi ultimi, gli autori offrono brevi lezioni grammaticali accelerate e semplificate all'inizio dei volumi. E dunque lì si parte dall'inglese e si passa poi al confronto con l'italiano. E naturalmente c'è pochissima terminologia linguistica e qui appunto il senso di accelerato. Non ho tempo qui di fare illustrazioni, ma anche nelle grammatiche si notano occasionali prestiti dall'inglese e qualche dialettismo napoletano e l'enfasi chiaramente sul lessico, che comprende quasi metà dei volumi, raggruppati in campi semantici. E vengono aggiunti a queste grammatiche anche i cosiddetti segretari. Prossima slide, che sono noti, insomma, qui per esempio in Ciccia, no? Una lettera privata, un modello di lettera, dichiarazione d'amore a una signorina conosciuta in una festa da ballo, poi trascritta in inglese e quindi ovviamente questi segretari non ci sono nei manuali di conversazione diretti agli emigranti che ho studiato. In conclusione, dai manière de langage medievali alla lunga tradizione dei manuali moderni, molto diversi fra loro secondo gli obiettivi da raggiungere, ora mirati alla lettura di testi letterari classici, ora alla comunicazione parlata quotidiana, i manuali di conversazione italiano-inglesi per gli emigranti offrono una testimonianza preziosa della proposta di strumenti autodidattici poco costosi per emigranti desiderosi di ottenere risultati immediati e delle iniziative dei loro autori a favore di una competenza plurilingue. Oggi si parlerebbe forse di impegni per la giustizia sociale, una lingua per tutti o due lingue in questo caso negli Stati Uniti, al di là dei dialetti. Come una sorte di guida linguistica compilata da autori di cui si sa poco, ma autori che vedevano la partenza e l'arrivo di migliaia di emigranti con i propri occhi, i manuali dovevano rispondere ai bisogni di emigranti di cui la maggioranza era dialettofona, con una conoscenza tra attiva e passiva dell'italiano, a seconda del periodo dell'immigrazione, delle origini regionali e dei loro livelli di scolarizzazione. I manuali popolari gettano i discenti in medias res, con scambi su casa, cibo, lavoro, viaggio, commercio, attraverso la centralità della pronuncia inglese figurata, con le sue approssimazioni
disomogenee e attraverso la traduzione inglese delle parole e frasi italiane, i manuali offrono un insegnamento senza maestro bilingue, rafforzando nello stesso momento l'uso di un italiano standard colloquiale medio al di là dei dialetti d'origine. La struttura diversa dei manuali di conversazione esaminati delle grammatiche popolari permette l'ipotesi, ancora da accertare con ulteriori analisi, di gruppi diversi di destinatari tra emigranti alfabetizzati, colti e semicolti con bisogni immediati pratici da una parte e immigrati con più agio e disponibilità allo studio dall'altra. Pecorini chiama quest'ultimi lavoratori intelligenti. I manuali di conversazione popolari per gli emigranti di diversa qualità a seconda della preparazione degli autori, dall'elementare libretto del, in virgolette, professor Augusto Bassetti, venduto nella casa di Mulberry Street dell'insegnante e abile commerciante, ai volumetti più ricchi di Caputo e Vian, con pronunce figurate complesse, illustrano bene l'urgenza dell'acquisizione dell'inglese tramite un'autodidattica popolare attraverso un processo dinamico nel cammino verso interlingue parlate ibride e verso il plurilinguismo con esiti sociolinguistici eterogenei complessi. Vi ringrazio per l'attenzione. Ok, direi che passo subito la parola alla tua relazione. Sì, facciamo in seguito la discussione, quindi presento la relazione successiva. Sì, ci sono slide, ok. Di Raffaella Bombi, la lingua italiana nell'universo semiotico internazionale, il Virtual Linguistic Landscape. Raffaella, Bene, grazie. Allora, ci occuperemo di un tema di cui mi sono già in parte occupata, ma che sollecita sempre nuove riflessioni, cioè la lingua italiana nel mondo, in particolare nei Virtual Linguistic Landscape, e il terzo aspetto è quello della lingua dell'enogastronomia italiana nel mondo. Apro proprio con questo screenshot da Italy Boston, come vedete qua sotto. Prima Massimo Vedovelli ha ricordato una frase di Barbara Turchetta nel convegno di esattamente un anno fa, in cui, citando proprio Italy, parlava della necessità di informare, raccontare e formare. Beh, sono questi tre aspetti, sono centrali in questa mia breve relazione. Qui si parla appunto del The New Spaghetto al pomodoro, promosso nel sito web di Italy Boston, in cui si descrive come questo piatto viene descritto come un synonymous of Italian cuisine. It's lo spaghetto al pomodoro comprised of just 5 ingredients. The iconic Italian dish is seemingly simple. Un esempio molto sintetico di tecniche di storytelling e di web marketing adottati da Italy nei siti web americani aperti parallelamente all'apertura di numerosissime sedi, numerosi negozi a New York, Boston, Los Angeles e in altri grandi centri negli Stati Uniti. Sappiamo che accanto alle reti fisiche che accompagnano, facilitano la diffusione, lo studio dell'italiano nel mondo, ne abbiamo sentito parlare anche oggi, in parte toccando i problemi che queste reti fisiche oggi possono avere nel promuovere la lingua italiana. Tra queste reti fisiche conosciamo i comitati della Dante Alighieri, gli istituti di italiano di cultura, le università e le scuole che promuovono l'italiano nel mondo, il ruolo della Fondazione Migrantes, di cui tutti conosciamo l'importanza e il ruolo strategico proprio in questo settore,
Oggi accanto alle reti fisiche esistono non soltanto i panorami linguistici urbani, cioè il linguistic landscape, ma accanto a questi ci sono le reti virtuali, le reti di internet che favoriscono una diffusione di italianismi o di neo-italianismi nel mondo. Già nel 2005 Pennisi aveva osservato nell'italiano tra le lingue del web che l'egemonia dell'inglese non era nel web poi così appariscente e che l'italiano, dice Pennisi, godeva, forse un po' forte, di straordinaria salute nel mondo della rete. Certo, forse oggi è meglio parlare di un'onorevole posizione della lingua italiana nel web. I dati che vi cito sono ricavati da 2 siti che si occupano delle languages most commonly used by the web, dove l'italiano occupa il 9° posto rispetto all'inglese che occupa il 1° posto, il russo il 2°, il tedesco il 3°, l'italiano è al 9° posto. Analoga posizione onorevole è quella del World Wide Web Technology Surveys, che si occupa di studiare gli historical trends in the usage of content languages for websites. Qui l'italiano occupa la 10ª posizione su 40 lingue del mondo maggiormente rappresentate nel web, con una percentuale di occupazione dello spazio in rete pari all'1,8%. Passiamo agli altri 2 aspetti su quali mi vorrei un attimo soffermare, non tanto sul linguistic landscape, di cui appunto si parla da metà degli anni 90 e la scuola linguistica in particolare senese si è a lungo occupata di questo aspetto. Sappiamo che il linguistic landscape indica la visibilità and the salience of languages on public and commercial signs ed è un modello di analisi della presenza delle lingue nei panorami linguistici urbani, in particolare nelle città. Ricordo appunto il lavoro fatto da Costantini e Pierucci nel 2019 durante uno dei nostri convegni, in cui si sono occupati di analizzare il tema delle comunità friulane in America Latina, che pur essendo tra una situazione di slittamento e di recupero identitario, indubbiamente vi sono forti tracce di presenza della lingua nei panorami linguistici. I 2 autori osservano che questa presenza della lingua friulana e italiana nei panorami linguistici può assumere, e cito, un valore simbolico relativo al radicamento di una lingua in una comunità, in un certo spazio geografico, per lo più urbano, rimarcando la presenza di un'identità etnica altra all'interno di un contesto in cui la maggioranza degli individui non condivide tale identità. Accanto al linguistic landscape oggi c'è il virtual linguistic landscape, che descrive the linguistic cyberscape, just as the LL describes the linguistic cityscape. In this way, the virtual linguistic landscape functions as an identity marker. Anche il dizionario enciclopedico della migrazione italiana nel mondo, a cui ha collaborato un coordinamento anche di Delfina Licata e non solo, ci sono anche altri studiosi che hanno collaborato, il Demin dedica una sezione, l'appendice 8 intitolata Onomastica, proprio alle insegne della ristorazione italiana nel mondo, Bruxelles, Londra, New York, San Paolo. Quindi il tema del linguistic landscape è centrale anche in questo importante lavoro. Poi abbiamo oggi sentito parlare del Made in Italy, che nasce appunto, come ci ha parlato e detto in maniera molto accattivante Raffaella Sbubin nel 1951 con la prima sfilata di moda a Villa Torrigiani, la villa di Giorgini, e successivamente poi nel 1952 invece a Palazzo Pitti. Il brand Made in Italy, cito da Balicco, ha poi progressivamente perso la propria connotazione d'origine per conquistare un significato generico, cioè più che un marchio di provenienza geografica è diventato da decenni ormai un marchio di garanzia simbolica, vale a dire un sinonimo dei prodotti belli e di alta qualità, destinati ad un mercato di massa ma non standardizzato.
E il Made in Italy, in onore proprio ai nostri studenti argentini e brasiliani, è anche il fatto di cinema. Qui abbiamo le 2 locandine della Dolce Vita di Federico Fellini in Argentina e in Brasile. Ma il Made in Italy comprende anche un aspetto linguistico sul quale mi vorrei soffermare, cioè comprende gli italianismi che si sono diffusi nelle lingue del mondo. In particolare mi vorrei soffermare sui neo-italianismi, termine diffuso da Lorenzo Coveri, per indicare tutti quei nuovi italianismi che sono legati non soltanto al Made in Italy, quindi ai nuovi settori, qui appunto cito sempre dal lavoro di Coveri, sport, design, moda, industria del bello, prodotti enogastronomici, ma per essere neo-italianismi, dice Coveri, devono essere recenti, cioè devono essere entrati nelle lingue del mondo negli anni 80, viene presa come data significativa il 1982, e poi soprattutto devono essere diffusi attraverso canali nuovi, internet, la rete e quindi anche oggi i social media. Un aspetto sul quale vorrei appunto attirare un attimo la vostra attenzione è l'insieme di parole, di neo-italianismi legati al settore dell'enogastronomia che entrano nel mondo americano attraverso i siti web, il Virtual Linguistic Landscape di Italy. La strategia comunicativa di Italy è veramente un modello. I neo-italianismi, e qua ve ne cito alcuni, sono per la maggior parte prestiti fedeli, pizza, primavera, come vedete qui si gioca appunto su spring into primavera, abbiamo il giro pizza, abbiamo la proseccheria, abbiamo la pizzata, abbiamo l'apuotis aperitivo e abbiamo la grigliata all'aperto. Questa è una limitatissima serie di termini che troviamo nelle homepage dei vari siti Italy negli Stati Uniti. Ne abbiamo sentito parlare oggi di tecnica della narrazione fondamentale per Italy, che gioca appunto, come vedete, su questi tre screenshot: Become Italian, Italy is Italy, Made in Italy. Tra i termini che possiamo trovare, comincio ad elencare una serie di prestiti fedeli, siamo proprio certi che siano fedeli dal punto di vista semantico, dall'italiano in inglese, e che si affiancano ai termini patrimoniali. Naturalmente la colazione di cui si parla non è certamente la colazione all'americana, ma infatti è quella che in Italy viene definita la colazione all'italiana, così come il lunch e il pranzo non designano più la medesima cosa, ma Farinetti cerca di promuovere questo nuovo momento di aggregazione in cui le famiglie si incontrano davanti a una tavola, dimenticano i problemi di lavoro. Vedremo poi la descrizione che Farinetti fa del pranzo all'italiana. Cito un caso ormai ben noto dell'affiancamento al termine sandwich dell'italiano panino per indicare uno snack. Il dato però è interessante, se avessimo tempo un attimo di guardare, vedete che il panino entra nella colazione all'italiana, però è un panino che insomma ricorda forse di più una colazione all'americana, ma l'obiettivo è di utilizzarlo anche nella colazione all'italiana. Un dato però interessante è il fatto che non viene percepito il morfema di plurale come tale, quindi il tema teorico alle spalle è l'importanza del momento interpretativo del modello alloglotto da parte del parlante, che in questo caso ha formato un plurale paninis, ma soprattutto ha utilizzato panini con e-panini, quindi, e questi sono, ripeto, tutti dati che troviamo nel sito Italy. Pesce e fish, pesce viene usato in posizione in prima posizione rispetto al sostantivo, il pesce cucina, pesce Wix, prosciutto Wick, prosciutto
ha accanto a sé ham, ma naturalmente pare che qui quando Italy parla di prosciutto faccia riferimento al prosciutto crudo, anche se c'è anche la perifrasi, il sintagma prosciutto cotto. Prosciutto cotto o cooked ham is a bright pink in color and light in flavor than its crudo cousin. Quindi abbiamo una molteplicità di forme che lunch like in Italian. Impariamo a pranzare come fanno gli italiani e quindi ecco che Farinetti lancia il pranzo all'italiana. Pranzo means lunch and it is traditional, the main meal in Italian culture, eccetera, eccetera. Pranzo allows family, guardiamo la narrazione allows family to come together, enjoy each other's company and of course delizioso food. E proseguo dicendo che in Italy lunch is traditionally regarded as the most important meal. The majority of businesses, traditionally close down for the pausa pranzo. Quindi continuano ad entrare italianismi e a informare, a formare sul modo di mangiare all'italiana, anche se forse in questo caso è una tradizione ormai superata e quasi direi inventata al giorno d'oggi. E poi nei siti di Italy troviamo una sequenza di pseudo-italianismi sui quali attiro l'attenzione sul vino, partiamo dalla Food Diversità, che è la Food University, l'università che insegna a preparare i cibi, a cucinare il cibo all'italiano, il cosiddetto spunt vino, qui nella slide manca, qua c'è un bicchiere di vino, che è un pseudo-italianismo, inventato per promuovere un momento a metà pomeriggio, non ho riportato il testo, in cui si mangia e si beve si mangia prosciutto crudo, mozzarella e si beve un bicchiere di vino e lo si può bere prendendo il vino Veitor, che è l'ascensore che permette di arrivare al primo piano dove c'è il wine shop. E così continuiamo con la parola pasta. Sappiamo bene che uno tra i 100 italianismi diffusi da tempo nel mondo angloamericano, ma qui troviamo tutta una serie di sintagmi di prestiti fedeli, pasta corta, pasta lunga, pasta fresca, eccetera, di calchi parziali, short pasta, long pasta con l'aggettivo anticipato. Impariamo a cucinare la pasta al dente, che convive con pasta tooth e tooth o al dente pasta. E andiamo avanti con, ecco qua andiamo avanti. Infine un'altra casistica molto diffusa tra gli italianismi, tra i neo-italianismi in Italia, è la presenza di questi composti chiarificanti che hanno l'obiettivo di chiarire che cosa sono i picci, che cosa sono le trofie, che cosa sono i cantucci. Allora abbiamo i picci pasta, la colomba cake, le tagliatelle pasta, le trofie pasta. Ecco, io mi fermo qui perché siamo ormai in chiusura, ma certamente un mondo interessantissimo, non soltanto dal punto di vista proprio del valore attribuito alla cucina italiana nel mondo, ma per noi anche una base dati su cui poter lavorare per capire meglio ancora le caratteristiche e le tipologie del contatto con lingua italiana modello e lingua inglese replica. Io vi ringrazio. Possiamo aprire la discussione, ci sono domande? Sì, prego, professor Gonciat. Allora, puoi tornare sul pesce wiki? Sì. Non è un italianismo, poi se merita di essere sottolineato. Sì. Ecco, prima abbiamo parlato di scarpe e no? Sì. C'è il dive-in, non drive-in. Dive-in perché è un pesce tuffa. Dive-in. Bellissimo, sì. Dive-in. Carina questa, sì. Grazie. Sì. Forse un'osservazione su Italy, molto interessante questo intervento di Raffaele Bombi. Trovo interessante anche, qui c'è un Italy a New York a 10 strade, insomma la 23esima strada è Fifth Avenue e ci vado parecchie volte. È interessante il contatto linguistico, riflettere sul contatto linguistico anche
riguardo all'organizzazione di Italy, no? Cioè veramente il contatto dell'organizzazione, no? C'è il bar, c'è il ristorante, c'è la tavola calda e c'è la spesa. Quindi chi compra va in giro con un bicchiere di vino e poi magari si ferma per uno spuntino, un piatto, anzi è sempre un piatto di pasta. Per esempio questa settimana hanno il gnocchi week, gnocchi alle zucchine, una settimana dopo gli gnocchi con un altro ingrediente e così via. Quindi le persone che ci comprano, istruite, non conoscono bene l'italiano, però sono sempre a contatto con queste parole italiane, questi appunto neo-italianismi. Forse anche proprio con l'organizzazione, proprio la gestione di questi negozi. Certo, grazie Herman. Certo. Sandra Tamaro viene da Polo, parlerà del mosaico linguistico istriano, alcune riflessioni sugli esiti del contatto linguistico tra istrioto, istro-veneto, istro-rumeno e le parlate croate ciacave. La parola a lei. Grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io la professoressa Bombi dell'invito e il professor Orioles. Sono veramente felice di essere oggi qui con voi e vi parlerò brevemente della situazione linguistica presente in Istria, ovvero delle varianti dialettali conosciute per lo più da quelli bilingui e diglottici. Ecco, e io sono una di loro. L'Istria è conosciuta anche come un mosaico linguistico ricco e variegato. Perché? Perché sappiamo che la penisola istriana, sul territorio geografico della penisola istriana confinano tre stati, Croazia, Slovenia e Italia. Io vi presenterò oggi la situazione linguistica dell'Istria croata, dove vedremo l'intreccio di numerosi dialetti romanzi e slavi e dove accanto al croato che è lingua ufficiale troviamo l'italiano lingua di minoranza, essendo l'Istria una regione bilingue. Questa realtà plurilinguistica dell'Istria vede ancora una suddivisione in dialetti microregionali e locali, tra cui l'istrioto, l'istro-rumeno e 5 tipi di dialetti croati ciacavi, e un dialetto macro-regionale che è l'istro-veneto. Tra queste troviamo 2 lingue a rischio di estinzione, classificate a serio rischio di estinzione dall'Atlante delle lingue del mondo in pericolo dell'UNESCO, che sono l'istrioto e l'istro-rumeno. L'istrioto sta scomparendo pian pianino si trova in una grave crisi perché pochi lo parlano, per lo più gli anziani in famiglia, ma diciamo la coscienza della salvaguardia di questo dialetto ha portato i giovani a formare, non so, festival dell'istrioto, concorsi di letteratura e poesia nella parlata istriota e si stampano atlanti e dizionari dei vari dialetti istrioti che rimarranno poi ad uso dei linguisti e dei cittadini. Ecco. Perché questo istrioto è in grave crisi? Perché i parlanti si sentono italiani, come anche i parlanti dell'istro-veneto, e non hanno la necessità di difendere questa loro identità con la parlata locale. Quindi si adeguano, parlano l'istro-veneto con gli italofoni e parlano il croato o il dialetto ciacavo con i croatofoni. Se guardiamo la situazione da un punto di vista sociolinguistico,
Troviamo tra le varianti basse l'istriotto, l'istroveneto, l'istrorumeno e i dialetti curati ciacavi. Ho messo in rosso l'istriotto, l'istrorumeno, siccome è a rischio, e le cose si complicano formando, come aveva scritto ancora nell'Ida Milani nel 1990, vari casi di doppia diglossia, triglossia e bilinguismo. Adesso vi spiego. Ad esempio, troviamo una comune situazione diglottica tra un parlante italofono che a casa parla l'istroveneto, la variante alta è l'italiano come lingua minoritaria e siccome è bilingue, ad esempio parla anche il dialetto ciacao a casa come variante bassa, abbinata alla variante alta il croato, quindi si trova in una complessa situazione diglottica, di doppia diglossia. Se aggiungiamo, però questi sono casi rari, no? Che questo parlante sappia anche l'istriotto, si trova in un caso di triglossia, però sono rari questi casi, ecco, veramente. Il dialetto istroveneto. Come vedete qui ho messo una cartina giusto a titolo informativo per vedere che i colori più scuri in effetti rappresentano quelle comunità italofone che hanno il maggior numero di persone della minoranza italiana. E questo è il censimento ancora del 2001, c'è adesso quello recente del 2022, ma i dati non sono ancora accessibili. Comunque, soltanto per farvi vedere come questo dialetto istroveneto, che una volta era una specie di koiné o dialetto conosciuta, capita da tutti in Istria, sia dai croatofoni che dagli italofoni, oggi non lo è più, lo è stato per secoli. Questo dialetto istroveneto è un dialetto importato con la Serenissima, da prima con i contatti con Venezia e poi sotto Venezia, insomma, si è sviluppata una variante istriana del veneziano. Tutti questi che si dichiarano, cioè tutti, la maggioranza di italiani che si dichiarano italiani in Istria, in effetti tra loro comunicano in istroveneto. L'italiano è, diciamo, lingua ufficiale a scuola, all'università, nelle comunità del circolo, eccetera, però insomma non è che gli viene spontaneo parlare in lingua standard. Poi vi presento qui sulla cartina i 6 punti istrioti in verde, quindi a Rovigno, Valle, Vignano, Galesano, Fasana e Sissano. Da notare che a Fasana è scomparso, anche se nei vari libri e articoli che troverete sull'istriotto viene segnato il fasanese a Fasana, ma non ci sono più parlanti. Queste parlate istriote sono le uniche parlate autoctone del territorio, sviluppatesi dal latino volgare parlato una volta in Istria, quindi parlate neolatine e molto preziose per la loro arcaicità. Una volta questo istriotto era più diffuso sul territorio e poi pian pianino è stato soppiantato dall'istroveneto. Quindi c'è un grande influsso dell'istroveneto sia nel lessico che nella sintassi delle parlate istriote. Passiamo al dialetto istrorumeno, che come vedete sulla cartina si trova a sud e a nord del Monte Maggiore a Učka, parlato a Geiane e poi a Sosnievica, Villanova, Frasineto, Letai, Berto, Scavici, Terconzi, Zanconzi, Micheli, Costerciani nel comune di Kershan. Da dove deriva questo istrorumeno? Ovvero chi sono gli istrorumeni? Sono i discendenti dei valacchi balcanici che si spostavano dall'entroterra dalmata e si insediarono nel XV secolo, XVI, prima sull'isola di Veglia, Krk, e poi in Istria. Loro
quando c'è il censimento non si sentono, cioè loro si dichiarano croati. Questo anche dovuto al fatto che non c'è una lingua tetto in rumeno che li tenga uniti, e quindi come dire, le parlate istro-rumene sono fortemente influenzate dalle parlate croate ciacave adiacenti. Quindi troveremo moltissimi prestiti croati ciacavi in queste parlate istro-rumene. Cosa hanno invece prestato gli istro-rumeni agli istriani? Ci sono un paio di toponimi, come ad esempio di origine istro-rumena, come ad esempio Catum, che era un tipo particolare di abitazione rumeno, oppure cognomi di origine rumena, Faraguna e Poropat. Questo Faraguna come Fara senza una, un soprabito di pastori, oppure Poropat anche da Fara senza e Pat letto. Ecco, qui anche ho messo un'insegna, un toponimo Catum che troverete se andate a fare un viaggio in Istria. E poi la situazione si complica maggiormente quando guardiamo i dialetti croati ciacavi, che come vedete segnalati da vari colori, si differenziano, sono ciacavi, però di vari tipi. Ad esempio troviamo il dialetto di Pinguente in grigio, sulla cartina in grigio, come potete vedere. Poi in una variante rossa l'istriano sud-occidentale di tipo ciacavo-stocavo, che è stato importato anche nel XVI secolo con le migrazioni, quindi dall'entroterra dalmata. Poi in verde trovate il ciacavo settentrionale di tipo ecavo, che è quello più arcaico, più antico. Una piccola zona in azzurro, quindi il dialetto ecavo, e poi il dialetto ciacavo meridionale. C'è un'oasi linguistica che è rappresentata dal dialetto montenegrino arcaico di tipo stocavo, Beroi, ma di questo dialetto non mi sono veramente mai occupata. Mi sono occupata invece per moltissimi anni dei prestiti lessicali, soprattutto prestiti lessicali romanzi nelle parlate ciacave dell'Istria. E qui nell'illustrazione che potete vedere, le frecce indicano gli influssi linguistici. L'istro-veneto qui appare il più forte, il più dominante, perché ha dato moltissimi, migliaia di prestiti lessicali alle parlate ciacave, e da queste parlate ciacave poi sono passate all'istro-rumeno per il tramite del ciacavo. E ad esempio ho fatto fatica a trovare il caso contrario, a trovare dei prestiti croati in istrioto, però ce l'ho fatta. Ad esempio la parola graia per il cespuglio, che ho trovato nell'Atlanto linguistico istrioto, quindi un prestito del croato ciacavo graia che trova il suo etimo nello slavo antico. E poi, ad esempio, prestiti dell'istrioto in croato ciacavo, anche ho fatto fatica a trovarli, ma penso che sia questa parola vergani pellaratro, una variante quindi istriota, vergagno, protetica dal latino, che deriva dal latino. Invece troveremo parole comuni, comunissime, nelle parlate istrovenete, no, nelle parlate istrovenete sì, ma nelle parlate ciacave che sono prestiti dall'istroveneto, come bosca. In croati ciacave dicono bosca per il bosco. Troviamo qui un cambiamento di genere che è dovuto all'analogia a quelle che voi avete croato sumano. Oppure, non so, grotta, non ha lo stesso significato come in istroveneto come in italiano, ma indica una piccola pietra o roccia. E poi verbi importanti quotidiani, del tipo capiti, fermati, partiti, cioè capire, fermare, partire, pensati, da pensare, prestito dell'istroveneto, pensare, bestemmiante,
scherzate, eccetera. E poi vi ho messo qui, giusto per vedere come questi, ad esempio il nistro rumeno, bosche, quindi dal ciaccavo è di origine istroveneta. E poi per finire delle interferenze che troveremo, delle interferenze sintattiche, ad esempio in tutta l'Istria i croati ciaccavi dicono grencia. Questo grencia è un calco sintattico dall'italiano vado via, perché i croati non dicono questo via, cià è ridondante, no? Idem, vado, cioè gren. Oppure se guardiamo l'ordine delle parole, nella frase tipo Sancupia o pescare 3 kg e sipa in ciaccavo, questo l'ausiliare è al primo posto come l'istroveneto, perché i croati direbbero cupia san, cioè questa inversione è dovuta all'interferenza istroveneta. E poi nel caso contrario, quando per strada troverete gli italofoni che parlano in istroveneto e dicono vado dal dottore, c'ho la upnizza. Perché questa up è l'impegnativa? Perché? Perché viviamo in Croazia dove i termini amministrativi sono quelli del croato, non c'è l'equivalente italiano che si sente oggigiorno, e quindi questa upnizza verrà poi inclusa sicuramente nei dizionari come prestito. Oppure dove c'è la Anna? Dove è Anna? La c'è in Bologna, anche in un caso di tax switching, in malattia, perché si usa in croato. E poi una frase per finire in rumeno, Luciace celumare moresti vale genai istina, quindi al papà e alla mamma devi sempre dire la verità. Dove ho segnato in rosso i prestiti del ciaccavo e vedete nella sintassi, anche se magari qui combacia anche con l'italiano, persone che si sono occupate veramente dell'istro rumeno, come ad esempio il professor Filippi, Covacez e altri, hanno notato che la sintassi dell'istro rumeno calca quella del ciaccavo e del croato. E per finire vorrei dire che questo secolare contatto linguistico tra le varietà presentate qui brevemente oggi ha lasciato numerosissime tracce nel lessico e maggiormente quindi migliaia e migliaia di prestiti lessicali, romanzi, istroveneti nelle parlate ciaccave che si sono adattate, integrate nel sistema morfonologico sintattico croato. Se voi andate a fare la ricerca sul terreno, chiedete ai parlanti ciaccavi se queste parole sono alloglotte o idioglotte, loro diranno sono parole nostre, domace, arcaiche, ma in effetti sono prestiti, romanzi antichi, talmente integrati che si percepiscono come nostrani. A loro volta, quindi, le parlate ciaccave hanno esercitato una forte influenza sulle parlate rumene, come ho detto prima, e pochissimi sono i prestiti croati nelle parlate istriote, neolatine, e anche il contrario, cioè i prestiti croati nell'istrioto. Mentre l'influenza dell'istroveneto sui dialetti istrioti è cospicua, considerevole e duratura, e l'esito di questi contatti è purtroppo che l'istrioto è diventato una lingua in pericolo di estinzione. Ecco, grazie. Ringraziamo anche Sandro Tamaro per la chiarezza e anche ovviamente per aver rispettato il tempo senza nemmeno il bisogno di dimostrare il 5. Deve essere un bel mosaico, insomma, no? Con questo capo di stria. Dal mio punto di vista, come curiosità, lei non ha menzionato l'inglese, è assente del tutto o a causa del turismo magari? No, l'inglese è presente come nei parlanti giovani, nei giovanissimi, cioè dalle scuole primarie, loro sono sempre ad ascoltare e seguire YouTube in inglese, quindi prima l'italiano era lingua seconda, no, del territorio, tutti i ragazzi sapevano l'italiano, oggi no, oggi sanno l'inglese perfettamente. La globalizzazione. Sì, quindi l'italiano è, diciamo,
Cioè l'inglese, come prestiti inglesi ce ne sono dappertutto e così anche in Istria. Però io Come abitudine, diciamo, d'uso. soprattutto ai termini tecnici o quelli di moda, insomma, che vengono prestati poi in tutte le lingue. Però dico, se guardiamo l'influenza, io mi sono concentrata qui sugli aspetti diacronici e dialettali. Ecco, questo dell'inglese sarebbe una ricerca a parte, però soprattutto con esiti sbalorditivi nella lingua colloquiale dei ragazzi, dove formano verbi su base inglese aggiungendo i morfemi croatici. Non solo passivo. No, molto creativi. Molto Interessante. creativi. Penso anche così in sloveno. Altre domande? Volevo fare un breve intervento per ringraziare la professoressa Tamaro di questa esposizione che dà continuità alla collaborazione che abbiamo avviato, nel ricordo anche del suo maestro Goran Filippi, che si avvicinò al plurilinguismo, al centro del plurilinguismo intorno agli anni 2000, e da lì ha attratto la nostra attenzione verso quest'area, che è un vero e proprio laboratorio di plurilinguismo, attraverso, ecco, tutti i contatti, le varie dinamiche a cui lei ha accennato, in particolare questa triglossia, potremmo definirla pluriglossia, che può accostarsi a situazioni anche della nostra area. Questo termine di Denison, pluriglossia, potrebbe riassumere e dare copertura ai fenomeni a cui ha accennato. Quindi grazie per questa esposizione molto ricca di spunti, metodologicamente molto interessante. Grazie. Altre domande? Se non ci sono domande, devo dire che un luogo comune fra tutti i presidenti di sessione è di dire che non ha bisogno di presentazioni. Ascoltiamo dunque il professor Ogliones dell'Università di Udine, chi non lo sapesse, che ci parlerà di minoranze fuori dal loro originario insediamento. L'interessante caso del sinecismo di Vigiù. Allora, cominciamo con un viaggio attraverso le eteroglossie italiane, cercando di coinvolgervi in una definizione di questo termine eteroglossia, che sembra diverso da alloglossia, e ricordando che attorno a questo tema, attorno a questo costrutto, abbiamo avviato un percorso di riflessione insieme con Fiorenzo Toso, che era il nostro punto di riferimento per valorizzare questo tipo particolare di identità linguistica, che diciamo, ripercorre e rivisita un termine creato e definito da Tullio Telmon nel 1992, ma poi rielaborato con la testimonianza e l'anima di Fiorenzo Toso, qui anche spiritualmente rappresentato da due suoi allievi, Caria e Pisano, a testimonianza di ragionamenti e di riflessioni che continueranno. Allora, la differenza rispetto alle normali, chiamiamole così, minoranze, e qui ci limitiamo alle eteroglossie di area italiana perché il fenomeno esiste anche in ambito europeo, si parla di realtà dialettali ridislocate, e che vengono, come dire, trapiantate per effetto di diaspore, di mobilità, la mobilità a cui si è accennato ieri come elemento costante nella relazione, per esempio, di Carmela Peta. La mobilità può spingere un gruppo, una comunità linguistica a spostarsi fuori dal proprio territorio originario. Allora ci si chiede, è un dialetto esportato sostanzialmente, ma una volta che venga esportato e trapiantato, per così dire, in un'altra località, diventa un'alterità, un'entità diversa rispetto al territorio circostante, e quindi può essere parificato, assimilato a una minoranza di antico insediamento, quindi un dialetto altrove.
se vogliamo sintetizzare questa realtà, con effetti molto interessanti di contaminazione, di contatti con la realtà prevalente sul territorio, rispetto alla quale rappresentano una diversità. E cominciamo, se vogliamo fare questo percorso, vediamo se riesco a indicarli. No, torno indietro, chiedo scusa, sono stato io. Eccoci, restiamo nella cartina e vediamo ecco, con il cursore di cominciare da nord, ma lo vedete anche senza bisogno di cursore, con Grado e Marano Lagunare, che sono la realtà molto nota a chi vive qui di una venetofonia in un contesto friulano. A distanza di pochissimi chilometri da Carlino, in Friuli esiste Marano Lagunare, non mi dilungo sulle singole varietà che hanno tutta una loro storia, hanno studi approfonditi, ma voglio ragionare sulla tipologia. Su Grado abbiamo anche discusso al di fuori del contesto del convegno nella cena della vigilia con un parlante che ce ne ha illustrato alcune simpatiche prosodie. Ma scendendo progressivamente incontriamo al confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana delle località poco note, Gombitelli e Marradi, che sono località emiliane in Toscana. Ecco, qui forse la diversità si può cogliere attraverso alcuni tratti del consonantismo e del vocalismo, presenza o meno della lenizione. Diverso è il caso di Alberese, il rettangolino blu nella Toscana meridionale, dove cominciamo a confrontarci con una realtà delle cosiddette città di fondazione. Cosa sono le città di fondazione? Sono l'insieme di quelle realtà che durante il ventennio fascista sono state oggetto di grandi spostamenti di popolazioni, soprattutto dal Triveneto, anche dall'Istria. Si ricorda che ho accennato durante l'esposizione a valle alla realtà degli istriani trapiantati in Sardegna, vedremo ora ad Arborea. Quindi cominciando da Alberese, ecco questa realtà toscana con una presenza veneta che costituisce l'avamposto più settentrionale delle città di fondazione, che però hanno la loro netta prevalenza territoriale nel Lazio. Quel rettangolo un po' più ampio, non sono molto bravo nel costruire cartine come quelle che sono state esibite dai relatori di oggi e di ieri, ma Fiorenzo Toso invece era un grande specialista di cartine e da lui ho fatto fatica a imparare. Non sono un allievo altrettanto competente, però credo che di poter dare questa indicazione che nel Lazio, attorno alla città di Latina, Nettuno, Pomezia, Fertilia in Sardegna, esiste proprio un mondo di venetofonia residuale, già oggetto anche di trattazioni letterarie su cui non mi dilungo. Le città di fondazione ci sono anche in Sardegna, quei due piccoli rettangolini che ben noti ai colleghi sardi qui presenti. Al nord parlano di Fertile, qui è la località interessata da una forte presenza istriana che meriterebbe di essere ripresa, ne abbiamo parlato, c'è una documentazione di un associazionismo molto attivo a Fertile e più in basso Arborea, dove quando vestivamo alla marinara abbiamo effettuato una immersione linguistica per confrontarci con le realtà locali. C'era anche Roberto Dapit con noi, abbiamo potuto vedere questa difficoltà, ecco, questa persistenza di tradizioni, di specializzazioni economiche, perché dietro ogni realtà e ogni alterità ci deve essere una specialità, altrimenti si tratta semplicemente di un trapianto destinato all'estinzione. Nella Sardegna, accenno proprio brevemente a quello che era il focus della riflessione scientifica di Fiorenzo Toso, cioè l'area tabarchina costituita dalle realtà di liguri che attraverso un percorso passato dalla Tunisia si insediarono poi nel 1770 circa
Calasetta e Carloforte, e che per essere ormai contaminati da tutta una serie di interferenze provenienti dall'area mediterranea hanno perso la ligurofonia e quindi possono essere una realtà certamente diversa rispetto al sardo, come è stato ieri ricordato anche da Simone Pisano. E infine alla Sicilia e alla Basilicata vedete un rettangolino rosso che evoca i cosiddetti gallo-italici, cioè delle dialetti settentrionali trapiantati al sud. Questi dialetti settentrionali trapiantati al sud, il percorso della migrazione nel Medioevo era a rovescio rispetto a quello che potrebbe essere la mobilità dei tempi moderni. Il sud era un luogo di attrazione, dico con un certo orgoglio, non so perché, così casualmente, ed era nel caso particolare dei gallo-italici legato alla conquista normanna del 1076, che lasciò appunto eredità anche in Basilicata. Ci occupiamo ora principalmente e velocemente dell'area siciliana, passando alla slide successiva, che anche qui sono debitore per la costruzione di questa cartina ad altri. Questa è opera di Salvatore Trovato dell'Università di Catania, che è il maggior specialista di queste aree, di questi territori che ha studiato e la cui provenienza in termini di madrepatria viene fatta coincidere col Monferrato. Ormai non siamo particolarmente, come dire, attenti a cercare la località di origine, perché è finito, diciamo, si è esaurita l'attitudine a invocare le origini come se fossero, diciamo, una ricerca nostalgica di radici. Quello che conta è invece la ridislocazione e la ricreazione, la riconfigurazione, una nuova vitalità in un contesto diverso, cioè la riorganizzazione della lingua, delle culture, al di là di quella che può essere l'origine, che resta semplicemente sullo sfondo. Queste sono le località, ci sono sostanzialmente 14 centri, quello con la freccia è il punto di partenza della riflessione che conduciamo, San Fratello, ma ce ne sono tanti altri che in una scalarità che va dalla conservazione di tratti linguistici particolarmente caratterizzanti come la dittongazione in sillaba libera e altri tratti su cui non mi posso dilungare, si va verso una, diciamo, una sicilianità progressivamente più aggressiva, che ha fatto perdere i caratteri. Però in alcune località come San Fratello, Piazza Armerina, Aidone e Nicosia, la gallo-italicità è forte ed è prova di una lealtà linguistica alla Weinreich che è inversamente proporzionale, come dire, all'isolamento. Ecco, c'è una forza, una resistenza, una tenacia e anche una capacità di rivitalizzazione della parlata. Quindi il gallo italico, in particolare il gallo italico di San Fratello. E che cosa succede? Poi si verifica una diaspora al rovescio. Nel Medioevo si spostano dal nord verso il sud queste comunità. Il perché di questo spostamento, al seguito, ripeto, dei Normanni, non sempre erano persone dalle attitudini molto positive, la qualità umana poteva essere anche discutibile, ma poi diventano una comunità attiva e vitale. Doppia diaspora, che però non è isolata. Molto velocemente accenno a situazioni simili di minoranze fuori del loro insediamento. Quindi le eteroglossie possono essere tipi dialettali ridislocati, è il caso della venetofonia delle città di fondazione, dove è un dialetto a spostarsi, una comunità dialettofona, ma a spostarsi può essere anche una comunità minoritaria, come è il caso appunto dei gallo-italici, come vedremo a Vigiù velocemente. Abbiamo a seguito di eventi di emergenza
l'Italia è il luogo delle frane, delle catastrofi naturali e quindi in provincia di Reggio Calabria nel 1952 viene a verificarsi una frana distruttiva che fa sì che questi centri già di per sé sperduti e poco abitati fossero costretti a quella che è stata chiamata ieri ondata migratoria, per me l'aperto e che li ha spostati a centinaia in provincia di Sarzana, dove attraverso accertamenti sull'anagrafe che dobbiamo all'attenzione di una allieva di Rosanna Sornicola, dal cognome Stamuli, di cui ho discusso una tesi di dottorato nel 2008, hanno comportato questa ridislocazione dal sud al nord di una area di una minoranza in questo caso. Stessa cosa in un chiave diversa, non a seguito di frane, alluvioni o catastrofi, ma di vere e proprie catene migratorie che rientrano nel quadro della grande mobilità degli anni 60-70, gli spostamenti di masse di potenziali lavoratori appunto dal sud al nord, vanno a spostarsi dalla Calabria al Piemonte, in particolare nella città di Chieri, in provincia di Torino, dove si è creato un associazionismo molto forte con rivitalizzazione di tradizioni e di identità linguistiche che vanno a formare, qui entro ora nel vivo della località di cui mi occupo tangenzialmente, è quella di Vigiù, che forse alcuni di voi collegheranno con i vigili del fuoco, i famosi pompieri di Vigiù dell'immaginario collettivo italiano, e che in realtà per noi linguisti assumono tutt'altro valore. Ecco il Padre Nostro, qui c'è un History Proteron, avrei dovuto mettere prima questo slide per dare l'idea dell'alterità, della diversità, della varietà gallo-italica di San Fratello. Per la verità, nel Padre Nostro in gallo italico non è esaltante la diversità, perché, come vi spiegavano i parlanti locali, non si prega granché in gallo italico, ma quasi in siciliano, cioè l'aspetto della preghiera rituale prevede, contempla una sicilianità di fondo che contamina la parlata gallo-italica, ma a ben guardare si nota nel vocalismo, soprattutto nelle dittongazioni, la tentazione e altre forme su cui non posso essere molto, non posso per esigenze di tempo, però vorrei attirare volontea, la è indistinta, la dittongazione, il vocalismo presenta, il lessico è sicuramente siciliano. Per non parlare, la preghiera è modellata lessicalmente, però dal punto di vista della fonetica si nota sicuramente una diversità. Vigiù, ecco cosa ci fanno i sanfratellani a Vigiù. Nel 1955, anche qui per un fatto naturale, una catastrofe, un'alluvione in questo caso, non fa notizia in Italia, soprattutto negli anni 50, si distacca una frana da San Fratello, una di queste località del Gallo Italica della Sicilia, che induce migliaia di abitanti a spostarsi innanzitutto sulla costa, nella località di Acquedolci, che poi diventa comune autonomo, ma una buona percentuale si sposta per motivi legati probabilmente a catene migratorie che nascono da piccoli gruppi e poi si diffondono in modo non sempre prevedibile a Vigiù. Ma non c'è soltanto il trapianto, come può essere nella grande metropoli, con una perdita di identità, è avvertita l'esigenza forte di riproporre nella stessa località, con la benevola attenzione dei residenti locali. Ecco perché parlo di un sinecismo, cioè di una costruzione di due modelli di vita, di un dialogo tra due subcomunità all'interno di Vigiù. E c'è una collaborazione molto forte, la riproduzione di alcune usanze e riti religiosi molto forti durante le festività pasquali. Ecco, ci sono dei riti che stanno tra il sacro e il profano, che ho avuto modo di verificare. I giudei a San Fratello sono una cerimonia quasi carnascialesca mimetizzata da liturgia cattolica.
Ecco qui anche addirittura la traslazione di un simulacro di una statua di un santo cui la comunità di San Fratello è devoto, viene in una chiesa di Vigiur incluso una riproduzione della statua originaria. Sono dettagli, ma danno l'idea di questa coesistenza, di questa coabitazione, di un forte associazionismo con convegnistica e gruppi che periodicamente sono stato anche coinvolto in un paio di queste iniziative, danno testimonianza e portano avanti una identità linguistica a distanza dall'antico insediamento. C'è qualcosa anche da dire in termini di politiche linguistiche e di plurilinguismo sotto questo aspetto, cioè bisognerebbe in qualche modo, era questa la lezione, il messaggio di Fiorenzo Toso in generale, soprattutto laddove ci sia, attenzione, un animus comunitario. Non possiamo, come dire, valorizzare tutto. Laddove tuttavia esiste un animus comunitario, una comunità forte, ci dovrebbero essere costruiti degli strumenti di tutela più forti, più approfonditi, che possano mettere sullo stesso piano le minoranze al di fuori del loro, anche le minoranze al di fuori del loro insediamento, perché appunto la nostra Costituzione non guarda, non cita l'antico insediamento, cita semplicemente la necessità di tutelare tutte le lingue che rappresentino una diversità, un'alterità rispetto al territorio circostante. Sotto questo aspetto c'è stato uno sforzo, ma al momento solo alcune leggi regionali e alcune, come dire, istituzioni regionali hanno manifestato attenzione, mentre a livello nazionale questo percorso resta ancora tutto da fare. Grazie dell'attenzione. Ovviamente no, al professor Orione, questo argomento per me così nuovo, no? Mi è sembrato anche molto originale. Chiedo ovviamente degli interventi. Sì, professor Orione, naturalmente grazie per la relazione, come vi dicevo, mi è particolarmente piaciuto il titolo "Minoranze fuori dal loro insediamento", no? Rende bene l'idea, e rende bene l'idea non solo dello spirito di realtà linguistica, quello che alla fine, insomma, sulla base anche di quanto diceva Fiorenzo, dell'animus comunitario, quindi realtà linguistica verso una propria lingua, una propria cultura, una propria identità, ma volevo riflettere un po' sul concetto di cui ha parlato inizialmente, cioè sulla riorganizzazione e ristrutturazione. Come dicevo ieri, questo tipo di mobilità mi dà l'idea di una riflessione, di dover fare una riflessione maggiore su quella che è l'arricchimento. Giustamente lì parlava di ristrutturazione, quindi ristrutturazione sempre ferma restando la realtà linguistica verso il proprio codice, ma ristrutturazione non solo del proprio repertorio, ma anche della propria identità, no? E ovviamente sono comunità che devono interfacciarsi e quindi devono affrontare due tipi, no? Sì. E quindi questo lo vedi in termini di arricchimento, no? Non solo realtà, ma anche arricchimento. Quindi volevo sapere che cosa ne pensa e la ringrazio per la sua relazione. Ho trovato velocemente, poi se ci sono altre domande volentieri rispondo, sul posto, quelle 2 o 3 volte in cui ci sono stato, c'è come potremmo definire politicamente una coesistenza pacifica, intanto tra le due comunità. C'è un'accettazione reciproca, anche perché, come spesso capita,
i nuovi arrivati hanno accettato determinati lavori, determinate specializzazioni che localmente non sono più molto frequentate o praticate, quindi hanno coperto un vuoto socio-economico e per questo sono stati accettati. Poi in termini di riorganizzazione del repertorio c'è la perdita di alcuni tratti più progrediti, più avanzati, come appunto tratti vocali, c'è un certo appannamento, c'è una certa sicilianizzazione che porta allo scolorimento di alcuni tratti più forti di quella che era già la seconda madrepatria, cioè la gallo-italicità della Sicilia, e quindi la riorganizzazione comporta perdita di tratti, la dovrò ancora approfondire, spero nella relazione di poter dare alcune indicazioni. C'è una perdita di tratti, ovviamente molti contatti a livello della comunità locale che è di espressione dialettale lombarda, e quindi c'è una commistione, uno switching molto probabile. Ecco, quali sono le generazioni interessate? C'è anche la seconda e terza, qui possiamo parlare non di quarte e quinte generazioni, ma di seconde e terze che stanno riproponendo. Vedo ancora che c'è una competenza attiva, un po' scolorita, ma persiste. Grazie di questo approccio. No, grazie per questa relazione. Volevo segnalare, per quanto riguarda i gallo-italici della Toscana, purtroppo è un caso non ben documentato, perché se ne è occupato un allievo della scuola normale, si chiama Emanuele Saiu, il cognome sardo, ma in realtà lui è toscanissimo, e c'è una comunità nel comune di Villa Basilica, in provincia di Lucca, nella frazione di Colognola si chiama. Sì. C'è un dialetto di tipo, diciamo, emiliano, proviene dall'Appennino modenese, insomma, è un dialetto piuttosto arcaico, perché questi coloni sono arrivati probabilmente, lui ha fatto, una persona molto precisa, ha fatto anche uno studio sugli archivi parrocchiali, quindi insomma è andato a vedere i cognomi, insomma ha fatto uno studio molto approfondito che però purtroppo non ha mai pubblicato. Non l'ha mai pubblicato. Lui. Però è una cosa, è effettivamente un caso molto interessante, è la documentazione di un tipo di dialetto dell'area appenninica del modenese, però piuttosto arcaico. I tratti sono quelli tipici dei dialetti settentrionali, quindi l'edizione, critico, obbligatorio, eccetera, eccetera. Hanno anche qualche particolarità lessicale che conservano, per esempio per pranzare dicono sciolve, che è lo stesso tipo che si riscontra in questi dialetti. E purtroppo sono ormai pochi, la frazione di Colognola si va spopolando. Io ho conosciuto, perché sono andato insieme a Saiu, lui era diventato un parlante nativo, insomma, Saiu sapeva ore e ore di registrazione, una persona puntuale. È un vero peccato, c'è solo un accenno di Giannelli. Ma c'è ora uscita una monografia di Vitale, sì. Che in qualche modo rende giustizia, ma ignoravo di Saiu. Non si può sapere, appunto, perché lui non ha pubblicato ancora, sta facendo ormai da secoli la tesi di dottorato, purtroppo non trasmetta pessimismo qui in sala. No, in quei casi mi spiace particolarmente, perché insomma e poi ecco, per quanto riguarda la Sardegna, mi sembra interessante anche il caso dei pescatori ponzesi che qua e là sono presenti, non so, a Tortolì, le frazioni di Siniscola, Santa Lucia, che hanno lungamente praticato la pesca in un territorio in cui i sardi la pesca non praticavano. Sì. E c'è il caso, vabbè, famoso di Cala Mariolu, che è un toponimo sardizzato. In realtà Mariolo è in realtà il ladro. Insomma, la tradizione racconta che si portava il pescato in questa cala
i pescatori ponzesi non lo trovavano e pensavano che c'è stato un mariolo. Poi Mariolo, ora non so se questa è una leggenda, ma probabilmente no, quindi c'è questa cala che si chiama, molto nota, sì, posto molto bello, quindi gli itinerari turistici la contemplano sempre, in realtà Cala Mariolo di Sardo ha solo il morfema del maschile singolare, ma in realtà è una radice. E però ecco, questa componente ponzese è ancora abbastanza rappresentata. Come diceva lei, probabilmente sia per quanto riguarda i veneti, sia per quanto riguarda queste altre piccole minoranze sparse, meno compatte, meno strutturate di quella tabarchina, ci sarebbe da fare una ricerca, cioè da dare una valutazione, ecco, di quanto ancora ci sia e quanto... Io personalmente ricordo alla Sagra di Sant'Efisio a Cagliari di aver sentito parlare veneto, per cui siccome ho anche una certa simpatia ho detto: signora, ma lei è veneto? No, mi sono di Arborea. Grazie. Bene, altri interventi? Se non ci sono, allora io, prima di chiudere il mio ruolo ufficiale di presidente di sessione, devo ammettere un sentimento, esprimere un sentimento che probabilmente è anche il vostro. Più ascolto relazioni, più cresce la mia ammirazione per Raffaella Bombi, per aver organizzato tanta varietà di testimonianze attorno sempre a un cardine fisso. Complimenti. Bene. È dovuto. La signora Velia Plotzen, che è insegnante nella scuola a Timau, è stata anche assessore comunale nel comune di Paluzza, di cui Timau è una frazione germanofona, e va ricordata come aspetti, come ruolo, come incisività, quale motore dell'attività a Timau, su cui poi si soffermerà il collega Zwin, ma anche per l'azione che lei stessa ha iniziato nella qualità di assessore del comune, interessando la regione Friuli Venezia Giulia, per quel che serviva normativamente parlando, per quanto riguarda le minoranze germaniche in Friuli Venezia Giulia. Questo nell'anno 1998, il che sta a significare un anno prima della approvazione e pubblicazione della legge 482-1999. Questo come introduzione di sintesi. Una rapidissima presentazione del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Germaniche Storiche in Italia, nell'italiano e in tedesco come tale. Comitato di coordinamento e proposta. Lo scopo del Comitato è quello di tutelare e promuovere la lingua e la cultura delle comunità storiche germaniche in Italia, con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e persone in Italia e in Europa. L'obiettivo del Comitato, sto leggendo dallo Statuto, è perseguire la piena attuazione della normativa statale e relative norme di attuazione e delle convenzioni internazionali riguardanti la tutela delle minoranze linguistiche. Questi sono i due aspetti d'azione del Comitato. Io ovviamente sono più coinvolto come mio istituto partecipante al Comitato su questo secondo obiettivo, quello di promuovere la piena attuazione di queste normative. Signora Veglia poi è stata anche, e tuttora, presente nella commissione istituita dalla Regione che unisce le minoranze germaniche del Friuli Venezia Giulia, ha partecipato a convegni nazionali e internazionali su questo tema, ma credo che in sintesi si possa dire che la Veglia, come tutti richiamiamo, è uno dei motori di Timau. Lascerei la parola poi al collega Zwin, che vive più direttamente la realtà di Timau. Sì, grazie professor Bisci, faccio pochissime precisazioni, volevo solo appunto sottolineare il ruolo fondamentale che ha la Veglia come coordinatrice e animatrice
della comunità linguistica di Timau per quanto riguarda sia le politiche e sia le iniziative di prettamente appunto culturali, ma soprattutto per quanto riguarda il caso che interessa più da vicino il sottoscritto, anche il ruolo che ha appunto Velia nel coordinare un gruppo di timavesi militanti, potremmo definirli, che appunto si spendono ogni giorno per tentare di registrare e tentare di salvaguardare nella misura del possibile di fronte a una situazione che come sappiamo anche per Timau, così come per le altre comunità, è estremamente critica, la lingua timarese e appunto le necessità che questa lingua ha per quanto riguarda la trasmissione intergenerazionale, che insomma, come per le altre minoranze, uno dei fattori più critici. E appunto con Velia abbiamo varie iniziative. Velia è a capo o collabora con varie iniziative. Un'iniziativa appunto vede coinvolta la Velia e altri parlanti insieme a me nella redazione di un archivio digitale, ma poi appunto il suo impegno la vede coinvolta anche in altri progetti di tipo linguistico e culturale. Insomma abbiamo un po' il motore organizzativo delle politiche linguistiche e culturali dell'isola di Timau, quindi lascio la parola a lei perché insomma, si presenta meglio di come potrei presentarla io. Intanto vi ringrazio per le belle parole di presentazione. Ancien Ruas en Holm, als dies mich ein Hotto eingeladen San Rhein, Vostar Komitat hat getan in 20 Jahren wir unseren alten deutschen Sprache. Un grazie alla professoressa Bombi per l'invito e sono molto onorata di rappresentare il Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia. Una piccola premessa. Negli anni 50-60 le nostre comunità, io mi intendo come nostre, Timau, Sauris e Sappada, erano oggetto di studio e di ricerca da parte di studiosi dell'Università di Vienna. Ricordiamo le visite abbastanza frequenti del professor Kranzmeier, della professoressa Hornung e poi della professoressa Geier. Tutto questo ci ha fatto un po', ha suscitato nella popolazione un po' di orgoglio nell'essere portatori e nel sapere di avere una cosa in più rispetto alle comunità che ci erano vicine. Assieme a me oggi mi sono dimenticata di ricordare che c'è anche un altro membro del Comitato Unitario, che è il professor Lisch, che è sempre presente alle nostre assemblee. Bene, nel 1982, presso la comunità germanofona, in questo caso di Timau-Tischelbonn, veniva organizzato un primo convegno dal titolo Timau, Sauris, Sappada, isole alloglotte da salvare. Hanno partecipato a questo convegno rappresentanti dei Cimbri di Luserna, di Asiago, delle comunità di Sappada, di Sauris e della Val Canale, e per la prima volta erano stati invitati anche rappresentanti degli enti, c'erano rappresentanti dei comuni, della comunità montana e della provincia di Udine. E le presenze qualificate della professoressa Hornung, della professoressa Geier e del professor Francescato. In rappresentanza le prime dell'Università di Vienna e dell'Accademia delle Scienze di Vienna. È stata una 2 giorni con interventi anche piuttosto animati e le comunità si confrontavano sul futuro linguistico delle rispettive realtà e condividevano la necessità di impostare collaborazioni e iniziative comuni. Un successivo incontro svoltosi sempre a Timau nel 1985 rafforzava la consapevolezza di queste problematiche e faceva un po' il punto su quanto realizzato e sulle iniziative in corso. Ma ancora poco sapevamo dell'esistenza di altre comunità
non si conosceva, non si sapeva che c'erano i valser, che c'erano, o perlomeno ne avevamo sentito parlare, ma ancora non li conoscevamo, che c'erano i valser, che c'erano i mocheni. Solamente nel 2001, su iniziativa del Südtirol Kulturinstitut e del quotidiano Dolomiten, in occasione dell'anno europeo delle lingue, viene organizzato a Neumarkt-Egna un convegno dal titolo Deutsche Sprachinsel Oberitaliens, Gegenwart und Zukunft, isole linguistiche tedesche in Italia, presente e futuro. I partecipanti sono i rappresentanti di tutte le comunità linguistiche, valser della Val d'Aosta, quindi c'erano dai Sime, Gressonei, i valser del Piemonte, Alagna, Carcoforo, Rimella, Campello Monti, Formazza, i mocheni della Val Fersina, i cimbri di Luserna, dei 7 comuni vicentini, di 13 comuni veronesi, Ploden, Sappada, Zare, Sauris, Tiscibon, Timao e Canalta alla Val Canale. Tutte queste comunità hanno in comune le peculiarità di parlare tutte una lingua di origine germanica, di essere portatori di una storia, di un'identità che trova nella lingua e negli usi e costumi il proprio essere, di vivere in montagna, di essere dislocate, collocate lungo l'intero arco alpino meridionale in Italia, e di essere anche distanti tra di loro. Nel corso dei lavori emerge e si concretizza l'idea di creare un organismo che le accomuni e che sia portavoce delle difficoltà, delle problematiche più urgenti, quali l'istruzione, la toponomastica e i media. Il 25 maggio del 2002 a Luserna, su iniziativa di Luis Thomas Prader, che per tanti anni è stato segretario del nostro comitato, e di Luigi Nicolussi Castellan, che è coordinatore del comitato, con la sottoscrizione del documento di costituzione e l'approvazione dello statuto, come previsto peraltro dall'articolo 3 della legge 482 del 99, nasce il Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia, Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinsel in Italia, che negli anni si arricchisce di ulteriori componenti, i cimbri del Cansiglio e i valser di Bosco Gurin in Svizzera. Quindi abbiamo un comitato unitario che comprende le comunità che vanno dalla Val d'Aosta a ovest fino alla Val Canale in Friuli, comunità che diverse per il numero di parlanti e diverse anche nelle forme di tutela in cui si muovono operano questi gruppi. Tuttavia, queste comunità manifestano sin da subito uno spirito di collaborazione e impegno nella realizzazione di progetti comuni. Fanno parte della comunità, specifico che fanno parte della comunità e del comitato i rappresentanti delle comunità. Non siamo degli studiosi, non siamo dei ricercatori, siamo solamente dei portatori di lingue di varietà arcaiche del tedesco, desiderosi per quanto possibile di tramandarle ai nostri figli e ai nostri nipoti. L'articolo 3 dello statuto, che l'ha già citato il professore, recita che lo scopo del comitato è quello di tutelare e promuovere la lingua e la cultura delle comunità storiche germaniche con i mezzi che saranno ritenuti più idonei, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e persone in Italia ed in Europa. L'obiettivo quindi del comitato è quello di mettere in relazione le isole germaniche per condividere esperienze, buone pratiche, nella consapevolezza, come sottolinea la nostra coordinatrice Anna Maria Trenti, e vi porto i suoi saluti, che l'unione fa la forza, che lo slogan "l'unione fa la forza" non sia solamente uno slogan, ma se realizzato con passione e senso di unitarietà può portare a buoni risultati.
A supporto delle iniziative intraprese, il Comitato unitario può contare sui sostegni diretti da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nello specifico la Provincia Autonoma di Trento, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. I delegati degli enti e delle associazioni che aderiscono al comitato si riuniscono in assemblea una volta all'anno presso una delle comunità, e questo è anche un'occasione per noi di approfondire la conoscenza reciproca. A condurre i lavori e a rappresentare il comitato c'è un coordinatore. Il coordinatore, negli anni i coordinatori sono stati, come ricordato, Luigi Nicolussi Castellan di Luserna, Marcella Benedetti di Sappada, Marco Anster di Aosta, Max Pachner di Sappada e Anna Maria Trenti Kaufmann di Luserna, l'attuale coordinatrice. Il comitato poi fa parte del Confamily ed è in stretta collaborazione con lo Sprachinselverein di Vienna, il Bayerische Zimmerkuratorium, ed è presente con propri scritti su riviste, quotidiani e porta la voce delle comunità in varie trasmissioni televisive e radio sul tema delle isole linguistiche. Relativamente alle iniziative intraprese dal comitato, magari se poi vuole aggiungere qualcosa anche il professore, che ha curato nello specifico questi aspetti. Il 1° luglio del 2015 a Roma ha presentato nell'audizione del Comitato Consultivo del Consiglio d'Europa il documento titolato Contributo del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia. Dall'ottobre 2015 e per il triennio a seguire il coordinatore ha partecipato ai lavori del Comitato Tecnico Consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche. Nel giugno del 2017 ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, proposte riguardo il settore istruzione relativamente al tema formazione docenti, finalizzato al miglioramento, quindi al miglioramento delle competenze linguistiche con un conseguente certificazione, e anche proposte per gli enti locali per promuovere, affinché promuovano e sostengano iniziative nelle rispettive comunità di lingua e cultura di queste minoranze. Nel novembre 2017 a Roma ha partecipato al convegno dal titolo La diversità linguistica in Italia, un patrimonio europeo. Nel 2019, nel corso dell'ultima assemblea in presenza a Estime Gressonei, i presenti hanno approvato il testo di una petizione inoltrata al Parlamento italiano per la ratifica della Carta delle Lingue. In merito all'insegnamento e apprendimento delle lingue di minoranza a scuola, la raccomandazione del Consiglio d'Europa così riporta: fornire finanziamenti adeguati all'insegnamento delle lingue nazionali minoritarie e assicurare una fornitura adeguata di insegnanti e libri di testo qualificati e prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone appartenenti alle minoranze numericamente più piccole, e tenuto conto che il vero problema non è introdurre l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole, quanto individuare docenti in possesso di una specifica formazione che permetta loro di insegnare, il Comitato Unitario si è fatto promotore di un importante progetto di formazione rivolto ai docenti denominato Insegnare e apprendere lingue di minoranza, corso di formazione per insegnanti di lingua cimbra, mochena, sapadina, saurana, timavese e tedesco della Val Canale. Il progetto c'è, il progetto è stato elaborato poi dall'Università di Trento, è stato approvato il finanziamento recentemente dalla Provincia Autonoma di Trento, verrà portato in Commissione regionale, ne parleremo lunedì prossimo. E ora ci auguriamo che questo progetto venga quanto prima attuato. La proposta progettuale è rivolta a docenti e a esperti esterni per l'acquisizione di competenze linguistiche e glottodidattiche, oltre alle conoscenze della cultura e delle tradizioni delle comunità. Questa iniziativa andrebbe a risolvere la difficoltà di individuazione di docenti
o esperti esterni in possesso appunto di una specifica formazione e di un titolo giuridico di riconoscimento della propria professionalità. Ecco, relativamente ai progetti realizzati, questi non hanno la pretesa, che vi andrò ad illustrare adesso, non hanno la pretesa del carattere scientifico e sono l'espressione delle nostre idee rivolte innanzitutto a farci conoscere, ma anche a capire cosa possiamo fare per le future generazioni. Dalla sua costituzione ad oggi il Comitato ha curato direttamente appunto anche una serie di iniziative editoriali che si possono suddividere in pubblicazioni in cui le comunità si raccontano. Quindi la prima è questa, Isole di Cultura, Lebendige Sprachinsel, raccoglie contributi da ogni comunità linguistica e in copertina c'è l'immagine di un'erta salita che ben rappresenta la fatica del salire, a sottolineare l'arduo cammino intrapreso dalle comunità linguistiche per sopravvivere e trasmettere. È in 2 lingue, Isole di Cultura, e la versione in tedesco Lebendige Sprachinsel. Poi sempre per farci conoscere è stata data alla stampa la cartina che avete qua davanti, in cui sono evidenziati i luoghi dove insistono le isole linguistiche germaniche in Italia, come si chiamano, vengono fornite informazioni generali in 3 lingue, l'italiano, il tedesco, l'inglese, e ci sono delle immagini tipiche e anche dei riferimenti per chi insomma volesse conoscere qualcosa di più. Ed è stato uno strumento particolarmente importante per le nostre comunità perché abbiamo testimonianze da più parti che hanno trovato la cartina, ad esempio, presso le comunità Valser di Sime e sono venuti a visitare le comunità germaniche in Friuli. Quindi questo è stato si è rivelato un valido strumento per diffondere insomma la presenza e l'esistenza di queste comunità. Poi ci sono delle pubblicazioni a carattere più linguistico, scientifico, le nostre parole, Unsere Wörter, un libro di esercizi per un primo approccio alle lingue, 11 sono le varietà stampate. La difficoltà che c'è stata nell'adattare questa pubblicazione alle varie comunità è stata quella di andavano cambiate le immagini, andavano cambiati certi riferimenti legati al territorio. Comunque ce l'abbiamo fatta anche con questa pubblicazione. Poi c'è il tesoro linguistico delle isole germaniche in Italia, nel quale si trovano associate contemporaneamente le varianti delle parole d'uso comune relativamente a 21 temi e 12 sono le varianti linguistiche presenti. Sempre in tema di confronti tra le comunità c'è quest'altra pubblicazione, A tavola con le isole linguistiche, su Tisch bei den Sprachinseln, una raccolta di ricette tradizionali. Qua sono 14 le comunità presenti. Poi il Comitato Unitario ha curato anche delle pubblicazioni per bambini. Particolare attenzione appunto è stata riservata ai più piccoli con specifiche pubblicazioni e con il doppiaggio anche di cartoni animati. Bint und Violette è stato tradotto in 9 lingue e Animali dalle idee chiare tradotto in 7 varianti. Anche qua alla parte al termine ci sono ogni variante ha curato quest'ultima parte perché l'ha adattata alla propria realtà.
E poi c'è stato il doppiaggio del cartone animato della Pimpa, una giornata speciale che è stato doppiato in 8 lingue. Il comitato ha anche un proprio sito web, deutschesprachinseln.de oppure isolelinguistiche.it, in cui sono riportate informazioni sul comitato stesso, finalità, statuto, assemblee, descrizioni corredate da fotografie di ogni comunità, informazioni relative a trasmissioni TV, podcast, articoli riguardanti il comitato e i suoi membri, elementi normativi di rilevanza da quelli nazionali e regionali alle risoluzioni europee e ogni altra informazione fornita dalle singole comunità. È interessante perché se uno accede al sito nel periodo, ad esempio, di Natale o di Pasqua, trova gli auguri in tutte le varianti, no, delle comunità. Quindi ecco, questo era Reverter che ho dimenticato anche di far scorrere. Ecco, a fine 2001 il Comitato Unitario ha operato d'intesa con le comunità aderenti per la pubblicazione nel 2022 del volume di Deutschen Sprachinsel im Aufblühen, le isole germaniche fioriscono. Anche questa è una pubblicazione in lingua italiana e tedesca per celebrare il 20° anno di operatività, intendendo ricordare in questo modo non solo lo spirito che ne ha caratterizzato la nascita, ma anche porre in luce gli eventi che hanno favorito una maggiore consapevolezza nella difesa delle proprie origini e della diversità linguistica. Obiettivo di questa pubblicazione è quello di far conoscere in modo semplice e lineare le piccole comunità che dalla Valle d'Aosta arrivano fino al Friuli e far nascere nel lettore il desiderio e la curiosità di visitare questi luoghi o quantomeno di approfondire i temi che sono comuni a queste realtà o che hanno connotato la loro storia. Il testo è arricchito anche da foto delle rispettive realtà geografiche. Rappresenta il risultato di un percorso iniziato con una presa di coscienza della propria origine, storia e cultura, che nel corso degli anni di queste minoranze, queste piccole minoranze, che nel corso degli anni hanno mantenuto la lingua e dove ciò non è stato reso possibile perché non ci sono più parlanti o comunque il numero faccio riferimento ad esempio a Campello Monti, dove non è stato, c'è più difficoltà e vuole mantenere anche traccia e consapevolezza della presenza di queste comunità. Il titolo del libro Le minoranze linguistiche fioriscono sta ad indicare appunto questo percorso di rinnovata consapevolezza di sé, del risveglio culturale, che negli ultimi 20 anni le minoranze tedesche hanno dimostrato attraverso le associazioni culturali, gruppi di danza, gli istituti di cultura in provincia di Trento, la creazione delle riviste, la pubblicazione di studi e ricerche, la partecipazione a programmi televisivi, tutto quello che è stato fatto, ma certamente non sempre senza difficoltà. Per la copertina è stata scelta volutamente l'immagine della stella alpina. Trattasi di una pianta erbacea perenne dall'aspetto cespitoso presente nelle alte quote alpine come esempio di resistenza anche nelle peggiori avversità. Il testo, come dicevo, è bilingue italiano e tedesco. Il legame con il mondo tedesco è importante in quanto rappresenta un legame antico per familiarità di queste isole con la lingua e la cultura tedesca e anche per favorire una divulgazione in quell'area. Il volume si compone di una prima parte nella quale si racconta la nascita del comitato, l'attività svolta, le pubblicazioni realizzate, gli interventi a vario titolo assunti. A seguire c'è la descrizione delle caratteristiche linguistiche delle isole germaniche per famiglie di origine, una occidentale rappresentata dai Walser e una orientale, cui appartengono anche i dialetti austriaci che rappresentata dalla lingua cimbra, mochena e dalle varietà carenziane di Sappada, Saus, Tetimao e la Valcanore. In una parte centrale
Si evidenzia la trattazione delle caratteristiche linguistiche delle isole e introduce gli elementi conoscitivi sulle singole realtà, quali la storia, la lingua, l'architettura e le particolarità di ognuna delle minoranze. Il lettore trova una panoramica sullo sviluppo storico delle isole, sulla loro situazione attuale, sulla loro particolarità, e l'intento è quello di stimolare la curiosità per saperne di più. Per facilitare ciò, al termine di ogni contributo sono indicati i contatti di ogni comunità e nell'ultima parte del libro, un'altra cosa interessante, è riportata in 18 lingue, quindi l'italiano, il tedesco e 16 varianti, una fiaba dei fratelli Grimm, tradotta integralmente nella lingua di ciascuna comunità allo scopo di mostrare le influenze e le diversità delle diverse parlate, che a fronte di caratteri arcaici hanno introdotto anche elementi dovuti alla necessità di implementare il lessico a fronte legati ad una società che si evolve e introduce sempre nuovi elementi linguistici. Conclude il tutto una particolareggiata bibliografia con indicazioni sulle opere di approfondimento relative ad ogni comunità Concludo dicendo che fino ai primi anni del XX secolo sono stati soprattutto ricercatori di area tedesca. Eberhard Karansmeyer, Maria Hornung, Peter Zirrer, Ingeborg Geyer, Norman Denison, Ernest Steinicke, per citarne alcuni, ad interessarsi delle piccole minoranze germaniche. Solamente dalla metà del XX secolo vediamo nascere un interesse e un'attenzione da parte italiana. Quindi l'interessamento dei linguisti per queste varietà, queste antiche varietà, è indispensabile in quanto può favorire la valorizzazione di queste realtà e facilitare quella che il Comitato definisce la fatica di salire delle minoranze che vogliono continuare a svilupparsi e a fiorire ancora più rigogliose. Vargelskot Virgagut. Bene, grazie signora Vedia. Ha tracciato un percorso di 20 anni di attività del Comitato, alternando delle azioni rivolte, diciamo così, alle autorità, lato senso, Ministero, Presidenza e quant'altro, e azioni vedute dall'interno. Un'evoluzione questa che ha portato anche a migliorare i rapporti tra le comunità e i contesti in senso ampio. Io credo che la partecipazione poi oggi del Comitato a questo convegno possa significare auspicabilmente un interessamento da parte del Dipartimento che ospita, relativamente al quale si è sempre parlato del Comitato, ma mai direttamente con il Comitato, come aspetto di fondo. Per cui questo aspetto in cui tutti gli elementi poi che abbiamo sentito anche ieri dai vari interventi, tutti confluiscono a cercare di trovare un metodo relazionale che credo sia quello importante per approcciarsi a queste comunità. Una delle cose che io, torno a dire, scrivo più spesso e parlo più spesso a Sauris di questa attività è la Convenzione di Faro, che deve vedere questa cultura da tutti i vari aspetti: ambiente, paesaggio, gastronomia e certamente la lingua. Quindi cultura materiale e immateriale, per farla semplice. Per cui probabilmente, dal momento che parliamo qua in Friuli, Venezia e Giulia, ossia in Friuli, quello di vedere effettivamente, dice l'Università di Udine, io non parlo per il mio pezzo perché io mi occupo di altri aspetti all'interno, da questo punto di vista ha cominciato con dei giovani a interessarsi specificamente di taluni aspetti. Perché questo io lo ricordavo ai tempi del professor Gusmani, in cui questo era stato iniziato. Il professor Orioles era uno dei giovani del professor Gusmani all'epoca. Non dimentichiamo che quell'azione sulle minoranze nell'Alpe Adria, il plurilinguismo nell'Alpe Adria, è stato quello che ha lanciato il meccanismo come tale. Come giustamente si parlava prima,
vengono meno dei personaggi chiave, il che può diventare un problema. Occorrono dei personaggi chiave giovani, quindi noi abbiamo giovani professori ordinari in cui andranno più in là, più giovani rispetto a noi, ecco, così la risolviamo. Questi aspetti di continuità diventano importanti, quindi mi auguro che questo indiretto appello venga raccolto, perché abbiamo anche l'apporto del professore di sloveno con cui abbiamo condiviso molte azioni comuni come tali. Dal generale al particolare. Ora toccherebbe a Francesco, se non vi sono domande su questo intervento, ecco. Allora. Io devo fare solo una precisazione su quello che ha detto Velia, sulla stella alpina, come simbolo appunto della copertina del volume. La stella alpina è sì un fiore che cresce nei territori impervi e lotta quotidianamente per riuscire a sopravvivere, però ricordiamo anche che da una decina d'anni almeno la stella alpina è anche un fiore protetto e quindi non si può raccogliere. Quindi immagino che ci sia anche questa constatazione dietro la scelta del simbolo. Bene, io ringrazio innanzitutto Velia Plotzner per essere qui con noi in una veste istituzionale, ufficiale per l'Università di Udine estremamente importante, cioè in qualità di vice coordinatrice del Comitato Unitario. Quindi la ringrazio per aver accolto il nostro invito. Come è stato sottolineato dal dottor Lisch e anche dalla dottoressa Velia Plotzner, è estremamente importante avere qui all'Università di Udine, dove un punto centrale nelle nostre ricerche scientifiche e linguistiche è proprio lo studio delle minoranze linguistiche del nostro territorio, quindi avere qui a Udine, in particolare nel nostro Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, un gruppo di ricerca che prosegue nella linea iniziata da Roberto Gusmani, poi promossa e portata avanti da Vincenzo Rioles e adesso dal nostro gruppo che copre con un approccio scientifico, un approccio linguistico, tutte le minoranze germaniche e in parte anche il friulano del nostro territorio. Da qualche anno a questa parte coordiniamo all'interno del nostro Dipartimento dei progetti sulle diverse minoranze germaniche del nostro territorio, a partire dai lavori di Francesco Costantini sul Saurano, e mi pareva di aver visto collegata anche mi pareva di aver visto Lucia Protto di Sauris collegata prima con noi, quindi se è ancora collegata la saluto. Poi successivamente questo interesse si è ampliato allo studio del timavese. Francesco Zuin lavora a stretto contatto con Velia Plotzner a Timau. Abbiamo un gruppo di assegnisti, giovani assegnisti di ricerca che stanno lavorando sia sul Saurano e che iniziano ora a coprire le altre aree germanofone del nostro territorio, cioè inizieranno a lavorare su Sappada e mi auguro che l'ultima giovane dottoranda, perché sta concludendo ma ha già un assegno di ricerca su questi temi, riprenderà un lavoro della sua tesi di dottorato, della sua attività di ricerca sull'area della Val Canale. Quindi l'università è pronta per collaborare in maniera ancora più istituzionale e forte con il Comitato Unitario, sia per gli aspetti scientifici sia per gli aspetti formativi. Abbiamo all'interno del nostro Dipartimento un progetto presentato da noi in Ateneo, che è stato valutato positivamente dall'Ateneo di Udine ed è entrato nel progetto strategico di Ateneo proprio sul patrimonio linguistico, culturale, sulla valorizzazione della diversità e sulla sostenibilità culturale. Sono parole un po' di moda oggi, ma nel nostro caso corrispondono a una sostanza concreta di attività, di lavoro quotidiano con le comunità, a fianco delle comunità. Abbiamo un osservatorio sulle minoranze linguistiche e stiamo lavorando sugli archivi digitali, che è un lavoro molto grosso che richiederà tempo e che richiederà collaborazione, come c'è già e mi auguro che continuerà in futuro, proprio con
con le persone che vivono all'interno delle comunità. Quindi io la ringrazio, ti ringrazio Velia, perché ci conosciamo da tanto tempo, possiamo anche darci del tu, anche se qui tu sei in un ruolo, ripeto, istituzionale forte, quindi l'Università di Udine è a fianco delle comunità con giovani che vi paiono entusiasti di queste ricerche scientifiche e linguistiche, quindi grazie. Beh, a nome di tutte le comunità certamente è una cosa che ci dà, ci conforta e ci fa sentire meno soli. E questo non può che farci piacere. Io con Sauris, con Sappada, ma con la Valcanale ci sono contatti continui, ci confrontiamo su tanti temi e quindi sarà un lavoro in collaborazione veramente che mi auguro porti i suoi frutti e che ci dia anche la forza, che dia a noi la forza a continuare ad adoperarci per il futuro delle nostre lingue e della nostra cultura. Grazie. Adesso ascoltiamo proprio dalla voce dei ricercatori Costantini, Zuin, Marco Caria, che lavora all'Università di Sassari, ma si occupa di minoranze germanofone del Friuli, e Diego Sidraschi. Quindi grazie e li ascoltiamo con interesse. Ora tocca a Francesco Costantini e a Diego Sidraschi, tutti e due appartenenti al gruppo di lavoro citato dalla Raffaella Bombi, che parleranno su questo tema, la parabola del figliol prodigo nel dialetto degli abitanti delle comuni di Sappada, Sauris e Timau. Un'analisi linguistica di questa. Chi comincia prima? Faccio io e poi cedo il testimone a Diego, che lo riceverà. Allora, grazie per l'introduzione. Grazie a Raffaele, insomma, così per l'invito, insomma, a presentare le nostre recenti ricerche sull'argomento appunto del titolo. Il virgolettato naturalmente fa riferimento a qualcosa che ritroviamo nel documento che andremo a commentare. È un documento che si ritrova alla Biblioteca Municipale di Rouen, nel fondo Mondré, in cui sono presenti numerosi scritti contenenti la versione della parabola del figlio prodigo in varietà dell'Italia settentrionale, sia romanze che alloglotte. Alcuni lavori hanno già pubblicato delle versioni in altre varietà germaniche del nord Italia, in particolare Cognola sul Mocheno e Videse sul Cimbro. Il manoscritto che noi andremo a commentare è il manoscritto con il numero di catalogo BMR, manoscritto Mondré 183, fogli 479-480, che porta come appunto intestazione traduzione della parabola del figlio prodigo, San Luca capitolo 15, nel dialetto degli abitanti dei comuni di Sappada, Sauris e Timau del distretto di Tolmezzo, e ringraziamo Francesco per averci segnalato insomma l'esistenza di questo documento. Documento naturalmente rilevante da un punto di vista storico, perché potrebbe trattarsi del più antico testimone di queste varietà linguistiche, di una delle tre, oppure vedremo quali problemi possono esserci nella definizione di quale varietà specifica è presente. Al momento un testo datato con certezza più antico in una delle tre varietà, una versione della parabola del figlio prodigo in Saurano, edito da Giovanni Frau nell'84 e datato con certezza nel 1835. Oggi vengono tradotte le favole dei fratelli Grimm, a quel tempo veniva tradotto il figlio prodigo come in funzione di campione linguistico. Altro testo molto antico, certamente sempre dalla comunità di Sauris, è due manoscritti della dottrina cristiana, su cui abbiamo lavorato Diego e io in un lavoro pubblicato lo scorso anno. Anche qui datazione certa non è possibile da definire, però l'autografia, supporto materiale, le filigrane sembrerebbero indicare insomma un testo piuttosto antico, di inizio 800, quindi precedente a quanto generalmente si riteneva che fosse della metà dell'800.
Allora, un punto, una questione che si porrà, come vedremo molto chiaramente, è quale varietà viene testimoniata dal testo della dottrina, della parabola del figlio del prodigo, perché appunto si parla di dialetti dei comuni di Sappada, Sardes e Timao, sappiamo che sono varietà linguistiche in realtà differenti, quindi si tratta di una varietà a prevalere oppure si tratta di un testo in qualche modo spurio in cui entrano le diverse varietà, ecco, una sorta di poesia linguistica testimoniata da questo testo, insomma, sono questioni che cercheremo un po' di affrontare. Quindi, obiettivi della presentazione saranno certamente, in primo luogo, un'analisi testuale dal punto di vista ortografico, fonologico, della morfologia, della sintassi, del lessico, anche in un'ottica comparativa. Per ora ci siamo basati sostanzialmente nel fare comparazioni con le varietà attuali, ecco, su quello che abbiamo trovato nei repertori lessicografici e nelle grammatiche. È chiaro che se ecco, anche tra i presenti ci sono degli apporti ecco, per quanto riguarda le diverse varietà, naturalmente saremo ben felici di avere dei feedback. Cercheremo poi insomma di fare qualche considerazione relativa alla stesura del testo. Allora, il testo lo potete vedere qui, non ci soffermiamo tanto sulla copia anastatica e non ci soffermiamo nemmeno neanche sulla trascrizione, proprio perché cercheremo di individuare alcune proprietà più specifiche. C'è quello che possiamo dire in senso generale è che ecco, l'ortografia segue a grandi linee il sistema ortografico del tedesco. Chi ha redatto il testo probabilmente aveva una certa competenza per quanto riguarda il tedesco standard, anche se in qualche modo limitata, forse non diciamo, acquisita in maniera formale, perché probabilmente si trattava di persone di queste comunità, forse i sacerdoti delle comunità che comunque avevano accesso a testi in tedesco standard, ma che si erano formati in Italia e quindi non erano del tutto consapevoli di come utilizzare queste le norme del sistema ortografico del tedesco, e vedremo che ci sono diverse incoerenze nella resa di alcuni suoni. Ad esempio il suono il grafema H viene utilizzato come segno grafico di allungamento della vocale in alcuni casi, per esempio nelle parole zoom, zine, figlio, figli. In alcuni casi però questa stessa caratteristica viene resa attraverso la ripetizione del grafema vocalico, per cui abbiamo parole come zet, in terza persona del verbo vedere, yar. In altri casi non abbiamo proprio una rappresentazione della caratteristica. E appunto abbiamo alternanze come appunto verloren, che viene appunto stessa parola resa in due maniere diverse. Questo anche ci dice qualcosa, probabilmente. I testi sono stati forse copiati in ultima analisi da persone che non avevano alcuna competenza del tedesco, e questo giustificherebbe delle incoerenze, anche in alcuni casi molto evidenti, come per esempio in questi errori meccanici che sono macroscopici, per cui abbiamo la parola per figlio, zoom, che compare fin dalla prima riga del manoscritto, che in righe successive, alla riga 21, compare come zan, e alla riga 31 come fun, quindi chiaramente chi ha copiato non sapeva bene cosa stava scrivendo. Ecco, altra alternanza è la resa grafica del suono I, proveniente dal medio tedesco Ü, per cui abbiamo parole come überflüssig, übertreten, über, ma anche iber, quindi lo U come umlaut viene reso come I, che oggi diciamo, la resa fonetica più vicina del medio tedesco Ü, però anche qui abbiamo appunto delle alternanze, delle incoerenze. Ultima cosa che dico, e poi passo la parola a Diego, si tratta certamente di un testo influenzato dal tedesco standard a livello grafico, anche da un punto di vista linguistico. La prima parola con cui si apre il testo è ein, articolo indeterminativo maschile singolare al nominativo, ma questa forma nelle varietà attuali non è presente. L'articolo determinativo è an solo quando appunto come allomorfo.
davanti a vocale, per cui certamente qui si nota probabilmente l'influenza del tedesco standard. Influenza che si nota anche in molti altri casi, e anche a livello probabilmente morfologico, con una frequenza anomala, diciamo, di forma del preteritum, sia per quanto riguarda il verbo essere avere, sia per quanto riguarda in alcuni casi dei verbi lessicali con significato più specifico. Quindi è possibile che si tratti di interferenze dell'Hochdeutsch, nulla vieta di pensare naturalmente che fosse una morfologia presente nelle varietà del tempo, non lo possiamo sapere. Quello che possiamo dire è che certamente poco più di 20 anni dopo, nella parabola del figlio prodigo edita da Frau nell'84, non c'è traccia di queste forme. Quindi questo sembrerebbe suggerire che si tratta di influenze dello standard. E passo la parola a Diego. Grazie. Allora, dal punto di vista fonologico, alcuni tratti sono interessanti, è il passaggio del medio tedesco A ad O, cosa che capita in particolare in prossimità di suoni nasali. Inoltre possiamo trovare la O medio-alto tedesca invece rimane conservata, oppure come atteso si tolga in O in originaria sillaba aperta, e abbiamo appunto in questo caso Sovel, che deriva appunto dal medio tedesco Sovil. È interessante notare che in questo caso dal punto di vista lessicale l'affinità è maggiore con il saurano che non con le altre varietà. Passiamo poi successivamente al dittongamento di O in OA, presente appunto ad esempio in Groas, Brot. Tali forme sono identiche nelle tre varietà parlate oggi, e così anche per l'esito di E. Per quanto riguarda poi successivamente invece I, ovviamente anche la E lunga che dittonga in EA. Anche in questo caso siamo di fronte comunque a un fenomeno comune anche alle altre varietà. Allora, invece quello che è interessante per esempio è il passaggio, tornando appunto il passaggio da U nel medio tedesco a I, tornando al discorso di prima, vediamo appunto che come abbiamo visto c'è una variazione, ma che ci fa pensare che in qualche modo la pronuncia fosse già a quell'epoca I. Poi inoltre troviamo il mantenimento di IE, di nuovo comune alle varietà, ma soprattutto quello che è interessante è l'esito di UO, medio-alto tedesco. Infatti nella parabola troviamo Guet, Guet e Tuezme. Tali proprietà pare essere coerenti con una lezione saurana del testo, infatti in sappadino avremo Guit e Tuit e il timavese ha Guat e Tuat. Infine, il dittongo IU è reso con AI, sia infatti Freund, Aik, Aira. Andrà notato in questo caso che le due forme Aik, Aira sono presenti in saurano ma non in sappadino in tinavese, in cui il pronome personale seconda persona attivo accusativo è Enker, l'aggettivo possessivo è Enker, quindi anche in questo caso avrebbe più è più aderente alla varietà saurana. Per quanto riguarda il consonantismo abbiamo l'atteso passaggio di V a B a B e di V a P. Sul piano dei fenomeni fonologici poi si può osservare l'assimilazione progressiva di occlusiva dentale sonoro dopo nasale nelle parole fremme e vunnen. Anche in questo caso il dato testuale, come potete vedere, suggerisce una maggiore affinità nella lingua impiegata con il sappadino e il saurano. Da un punto di vista morfologico, la morfologia verbale si è osservata la presenza di numerose forme, come abbiamo già detto, di preteritum, che non sono più usate nelle varietà linguistiche attuali. Va notato che accanto a tale forma, però, sono presenti numerosi esempi di verbi al perfetto con la costruzione perifrastica, come potete vedere negli esempi 1 e 6. Per inoltre osservato, molto interessante, l'uso del futuro perifrastico con ausiliare bar, seguito dall'infinito del verbo lessicale. Tale strategia morfologica è impiegata in ciascuna delle tre varietà menzionate nell'intestazione. Tuttavia, la forma bar è l'ausiliare del futuro anche in saurano e in alternativa bear in sappadino. Il timavese è invece bear, così almeno dicono i Gassergeier bellati. Da notare poi inoltre la struttura del passivo. In questo caso è di notevole interesse la forma del participio passato dell'ausiliare bearn, che nelle varietà attuali è Borten in sappadino, Börten in saurano e Boarn in timavese. Anche in questo caso sembrerebbero essere attestate quindi varietà più occidentali, quindi più saurano e sappadino che non timavese. Per quanto poi riguarda la morfologia nominale, troviamo la metafonia, in particolare in sun sine, guet pieter.
Allora, l'ultima osservazione relativa alla morfologia riguarda gli articoli determinativi. Per il nominativo si ha der per il maschile, die per il femminile, das per il neutro, die per il plurale. L'articolo determinativo maschile, l'accusativo, è in. Abbiamo poi visto anche tutta la serie di pronomi personali, ma passiamo, direi, direttamente alla sintassi. Per quanto riguarda la sintassi del manoscritto, la prima caratteristica riguarda che emerge la presenza di diverse frasi con verbo finale, quindi con ordine OV, come negli esempi da 7 a 11 in questo caso. Tuttavia sono presenti anche alcuni esempi in cui tale ordine delle parole non viene rispettato e abbiamo invece appunto un ordine BO. Stabilire se l'ordine OV sia una caratteristica sintattica propria delle tre varietà quali parlata all'epoca della redazione del manoscritto, se invece sia frutto di un'interferenza con l'Hochdeutsch, o ancora se il dato testuale dimostri l'opzionalità dei due ordini, rimane naturalmente impossibile in virtù dei limiti empirici della questione. Si può inoltre osservare, negli esempi 15 a 21, che nelle frasi subordinate il verbo coniugato compare per lo più in posizione finale. Anche in questo caso, tuttavia, vi sono esempi che mostrano un ordine delle parole compatibile con il tratto del verbo secondo bilanciato, come negli esempi 22 e 23. La caratteristica del verbo secondo ricorre peraltro in modo sistematico nelle frasi principali, quando la prima posizione della frase è occupata da un costituente diverso dal soggetto, sia sempre in versione, come in tutti gli esempi da 24 a 30. Significativa ci è parsa inoltre l'altra caratteristica, ovvero la cooccorrenza dell'articolo determinativo con l'aggettivo possessivo. Infatti troviamo der mein Sohn, der mein Sohn, der Heide Sohn, der ein Bruder. Qui capire se è una questione di appunto di, in questo senso, se intenda questo mio figlio o altro, è ancora un discorso aperto che dovremo vedere. Quello che è importante notare è che questa caratteristica non trova riscontro nelle varietà attualmente parlate in nessuna delle tre località. Per quanto riguarda il lessico, ci si limiterà in questa sede a considerare la parola lentig, attualmente in uso solo in saurano, in sappadino si ha la venti. Per il timavese, Gasser-Geier rimangono invece il lemma tedesco le Mending, al timavese William. La terza persona singolare, inoltre, del verbo sehen è sieht in sappadino, seet in saurano, siat o sicht in timavese. Il testo seet, che non si può giustificare come una concezione sicuramente all'Hochdeutsch. Volete concludere questa panoramica, potremmo dire che le caratteristiche che emergono dal testo sembrerebbero dimostrare una maggiore affinità della lingua in esso testimoniata con le varietà di Sappada e di Sauris. La resa in particolare della E lunga e della I che diventa EA e dei dittonghi IE che si mantengono sono compatibili con il sappadino e il saurano contemporanei. Invece la resa del dittongo UO che diventa UE è compatibile con il saurano contemporaneo, anche se non si possono escludere stati di lingua precedenti nelle altre due varietà che presentavano tale dittongo. In fondo è passato parecchio tempo, circa 2 secoli dalla redazione di questi testi. Questo testo. Discorso analogo vale per l'unità lessicale lentic e seet, presenti nel saurano odierno ma non nelle altre varietà. Non si può naturalmente escludere che Sappadino avesse presentato tale unità al momento della redazione del testo e vista la prossimità e i frequenti contatti con le aree di lingua tedesche si sia riallineato con il tedesco standard in un periodo successivo. La sintassi presenta caratteristiche più vicine a Sappadino. Le prime testimonianze di saurano conosciute, più recenti di solo 20 anni rispetto al documento analizzato, presentano già maggiori concessioni d'ordine di tipo VO e al V2 anche in frase subordinata. Si vede su questo argomento i lavori di Francesco del 2019. In timavese si presentano pure tali caratteristiche, stando alla grammatica. Anche in questo caso però non è possibile accertare quanto tale sintassi sia influenzata dal tedesco standard, o se invece rappresenti in modo autentico le verità quali parlate al tempo della redazione del documento. Vi passo la parola. Grazie Enrico. Allora, quindi chiaramente non è semplice definire solo su base testuale quali siano le caratteristiche, quale varietà dialettale, quale varietà dialettale appartiene nel testo o se appunto si tratta di una varietà di Koiné. Ecco, alcune considerazioni sulla problematica. Ecco, sembra che possano essere insomma risolte in qualche modo anche considerando un po' meglio il contesto storico in cui questi testi sono stati redatti. Allora, in contesti storici che è stato insomma discusso in credo del 2010-2015, che già arriva Tassoni negli anni 60-70 avevano discusso,
Diciamo che Riva e Tassoni avevano anche edito alcuni dei testi relativi alle inchieste del Regno d'Italia del 1811, senza però diciamo, esplicitare il collegamento che c'era con Corbert de Montbray, diciamo, politico francese, nel cui archivio appunto abbiamo trovato questo testo. Ecco, diciamo che il contesto generale è quello di inchieste che vennero condotte tra il 1806 e il 1812 all'interno dell'impero francese, poi dal 1811 anche in Italia, in particolare nel Regno d'Italia furono avviate dalla Direzione della Pubblica Istruzione diretta da Giovanni Scopoli queste inchieste di carattere socioculturale e anche linguistico. Come funzionavano queste inchieste? Sostanzialmente la Direzione della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia inviava l'informazione alle prefetture dei vari dipartimenti, i vari dipartimenti contattavano dei professori di liceo che compivano poi le inchieste sul territorio. Di questo ne abbiamo certezza perché presso l'archivio Scopoli della biblioteca di Verona sono presenti le carte dello Scopoli. Tra queste carte c'è anche appunto una traduzione della parabola del figlio prodigo nella lingua tedesca usitata nel comune di Sappada, testo che è già stato edito, che ci siamo fatti spedire dalla biblioteca di Verona, è una grafia molto diversa rispetto a quella del nostro testo. Se andiamo però a vedere le caratteristiche linguistiche, quello che vediamo è che sono caratteristiche molto simili, cioè i due testi sono praticamente sovrapponibili. Ecco, qual è la relazione quindi tra questi testi e quelli che abbiamo alla biblioteca di Rouen? Ecco, non lo sappiamo con certezza, quello che possiamo dire è che ci sono differenti errori meccanici, proprio errori di trascrizione, errori materiali, per cui per esempio uno di quelli che abbiamo individuato, che sappiamo esserci nel nombre è Nuskemmen anziché Auskemmen, quindi un errore molto banale, e ho un Gesang scritto come, ecco, in questo modo, come Gesani, ok? Nel manoscritto della biblioteca di Verona ci sono altri errori meccanici come Zoom scritto come Sutri o Idargean anziché Ifargean, quindi evidentemente si tratta di manoscritti che non hanno una relazione comune, ma forse fanno riferimento a dei materiali precedenti, a un terzo manoscritto che non conosciamo, ma che probabilmente in qualche modo è stato utilizzato per preparare da una parte il manoscritto che ritroviamo a Verona e dall'altra quello che ritroviamo in Francia. È possibile quindi che ci siano anche altri manoscritti, magari manoscritti che testimoniano le varietà delle diverse località che sono poi confluiti in un unico manoscritto che dall'Italia è partito per la Francia. Allora, questo non lo sappiamo ancora, è solo ipotetico, abbiamo scritto all'Archivio di Stato di Milano per vedere se effettivamente le cose stanno così, non abbiamo ancora avuto risposta, ma ecco, continueremo certamente a verificare insomma quale delle ipotesi sia più plausibile e vedere se quindi il testo che abbiamo visto insieme sia in qualche modo una collazione di testi provenienti dalla nostra area. E con questo concludo, grazie. Grazie anche per l'entusiasmo con cui i giovani ricercatori hanno comunicato i loro lavori. Se dovevo trarre una sintesi da quanto ha da loro detto e anche stamattina, potrebbe essere questo: cercare per capire e comunicare alla comunità scientifica il valore di queste identità culturali, relativamente alla quali la cultura è importante quanto la lingua è una parte della cultura. Su questa linea pregherei ora al collega Marco Caria dell'Università dell'Università di Sassari, che parlerà sul tema Sappada-Fladen, profilo storico e sociolinguistico di una minoranza germanofona del Friuli. La parola
a Marco Caria. Mi scuso della Grazie, si figuri. Sì, va bene. Sì. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto il mio ringraziamento va ovviamente alla professoressa Bombi e all'Università degli Studi di Udine per avermi dato oggi la possibilità di parlare di Sappada Ploden, che è una minoranza germanofona sicuramente molto interessante per quanto riguarda i suoi aspetti storici e sociolinguistici, ma anche per le tradizioni che sono ancora strettamente ancorate a quella che si presume essere la sua patria di provenienza. In realtà poi vedremo che ci sono delle discordanze anche in merito alla sua origine storica. Tuttavia, prima di calarci in questa realtà così complessa, vorrei introdurre il mio intervento leggendo una breve citazione tratta dalla prefazione del libro Fiabe irlandesi di William Butler Yeats, che a mio avviso rappresenta in maniera ideale non soltanto Sappada o le isole linguistiche germaniche, ma qualsiasi minoranza linguistica, e sintetizza il concetto di lingua minoritaria e delle sue peculiarità, e soprattutto ci ricorda quali possono essere i rischi che un idioma minoritario può correre e la ricchezza che esso rappresenta per il territorio in cui è parlato. Una lingua rappresenta la memoria collettiva naturale di una popolazione. Se questa, per impossessarsi di un nuovo strumento linguistico, perde il contatto con il suo mezzo di espressione più antico, diviene del tutto incapace di riconoscersi nelle proprie tradizioni. Come potrà allora affermare la propria identità? Sappada, Ploden nel dialetto locale, Bladen o Pladen in tedesco e Sapade in friulano, è un comune sparso di 1300 abitanti, posto a circa 1245 metri sul livello del mare e incuneato fra il Cadore e la Carnia, al confine tra la provincia di Belluno, a cui apparteneva fino al 2017, e la provincia di Udine, di cui fa di nuovo attualmente parte in seguito agli esiti di un referendum popolare. Il paese si estende per circa 5 km ed è composto da 15 borgate o in lingua locale Heiviland, i cui nomi, originariamente sappadini, sono stati successivamente affiancati da forme parzialmente italianizzate, mentre in alcuni casi sono stati ricondotti alla forma tedesca. Nello specifico le borgate sono Lerpa, Granvilla, Dorf, Palou, Moos, Pil, Bach, Poch, Kottern, Mühlbach, Milpa, Hofe, Hove, Fontana, Brunn, Kraten, Kroten, Soravia, Bega, Ecke, Puiche, Puicha, Cretta, Crette, e infine Cima, Sappada, Sepoden. Alcune leggende tramandate in forma esclusivamente orale narrano che Sappada fu fondata nel X secolo da alcune famiglie provenienti da Filgraten e da Innerfilgraten, due località poste nel Tirolo orientale, che per sfuggire alle vessazioni dei conti di Einfels si rifugiarono nella Carnia, dando così origine ai primi nuclei abitativi corrispondenti alle attuali borgate. Il fatto che i conti di Gorizia possedessero effettivamente dei terreni in quelle zone e che avessero incentivato lo stanziamento nelle montagne friulane di contadini e minatori di origine tirolese e carinziana potrebbe dunque confermare la tradizione orale. Tuttavia, per quanto nella Valle Sappadina sia innegabile la presenza umana anche nei secoli precedenti, il primo documento scritto in cui si menziona ufficialmente Sappada come insediamento stabile risale soltanto al 1296 ed è relativo a un atto con il quale il patriarca di Aquileia Raimondo della Torre concede ai coloni di provenienza austriaca lo sfruttamento perpetuo di alcuni masi e dei boschi circostanti in cambio di un affitto annuale. Attraverso uno studio comparativo dei movimenti migratori delle popolazioni germaniche in età alto medievale avvenuti nelle aree limitrofe a Sappada, Alberto Peratone colloca la fondazione del villaggio in un periodo a cavallo fra l'VIII e il X secolo e riprende così l'ipotesi formulata da Giorgio Pilar Puicha relativa a una colonizzazione operata contestualmente da parte di sloveni carantani nell'attuale Cima Sappada e di bavaresi nel resto della conca sappadina. Ricordando come il confine fra le diocesi di Salisburgo e di Aquileia fosse posto fin dall'811 lungo il corso della Drava, Peratone ribadisce inoltre che l'opera di evangelizzazione degli sloveni carantani andò di pari passo con la loro germanizzazione ed è possibile ipotizzare che una sacca appartenente a questa stessa etnia
posta aver dato origine in un periodo indefinito dei secoli successivi all'insediamento della conca di Sappada. Questo sarebbe confermato da alcuni toponimi a componente slavofona della zona, in particolare delle valli immediatamente a settentrione di Sappada, nonché da alcuni vocaboli del dialetto sappadino, in cui si registra traccia di radici paleoslave. Tuttavia, l'unico lemma di origine slava che è effettivamente riscontrato nel dizionario sappadino, ed è stato citato da Heinz-Dieter Pohl, è pogate, col significato di tavolaccio o letto semplice. Il termine deriva senza dubbio dallo sloveno pograt ed è presente anche in altre parlate austriache meridionali nelle forme pograt e grat, ma la presenza di un solo vocabolo slavo nell'inventario lessicale sappadino pare comunque essere un elemento insufficiente per suffragare la tesi della colonizzazione carantani, mentre diversi studi hanno rilevato la presenza di toponimi romanzi anche in epoche antecedenti alla colonizzazione germanica. Lo stesso Peratone ipotizza che nello stesso periodo in cui sarebbe avvenuta la colonizzazione carantana, alcuni nuclei abitativi di carattere stagionale avrebbero potuto trasformarsi in insediamenti stabili grazie alla fiorente attività estrattiva della zona. Anche in questo caso, se è vero che la toponomastica sappadina riconosce una grande importanza alle miniere presenti sul suo territorio con nomi come Eisenberg, Monteferro, Gruipoch, Rio della Miniera, Erzpeden, piano della miniera e Knoppenloch, buco del minatore, è altrettanto vero che nel succitato documento del 1296 non c'è alcun riferimento ad esse, mentre la prima concessione di un giacimento ferroso è formalizzata in un documento del 1334 e nel 1347 Sappada, i suoi boschi e le sue miniere sono ufficialmente inclusi nella Gastaldia della Carnia. Dopo essere stata infeudata alla signoria trevigiana di Dacamino e in seguito alla caduta del patriarcato di Aquileia nel 1420, Sappada passò sotto il controllo della Serenissima Repubblica di Venezia, per poi seguirne le sorti prima con l'annessione al Regno d'Italia napoleonico e poi all'Impero Austro-Ungarico fino al 1866. Negli ultimi decenni del XIX secolo e nella prima metà del XX, lo sviluppo delle prime imprese alpinistiche e la diffusione del turismo montano, incentivato da diverse pubblicazioni su riviste specializzate soprattutto in area germanica, ebbero come conseguenza la costruzione delle prime strutture ricettive anche a Sappada, la cui economia si era basata per secoli sulle attività agricole, pastorali e di estrazione mineraria o sfruttamento dei boschi. Nel 1917, a causa della disfatta di Caporetto, Sappada fu evacuata perché ritenuta filo-austriaca unicamente per via della sua parlata germanica. Circa 800 persone furono quindi trasferite ad Arezzo, dove fu istituita la sede provvisoria del municipio di Sappada fino al 1919, mentre poche altre trovarono invece ospitalità in Campania e in Sicilia. Il turismo riprese nei decenni successivi fino a culminare nell'emanazione del decreto ministeriale del 25 aprile del 1929, con il quale la località veniva inclusa nell'elenco delle stazioni di cura, soggiorno o turismo. La vocazione terziaria turistica di Sappada subì una nuova frenata a causa della Seconda Guerra Mondiale, quando il paese, non diversamente da altre località poste lungo l'arco alpino, divenne teatro di avvenimenti tragici dovuti al reclutamento della popolazione da parte dei tedeschi, erroneamente convinti di trovare nei suoi abitanti facili alleati a causa di una lingua comune, ma ben presto smentiti dalla resistenza patriottica dei sappadini. Al termine del conflitto, Sappada riprese le attività turistiche in maniera talmente intensiva da riconvertire quasi totalmente la sua economia a discapito delle tradizioni, della memoria storica e della cultura locale. Al pari della sua storia, anche il nome di Sappada ha origini controverse non sempre condivise in merito alla sua etimologia. È generalmente accettato il fatto di ricondurre il toponimo dialettale Ploden al termine germanico Platt, declinato in Plade, con cui nelle aree germanofone si identificava il fiume Piave. Il poleonimo potrebbe dunque derivare dal complemento di luogo antico alto tedesco Bideme Pladen, presso il Piave, con la N come desinenza tipica del caso genitivo, dativo e accusativo, e dalla successiva trasformazione di Pladen in Ploden.
Una simile ipotesi trova sostegno nei numerosi documenti medievali, soprattutto relativi alle pertinenze patriarcali, in cui in latino o in italiano si fa riferimento alla zona usando il toponimo Longa Plave, le sue forme alternative di Longa Plavi, Longa Plavi, Longa Plave, Longa Piave, Longa Piave e Longa Plavi, spesso in affiancamento a Sappada o Sapata. Per quanto riguarda l'origine del toponimo romanzo Sappada, nei vari documenti pervenuti dal Medioevo all'epoca moderna, esso appare scritto in varie forme, segnatamente sul modello, specificatamente in ambito friulano e veneto di Sapata o Sappata, da cui poi si giunge alla forma attuale, e di Zappada o Zappada. A proposito della nascita del toponimo italiano, Toner scrive: quanto al toponimo Sappada, riteniamo sufficientemente evidente la sua dipendenza dal dialettale Zepoden, nome dell'attuale nucleo abitativo di Cima Sappada, del resto il primo ad incontrarsi nel salire dalla Val Degano, e che potrebbe a buon titolo aver designato l'abitato vallivo nel suo insieme, dato che i primi e più antichi contatti furono col versante carnico. La sua origine, poi, potrebbe essere zum Poden, al piano, con riferimento al pianoro su cui è stabilita, oppure nel suo composto potrebbe celarsi il dialettale Ploden, corrispondente a Sappada nell'idioma locale. L'autore prosegue dichiarando di considerare alquanto inconsistente la derivazione di Sappada dal verbo zappare nella forma dialettale veneta Sapar, e accusa di eccessivo semplicismo e banalità i divulgatori di tale soluzione. Tuttavia è evidente che con una simile tesi Toner omette volutamente quanto è stato invece affermato da numerosi ricercatori in diversi studi precedenti, e cioè, per citare soltanto Maria Hornung, che Zappaden è la forma dialettale tedesca della romanica zappata, da zappare nel significato di dissodare. Il dialetto sappadino si può considerare come uno degli idiomi minoritari germanici presenti in Italia a essersi meglio conservato, e i linguisti che sposano le ipotesi proposte dalla Hornung o da Toner concordano, grazie a indagini dialettologiche comparative, solo sull'impronta germanofona portata dai coloni provenienti dalla zona di Siljan nel Tirolo orientale, e che permette pertanto di inquadrare il sappadino come parlata di ceppo pusterese orientale con elementi di transizione nel calenziano. Le caratteristiche principali del dialetto tedesco di Sappada sono state studiate soprattutto da Maria Hornung e si ricollegano ai confronti degli aspetti vocalici, consonantici e morfologici fra la parlata sappadina e quelle di Siljan, Tiljach, Kartic e Heinfels da una parte, che sono i luoghi di probabile provenienza reale dei coloni, e Filgraten e Innerfilgraten dall'altra. Invece sono i luoghi legati alla provenienza di connotazione leggendaria. Per quanto riguarda la fonetica, in sappadino si osserva un vocalismo piuttosto complesso. Le vocali semplici si distinguono in lunghe aperte, lunghe chiuse, brevi aperte e brevi chiuse, per un totale di 13 diverse realizzazioni fonetiche a cui corrispondono 23 grafemi o nessi grafemici. Ad esempio la A scempia di case, formaggio, la A geminata di pan, osso, e la A seguita dalla H di ram, panna, sono realizzate come una lunga, mentre la A di Schlacker, zangola, è breve e chiusa. I dittonghi sappadini sono 9, a cui corrispondono altrettante realizzazioni fonetiche coincidenti alla forma grafica. Alcuni esempi di parole con dittonghi sono oven, forno, miede, stanco, schrein, gridare. Per quanto concerne il consonantismo, si osservano poche differenze rispetto al tedesco, come nel caso della G, pronunciata in alcuni casi come G, come nella parola gelato, la V pronunciata come in italiano, a parte poche eccezioni, e di grammi gli e gn pronunciati sempre come in italiano per i prestiti romanzi, come nelle parole rogna, rogna e scaldiglia, scaldaletto. Come conseguenza dell'isolamento che ha caratterizzato Sappada fino all'inizio del XX secolo, il dialetto ha mantenuto pressoché inalterate le costruzioni morfologiche e sintattiche tipiche della matrice medio-alto tedesca, pur apportando qualche semplificazione come probabile risultato dei contatti occasionali ma inevitabili con le popolazioni romanze contigue. La struttura della frase
presenta l'ordine tipico di quella tedesca, con il verbo al participio passato in ultima posizione, come nell'esempio di Olin auf beiden kennengelernt, l'ho conosciuto a Udine. In sappadino si constata tuttavia la mancanza di alcuni tempi verbali, in particolare il preterito, il passato remoto imperfetto, che vengono entrambi espressi tramite un semplice passato prossimo formato dalle ausiliari essere, sein o avere, haben, e dal participio passato del verbo principale, la cui formazione avviene in base a precise regole morfologiche, come nell'esempio wenn wir auf der Pesca sind gehen heimochen, quando andavamo a fare il fieno su alla pescola. Caratteristiche sono le desinenze che concorrono alla formazione dei plurali e dei diminutivi. Questi ultimi hanno una frequenza elevata nella parlata sappadina e non si discostano molto dai vari modelli dialettali austriaci, se non per il generale cambiamento della vocale tematica e a volte anche della consonante finale, come negli esempi telar, telarle, piatto, piattino e bolt, beldile, bosco, boschetto. Un tratto distintivo del dialetto di Sappada è infine l'uso del rafforzativo den o en nelle frasi introdotte dalle particelle interrogative. Spesso en assume la forma critica en collegata al verbo che la precede, come nelle frasi "Però sie denn auf mein Stier gesessen", chi si è seduto sulla mia sedietta, oppure "Wie lange bleibst du denn", per quanto tempo rimani, e ancora "Wer bist du", chi sei. Per quel che concerne l'aspetto lessicale, la Hornung ha evidenziato la bassa percentuale di prestiti romanzi, attestabile attorno al 3,3%, riportati e analizzati nel suo vocabolario sappadino del 1995. La maggiore conservatività del lessico sappadino, ovviamente non priva di eccezioni, si riscontra principalmente negli ambiti più intimi della parlata, quali quelli legati al mondo della chiesa o delle attività agricole, comunque non direttamente influenzati dal punto di vista linguistico dal passaggio all'Italia nel 1866 e dalla politica turistica sviluppatasi in seguito. I termini romanzi penetrati nel sappadino sono principalmente di origine cadolina o friulana e curiosamente si registrano maggiormente nel campo semantico relativo alle espressioni con valore esclamativo o offensivo. È il caso di orpo, orco, pagliazzo, sacranon, eccetera. Tuttavia, anche se il lessico originario mantiene una relativa purezza, non è per niente strano sentire un sappadino incorrere in fenomeni assolutamente spontanei di codemixing, come nel significativo esempio "Gehst a casa mit der Macchina", vai a casa in macchina, dove alle costruzioni "Gehst" e "mit der", che sono tipicamente sappadine per lemmi e morfologia, si accompagna l'italiano con i vocaboli a casa e macchina. Fino ai primi decenni del XX secolo il degrado idiomatico sappada era molto limitato e il dialetto germanico era parlato correntemente da tutti gli anziani, per i quali, pur non mettendo in discussione la propria italianità, rappresentava spesso l'unico codice linguistico conosciuto. Ancora nel primo dopoguerra, i sacerdoti che officiavano in paese dovevano conoscere il tedesco e molti di essi provenivano dalla vicina Sauris, mentre i rapporti economici erano indirizzati per lo più verso i territori germanofoni della Pusteria e della Carinzia, oltre ai contatti con la Carnia e il Cadore in genere. Con l'avvento dell'era moderna e l'apertura di Sappada all'esterno, l'aumento dei matrimoni misti e la necessità di importare prestiti neolatini per designare i concetti estranei alla tradizione, si assiste gradualmente alla sempre maggiore mescolanza fra lingua italiana e dialetto germanico. Ciò nonostante, per quanto in seguito all'aumento della scolarizzazione e dei mezzi di comunicazione di massa, la pratica del dialetto fra genitori e figli sia quasi del tutto scomparsa, negli ultimi anni si evidenzia anche nelle generazioni più giovani un rinnovato interesse nei confronti della cultura e del patrimonio linguistico locale. Per quanto riguarda gli aspetti della tutela del sappadino, occorre ricordare che Sappada ha potuto godere in maniera limitata dei benefici offerti dalla legge regionale veneta numero 73 del 1994 e successivamente di quelli promossi dalla legge nazionale 482 del 99. Nel 1995 si è costituita l'associazione culturale Ploda, che ha come scopo la salvaguardia e la promozione della cultura sappadina attraverso numerose iniziative e la pubblicazione di materiale didattico.
fra cui una grammatica, una proposta ortografica per un dialetto a trasmissione prevalentemente orale e un vocabolario consultabile anche online. Dal 2009 al 2022 si è svolto nelle scuole dell'infanzia il progetto Lernen Plaudersch, Impariamo il Sappadino, tenuto da docenti madrelingua per la durata di 1 ora alla settimana per 4 mesi all'anno e finalizzato all'apprendimento attraverso la glottodidattica ludica dei saluti e delle presentazioni, di come descrivere la propria famiglia, i numeri, le parti del corpo, i colori, i giorni della settimana, le stagioni, la natura, gli animali, la casa, il cibo, l'abbigliamento e alcune feste, tra cui il Carnevale, il Natale e la Pasqua, introducendo anche qualche usanza, filastrocca o ricetta. Per quanto riguarda la scuola primaria, l'insegnamento del sappadino è stato avviato con il progetto Sentieri nel 2001 ed è proceduto fino al 2009, quando è stato sospeso per tagli alle ore curricolari. Nel 2014 il progetto è stato riavviato, attualmente prosegue per la durata di 8 o 9 ore spalmate su 2 mesi, per 1 ora alla settimana per ogni classe e secondo il seguente schema didattico. Nella prima classe, Der Richer, me Volte und me Berge, per il lessico relativo agli animali e all'ambiente. Nella seconda classe, Natur, me Volte und me Berge, meiner Leid, meiner Famiglia, Worten, per il lessico relativo all'ambiente, alle persone, alla famiglia e ai colori. Nella terza classe, Decame, Saus und Seidelsdorf, per il lessico relativo alla casa antica e moderna e alle borgate e al paese di Sappada. Nella quarta classe, Sonnleitag und die Jahrzeiten, Svetta, per il lessico relativo all'abbigliamento e al tempo atmosferico. Nella quinta classe, Weiltagen, Essen, Trinken, Plauderkost, per il lessico relativo alle festività e alla cucina tipiche sappadine. Per quanto riguarda la scuola media, il sappadino viene insegnato solo nelle classi prima e seconda durante 4 incontri da 1 ora ciascuno per apprendere soltanto alcune frasi e il lessico essenziale. Da 2 anni l'associazione Ploda indice il concorso Io, Jung und Alt, giovani e anziani, che propone ai ragazzi dell'età di 11-14 anni di scegliere un termine significativo in sappadino che diventi il tema di un breve video o di una mini intervista con una persona più anziana che spieghi o racconti un aneddoto sul tema o parola scelta e che sia possibile realizzare facilmente con il telefono cellulare. Per concludere, come si è potuto osservare, Sappada costituisce certamente un ricco bacino di indagine per quanto riguarda i suoi aspetti linguistici e sociolinguistici. In particolare è opportuno considerare il fatto che per quanto la sua estensione territoriale sia esigua, al suo interno si riscontrano diverse varianti dialettali fra le singole borgate e che la pratica del dialetto è minore nei centri più urbanizzati come Cima Sappada, mentre ha una vitalità maggiore in quelli più rurali. Per fronteggiare la dedialettizzazione di Sappada, dovuta a una maggiore apertura all'esterno causata dalla fiorente economia turistica e dai matrimoni misti sempre più numerosi, si ricordano gli sforzi fatti dall'associazione Plodar per favorire l'insegnamento del sappadino nelle scuole locali e la realizzazione di importanti materiali didattici per la sua diffusione, oltre alle iniziative intraprese per la preservazione delle tradizioni, tra cui soprattutto il caratteristico carnevale Plodar Rosenacht, articolato nelle 3 domeniche dette Petler Sonntag o Domenica dei Poveri, Paul Sonntag o Domenica dei Contadini e Herr Sonntag o Domenica dei Signori, con le loro maschere tipiche o Lorven, fra cui spicca per la sua ricca simbologia la figura del Rollate, che è la maschera che per eccellenza ha assunto il compito di rappresentare Sappada da un punto di vista che non sia strettamente folclorico ma anche linguistico. D'altronde, come recita un proverbio sappadino, lieber als eine alte Gewohnheit overkind si spessa als a hevere overprint, piuttosto che scompaia una vecchia abitudine, è meglio che bruci una borgata. Dankeschön, grazie a tutti. Bene, grazie collega Faria per questo prezioso contributo che auspichiamo che negli atti troverà ampia rappresentazione. Poi. Allora, ha toccato degli aspetti importanti su cui volevo un attimo richiamare l'attenzione, perché ha parlato effettivamente anche del discorso del patriarcato. Non dimentichiamo che la nostra regione ha avuto il confine tra Venezia e l'impero
che è rimasto costante per quasi 650 anni. Il Friuli attualmente, o meglio la regione Friuli Venezia Giulia, perché Gorizia ritiene di essere Friuli, ha avuto quel confine tra Friuli imperiale e tra Friuli Veneto, come era stato detto. E questo è un effetto che poi ha avuto delle ricadute per quanto riguarda la lingua. Come abbiamo cominciato la parte minoranze germaniche parlando una timavese, chiuderemo questo segmento legato alle minoranze germaniche parlando del timavese. Quindi pregherei il collega Francesco Zuin parlare sulla categorizzazione dell'aspetto in timavese, fenomeni di contatto con il romanzo. Sì, allora grazie professore. E quello che voglio fare oggi appunto è presentare un primo studio pilota molto generale su alcune tipologie di contatto tra codice germanico e codice romanzo. E però prima di voler dimostrarvi i dati volevo fare una piccola parentesi sulla comunità all'interno della quale questo fenomeno è stato studiato. Vedete, Timau è frazione del comune friulanofono di Paluzza, è l'unica frazione di lingua germanica di un comune che ha nelle altre sue frazioni appunto parlanti friulanofoni. Ha circa 346 abitanti e se dovessimo definirla, potremmo definirla come una penisola linguistica dal punto di vista geografico, in quanto appunto Timau si trova in fondo alla valle del But ed è separata dal dominio austriaco solamente, quindi tedescofono, solamente dal passo di Monte Croce Carnico, come un'isola linguistica, anche se come sappiamo questo concetto di isola è ormai in disuso. Timau è una comunità che non si è mai isolata, ma ha sempre mantenuto forti contatti sia linguistici sia culturali con le realtà vicine. Caratteristica di Timau, così come di Sauris, è la presenza di un repertorio trilingue composto da italiano, friulano e appunto codice minoritario germanico timavese. Timau, forse differentemente da altre località, ha una storia antropica estremamente antica. La vallata dove sorge Timau era già abitata appunto in fase pre-romana, lo testimonia probabilmente il toponimo romanzo Timau, che deriva appunto dal latino Timavus, a sua volta una latinizzazione di un toponimo celtico. E appunto quindi fase probabilmente popolamento primo probabilmente di tipo celtico, cui si è sovrapposta poi la fase romana. Abbiamo anche testimonianze della fase appunto romana di Timau. Abbiamo nello specifico una strada che attraversa il paese e attraversa la valle e che appunto è stata costruita da Giulio Cesare, come ci dimostra l'iscrizione, e che sostanzialmente rappresentava una delle vie di comunicazione principali tra l'Italia, la provincia Italia, appunto Augustea, e il Noricum, quindi l'Austria. Va da sé che quindi Timau, l'origine prima, potrebbe essere stata quella di Statio, quindi di stazione di sosta lungo una strada che era di fondamentale importanza per i collegamenti all'interno dell'impero romano. Non sappiamo se dopo la caduta dell'impero romano il paese sia stato abbandonato, o comunque la località sia stata abbandonata, sta di fatto che a un certo punto c'è stato sicuramente un ripopolamento da parte dell'etnico tedesco. Non è facile sapere e capire quando sono arrivati i timavesi nell'odierno Timau. Ci sono state da questo punto di vista varie proposte, alcuni offrono una datazione molto alta, Schwab ad esempio propone il X-XI secolo, alcuni invece come Baragiola propongono datazioni molto più recenti, appunto il XVI secolo. Forse l'ipotesi migliore è quella elaborata da Kranzmeier, che si basa sia su dati documentari che su dati linguistici. Vedete, nel 1284 il paese viene citato per la prima volta in un documento, quindi questo è un termine antequem per la fondazione della comunità,
E poi una serie di dati linguistici permettono di dire appunto che il timavese e i timavesi dovrebbero essersi spostati in loco attorno al XII-XIII secolo. Ci sono fenomeni appunto come l'oscuramento di atonica che si sviluppa a partire dal 1200 nel medio alto tedesco, in Bavarese specificamente, poi ci sono fenomeni come l'allungamento carinziano che sono a loro volta istruttivi. Non è poi fondamentale capire esattamente quando si sono spostati i timavesi, quello su cui mi voglio concentrare è piuttosto il repertorio e l'evoluzione del repertorio sociolinguistico che mostra la comunità di Timau. Le prime informazioni, addirittura vedete un manoscritto del 1602 ci informa come gli abitanti di Timau già a questa altezza cronologica utuntur lingua italica et germanica, cioè parlavano la lingua italica e germanica, con il glottonico italica che San dire non indica l'italiano ma indicava il codice romanzo, quindi il friulano. A questa situazione quindi di glossia, con italiano e friulano probabilmente posseduto da buona parte della comunità, fa eco Bergman nel 1849 che appunto afferma come Timau contasse all'epoca 700 abitanti che si rivolgono costantemente in tedesco anche se con gli altri italiani utilizzano l'italiano. Quindi confermato ancora nel 1849 come gli abitanti fossero quantomeno bilingui, e vediamo poi da un'indicazione invece di Baragiola, confermata poi da Geiger 100 anni dopo, siamo nel 1915, come nella fretta di esprimere i loro pensieri i popolani timavesi parlano 2 o 3 linguaggi, italiano, tedesco, friulano. In un repertorio quindi che fino alla fine del XIX secolo è un repertorio che contemplava timavese e friulano, pian piano si inserisce anche con l'Unità d'Italia l'apprendimento da parte dei timavesi della lingua nazionale. L'indagine più completa, oltre a quella della professoressa Geiger, su cui non mi soffermo perché il tempo non me lo permette, è offerta però da Francescato, che appunto in un'indagine degli anni 90 ripubblicata nel 2012, un'analisi ad ampio raggio in cui ha catalogato bene o male, intervistato penso tutti gli abitanti del paese, afferma come tutti i residenti di Timau siano bilingui, cioè conoscono almeno una lingua minoritaria, come chi conosce il timavese conosce anche il friulano, cioè quei parlanti che negli anni 90 avevano mantenuto la conoscenza del timavese, mantenevano anche quella del friulano, come friulano e timavese fossero funzionalmente intercambiabili nella vita comunitaria tra gli adulti, e come appunto l'italiano lingua H si sostituisse pian piano al friulano anche nei domini informali. Quindi la situazione che registrava Francescato non era più la situazione di una triglossia o trilalia ordinata, ma pian piano si notava un arretramento del timavese in favore del friulano. Tanto che, vedete, se noi dovessimo descrivere il repertorio così come si sta evolvendo nel paese di Timau, da una fase trilinguistica in cui tutta la comunità conosceva italiano, friulano e timavese e adoperava queste 3 lingue a seconda delle situazioni comunicative specifiche, italiano lingua ufficiale, friulano lingua per colloquiare con i non timavesi e timavese lingua intracomunitaria. Si è passati a una seconda fase in cui l'italiano è sempre lingua alta, il friulano e il timavese sono intercambiabili. Tutt'oggi a Timau le persone che conoscono sia italiano sia timavese possono intercambiare nei loro discorsi, possono passare tranquillamente dall'utilizzo di un idioma all'altro. Una fase appunto quella dei più giovani che hanno un repertorio bipartito con italiano lingua alta, friulano lingua bassa e timavese che pian piano sta scomparendo. Allora, quello che io presento oggi è uno studio pilota, come dicevo, e volevo, questa descrizione del repertorio era finalizzata a mostrare come nella comunità timavese il contatto tra romanzo e germanico sia un contatto estremamente prolungato e estremamente antico.
Quello che voglio osservare in questo studio pilota è appunto se ci siano risultati o comunque ci siano fenomenologie riportabili al contatto linguistico nel sistema della selezione degli ausiliari con i verbi riflessivi e nella categorizzazione morfologica dell'aspetto imperfettivo intimavese. Per fare ciò ho distribuito un questionario, hanno risposto più di una ventina di parlanti, io però quando ho fatto il PowerPoint avevo solo 18 risposte e quindi insomma i dati che mostrerò oggi sono parziali. Allora, perché innanzitutto la selezione dell'ausiliare? Perché vedete che italiano o comunque romanzo e tedesco hanno, bene o male, si accordano nell'utilizzo dell'ausiliare nei verbi transitivi, l'italiano ha avere, il tedesco ha avere e anche il timavese ha avere con i verbi transitivi, con i verbi intransitivi di tipo ergativo, l'italiano e il friulano hanno avere, il tedesco ha avere e anche il timavese mostra l'utilizzo di avere. Lo stesso con i verbi in accusativi, in cui invece sia italiano sia tedesco utilizzano essere, scusate qui c'è un errore nel PowerPoint per quanto riguarda il tedesco e così anche il timavese, e lo stesso per quanto riguarda il passivo, dove l'italiano ha essere, Mario è morto, il tedesco nel Substanzpassiv, quindi il passivo di stato, utilizza a sua volta essere, e anche il timavese nel passivo di stato utilizza essere. Dov'è la diversità nella selezione dell'ausiliare tra italiano e friulano da una parte e tedesco dall'altra? Nel riflessivo, perché vedete che a prescindere dalla tipologia di riflessivo, l'italiano costruisce, utilizza nell'ausiliare la forma essere, appunto, mentre il tedesco utilizza regolarmente avere. Abbiamo ad esempio riflessivi inerenti quando il verbo è mono o biargomentale, vale a dire quei verbi che sono esclusivamente riflessivi, come vergognarsi, dove noi abbiamo Mario si è vergognato, Mario hat sich geschämt. Oppure appunto nei riflessivi diretti, quindi quei verbi transitivi che però vengono usati in maniera riflessiva, nascondersi ad esempio, dove abbiamo essere sia in italiano e avere in italiano e in friulano, avere in tedesco, via dicendo nei riflessivi indiretti, quindi quei riflessivi in cui il verbo, il pronome riflessivo non è complemento oggetto del verbo, ma è complemento indiretto del verbo, comprarsi una bicicletta, abbiamo essere in italiano, avere in tedesco, e poi anche nei riflessivi reciproci del tipo incontrarsi, baciarsi e via dicendo. Quindi appunto è significativo e interessante vedere come si comporta il timavese a riguardo, timavese che è rimasto sottoposto agli stimoli sia dell'italiano sia del tedesco a lungo. E vedete che la prima cosa che risalta è che il timavese mantiene una fisionomia tedesca. La maggior parte dei riflessivi selezionano l'ausiliare avere, così come regolare in tedesco, e però non è obbligatorio. Parte dei parlanti timavesi, indipendentemente dall'età o dal luogo di nascita, nelle varie parti appunto del paese, parte dei parlanti accettano anche l'utilizzo di essere come ausiliare, per cui vedete alla domanda come diresti Mario si è vergognato, la maggior parte utilizzerebbe avere, da Mario hotzi chont, e però c'è anche una parte minoritaria che utilizzerebbe o accetta anche issi chont, quindi si è vergognato. Lo stesso, vedete, succede con arrabbiarsi, per cui la maggioranza pensa che sia necessario usare avere, e però c'è anche una parte minoritaria, 33%, che predilige il verbo essere. Quindi questo per quanto riguarda i riflessivi inerenti. La stessa situazione, quindi preponderanza di avere, ma anche parte dei parlanti che utilizza essere, si ha nei riflessivi diretti, per cui Mario si è nascosto nell'armadio, l'86% preferisce dall'armadio hotzi in armaron versteckt, e però c'è anche una parte minoritaria che accetta o che utilizzerebbe dall'armadio issi in armaron versteckt. Esempio simile, quello lavarsi, appunto,
scritto che ha una stessa distribuzione nella selezione dell'ausiliare da parte dei parlanti. Vediamo adesso i riflessivi indiretti. Anche nei riflessivi indiretti domina avere. Domina avere, questo è ben chiaro. Mario si è comprato una bicicletta, e la forma migliore secondo i parlanti è dal Mario Ozzi la bicicletta gehabt. Solo una parte minoritaria accetta dal Mario Issi la bicicletta gehabt, e addirittura molti dei parlanti, pur di non dire dal Mario Issi la bicicletta gehabt, mi hanno detto no, se tu vuoi usare Is devi dire dal Mario Isgongan a bicicletta Hafen, però costruendo una perifrasi che ha un valore un po' differente. Quindi abbiamo visto 3 tipi di riflessivi dove emerge preponderanza di avere e scarsità di essere. Una situazione particolarmente differente è nei riflessivi reciproci. Anche nei riflessivi reciproci noi vediamo che la percentuale di coloro che accettano avere è maggiore di quella di coloro che accettano essere, e però essere è più presente. Vedete, davanti alla chiesa ci siamo incontrati ieri, solo il 53% dice bisogna usare avere. Guarda Kirka Omar Sigeister Pakenk. Un 46% accetta anche Zaimansi Gester Pakenk. Quindi vediamo che il contatto con l'italiano ha fatto sì che il timavese, bene o male, nei riflessivi accetti oltre ad avere anche essere. C'è però una tipologia di costruzione in cui essere, l'utilizzo di essere, non dico che sia preferito rispetto ad avere, ma la percentuale di utilizzo di essere è più alta. E questa tipologia è sostanzialmente nella frase dichiarativa. Nelle frasi dichiarative l'utilizzo dell'ausiliare essere con i riflessivi aumenta. Voi vedete nei riflessivi inerenti, il primo caso mi hanno detto che Mario si è arrabbiato, l'avevamo visto all'inizio. Ok, no, scusate, qui devo aver invertito i dati. Passiamo avanti. Passiamo ai riflessivi dialetti, che è più chiaro. Vedete, Mario si è nascosto nell'armadio, la percentuale di chi accetta dall'armadio Issi in Armaron Versteckt è del 13,3%. Se però noi chiediamo, mi hanno detto che Mario si è nascosto in cantina, a questo punto Issi è usato dal 43,7%, quindi un aumento significativo. Lo stesso vedete, succede nei riflessivi reciproci, dove se noi diciamo Marco e Maria si sono incontrati, quindi una frase semplice, abbiamo Ozzi al 76 e Sensi al 23,1. Se però noi inseriamo questa frase in una subordinata dichiarativa, vedete che l'accettazione di Sensi, o coloro che prediligono Sensi rispetto a Ozzi, passa dal 23% al 37,5%. Questi sono dati tra l'altro parziali, perché se io avessi avuto la possibilità di farvi vedere gli ultimi dati, quindi le ultime risposte che sono arrivate tra ieri sera e questa mattina, vediamo che in alcuni casi, in alcune costruzioni, la percentuale in dichiarativa si avvicina quasi al 50%. Questo cosa porta a dire? Porta a fare delle conclusioni parziali per quanto riguarda la selezione degli ausiliari. Allora, il contatto con il romanzo ha portato nel timavese alla possibilità di selezionare per i riflessivi l'ausiliare avere, quello prediletto, ma anche l'ausiliare essere. I parlanti, o parte dei parlanti, non considera errato l'utilizzo anche dell'ausiliare essere. Per quanto manchi poi una rigida separazione funzionale, vediamo che l'utilizzo dell'ausiliare essere correla con la tipologia di riflessivo, è molto basso, è preferito avere con i riflessivi inerenti, diretti e indiretti. Con i riflessivi reciproci invece il numero di parlanti che predilige l'ausiliare essere cresce. E poi appunto abbiamo visto che la grande differenza nella selezione sta nella tipologia di frase, nello specifico le dichiarative permettono un maggiore utilizzo di essere. E quindi si potrebbe sospettare che l'utilizzo di essere, o meglio i dati sembrano indicare che l'utilizzo di essere abbia a che fare con l'evidenzialità.
dell'enunciato. Cioè nel momento in cui è un enunciato epistemico, cioè il parlante dice una frase o nel suo enunciato racconta una sua esperienza, ho visto Marco, o Marco si è lavato, a quel punto deve utilizzare avere. Nel momento in cui il parlante invece riporta un'opinione non sua, insomma un'esperienza non sua, a quel punto la possibilità di utilizzare essere aumenta. Quindi sembra esserci una tendenza, non una regola in timavese, ad accettare, ad adottare essere a seconda appunto dell'evidenzialità della frase. Questa è una caratteristica da questo punto di vista unica del timavese, perché l'utilizzo di essere si trova anche in altre minoranze germaniche, si trova in cimbro ad esempio, però in cimbro avere e essere sono differenziati a seconda dell'età anagrafica del parlante. I più anziani utilizzano avere, i più giovani essere, o dell'aspetto che si vuole dare alla frase. Tendenzialmente il cimbro costruisce lo stativo con essere e l'imperfettivo con avere. In timavese invece viene adottato essere dall'italiano, ma viene rifunzionalizzato secondo un modello proprio. La seconda cosa di cui volevo parlarvi, che è emersa da questi dati, è appunto la perifrasi progressiva in timavese. Allora noi vediamo che ok, noi sappiamo che l'aspetto imperfettivo nello schema di Bertinetto viene diviso in imperfettivo abituale, imperfettivo continuo e imperfettivo progressivo. Qual è la differenza tra i tre e qual è la differenza tra romanzo e tedesco? Allora, l'imperfettivo indica sostanzialmente il progressivo è la descrizione di un evento colto in un singolo momento del suo svolgimento. E qual è la caratteristica del progressivo? La caratteristica del progressivo è che in italiano, in generale nelle lingue romanze, è stato morfologizzato tramite la creazione di una in Italia stare più gerundio. In friulano iessi da ur a più infinito, essere dietro a. La creazione di queste perifrasi in romanzo sono molto antiche, si parla appunto che già di creazione in fase tardo latino-volgare. Viceversa in tedesco il progressivo viene espresso tramite perifrasi, ma la creazione di perifrasi per il progressivo in tedesco è relativamente recente, tanto che il tedesco standard non ha una forma per costruire il progressivo morfologica. C'è l'Am progressiv, che è tipico dell'area renana, il Beim progressiv, che è più tipico invece dell'area centro-orientale, o il presente più gerade, quindi ich esse gerade, io sto mangiando, che è un po' forse la forma più accettata, ma sono comunque forme recenti. Il timavese ha creato un suo progressivo e l'ha creato calcandolo dal friulano, ha creato un calco dal friulano, per cui da iessi da ur a più infinito è stato creato sein dahinter zan più infinito. I bin dahinter zan eisen, io sto mangiando. Qual è la caratteristica però? Allora abbiamo detto che è entrato in timavese questo carico per esprimere il progressivo e però le funzioni che questo progressivo ha in timavese non corrispondono a quelle del modello, a quelle friulane. Vediamo che ad esempio alla domanda come diresti Marco stava camminando quando ha visto Maria, il 72% utilizzerebbero dar Marco is dahinter gewesen sein, quindi accettano l'utilizzo del progressivo. Quindi, come in friulano e come nel romanzo, la perifrasi progressiva può essere utilizzata anche nel passato. E questa è una cosa che ha in comune il progressivo timavese con quello friulano. Se però noi vediamo la possibilità di utilizzare in diatesi passiva il progressivo, che in italiano è possibile, la gazzella sta venendo mangiata dal leone,
vediamo appunto che la maggior parte dei timavesi non accettano un utilizzo della periferesi progressiva in diatesi passiva, per cui messi di fronte a come diresti la torta sta venendo mangiata da Giovanni, la maggior parte preferisce dire da Cuaca is born gegessen da Giovanni, quindi dire sostanzialmente la torta è mangiata da Giovanni, piuttosto che la torta sta venendo mangiata da Giovanni. Quindi già questa è una differenza nella possibilità di utilizzare la diatesi. In romanzo è possibile, in timavese la maggior parte non l'accetta. Un'altra caratteristica che accomuna invece il timavese con il romanzo da un certo punto di vista è la possibilità di una lettura imminenziale che questa perifrasi ha con i verbi puntuali. Se io prendo un verbo come cadere o come scoppiare e dico in italiano la bomba sta scoppiando, intendo dire la bomba sta per scoppiare. Lo stesso avviene in timavese, per cui vedete la goccia sta per cadere, si dice chiaramente da Taroffa is dahinter zum Woln, cioè la goccia sta cadendo. E però il timavese, vedete, a sua volta ha creato una perifrasi imminenziale corrispondente al sta per dell'italiano, che è appunto bleibt dann, letteralmente restare per. E però, vedete, questa perifrasi non è accettata dalla maggior parte dei parlanti. C'è una perifrasi che si è diffusa presso alcuni parlanti, ma non si è ancora imposta in timavese. La maggior parte dei parlanti preferisce utilizzare una perifrasi progressiva che a seconda dell'azionalità del verbo può avere un significato progressivo o imminenziale. Viceversa, in italiano noi abbiamo la possibilità di differenziare progressivo e imminenziale molto chiaramente. Conclusioni parziali e poi finisco. Il timavese ha morfologicamente marcato il progressivo ricorrendo ad un calco della perifrasi friulana iesi da ugual a più infinito. Solo parzialmente, tuttavia, sono conservati nel calco timavese i valori funzionali del modello, come abbiamo visto. È possibile l'utilizzo al passato. Non è accettato l'utilizzo, dalla maggior parte dei parlanti, l'utilizzo in diatesi invece in diatesi passiva. Inoltre il timavese ha calcato dal romanzo una perifrasi imminenziale Plein Zan, appunto, la quale però non si è ancora imposta o non è più accettata, magari era imposta in passato e non è più accettata oggi. Il valore imminenziale viene vincolato esclusivamente dalla spettualità del verbo e dalla perifrasi progressiva. Concludo dicendo che, come abbiamo visto sia per gli ausiliari sia per la perifrasi, il timavese non subisce passivamente l'influenza del romanzo, ma rifunzionalizza questa influenza alla luce delle sue dinamiche interne. Questa capacità di integrare, secondo le sue esigenze, gli influssi alloglotti è prova della forte vitalità interna che fino all'epoca recente il codice mostrava, che ha fatto sì che appunto nei due casi visti venisse preso l'ausiliare essere quelli flessivi, ma è la lingua timavese che decide dove va a essere e dove è meglio che non vada. Prendiamo, e non segue il modello dell'italiano in maniera automatica, prendiamo una perifrasi dal friulano, dal romanzo, però decidiamo noi fino a che punto può essere utilizzata. Poi prendiamo il materiale alloglotto, ma lo rifunzionalizziamo secondo regole nostre. E con questo vi saluto e ringrazio in special modo Velia e tutti i timavesi che hanno risposto al questionario. Grazie. Molte grazie a Francesco Zoin anche per le modalità di presentazione dei dati. No? Potremmo concludere questo segmento delle minoranze germaniche prima di chiedere all'istituzione, ossia a Raffaella Bobbi, di trarre le conclusioni del convegno, quello di vedere che tutti questi elementi caratterizzano che le cose accadono se qualcuno le fa accadere. La Velia nel 98, Max Pachner, già sindaco di Sappada e allora consigliere per la legge regionale del Veneto,
la stessa legge 482, che non è derivata da iniziative parlamentari, quanto dal dovere per l'Italia di agire avendo ratificato la Convenzione internazionale sulle minoranze. Pregherei l'istituzione, cioè Raffaella, a chiudere ufficialmente il convegno. Allora, siamo arrivati al termine di queste due, oserei dire, bellissime giornate, intense, che ci hanno fornito spunti per continuare su questa strada dello studio delle minoranze linguistiche, che ci forniscono una serie di dati interessantissimi, non soltanto da un punto di vista, diciamo, culturale, cioè di valorizzazione delle peculiarità culturali di aree anche molto piccole ma preziose, ma costituiscono una base di dati fondamentali per noi linguisti, per lo studio di fenomeni di interferenze. Lo dico perché questo è il campo che mi attira e su cui mi sono cimentata seguendo forse non con la stessa grandezza la scia di Roberto Gusmani e di Vincenzo Rioles, che sono stati i miei maestri. Quindi mi ha fatto molto piacere conoscere colleghi nuovi, con i quali appunto spero di continuare la collaborazione, riprendere i contatti con colleghi che conosco da tempo e con i quali mi auguro si possa continuare a lavorare su questi temi. Ringrazio Velia Plotzner e ringrazio, e vorrei proprio qui un attimo fare un brevissimo ricordo in chiusura di questo convegno, pensando al nostro amico e collega Fiorenzo Toso, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi. Avevamo programmato insieme questo convegno e quindi il mio pensiero più affettuoso va a Fiorenzo e mi auguro appunto che lui ci continui a ispirare con la sua linea di ricerca e di umanità che lo ha sempre caratterizzato. Ringrazio in particolare coloro che mi hanno aiutato nell'organizzazione di questo convegno e qui in questo momento vorrei ricordare soltanto Susanna Ivaldi e Emanuela Lidestri, le giovani dottorande che hanno collaborato attivamente insieme agli altri del gruppo che però non ricordo adesso di nuovo. Quindi grazie Susanna, grazie Emanuela. Io non aggiungo altro, mi auguro che da qui fioriscano, come il titolo del bel volume di Velia, fioriscano altre iniziative su questi temi molto interessanti. Grazie a tutti.